Per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera amici e benvenuti alla rubrica Valdo TV 361, l'appuntamento non periodico di Valdo TV. Questa puntata è intitolata Il diabete di tipo 1 e il progetto DiabFriend. Sigla. Quindi, diabete di tipo 1 e progetto DiabFriend, argomenti questi che affronteremo con le nostre carissime ospiti, Letizia Pozzebon, socia dell'associazione Nastrino Invisibile e affetta da diabete mellito di tipo 1, Michela Zandonà, mamma e consigliere dell'associazione Nastrino Invisibile, e Paola Tranquillo, responsabile del progetto DiabFriend. Benvenute innanzitutto. E prima di tutto volevamo fare un attimo un'introduzione sul diabete mellito di tipo 1, in modo che i nostri telespettatori possano capire meglio di che cosa stiamo parlando questa sera. Infatti il diabete mellito di tipo 1 è una patologia autoimmune. Cosa vuol dire che è una patologia autoimmune? Il nostro sistema immunitario, per capirci meglio, l'esercito che combatte soprattutto i microrganismi patogeni nel nostro corpo, attacca le cellule del nostro corpo. Nel diabete di tipo 1, in particolare, le cellule che producono l'insulina, che sono delle cellule presenti nel pancreas, le cosiddette beta cellule. Facciamo un passo indietro. Le nostre cellule si nutrono di zuccheri. Gli zuccheri li recuperano attraverso il sangue e a loro volta attraverso i cibi che noi mangiamo, soprattutto i carboidrati, e quindi la pasta, i cereali in genere, i dolci. E carboidrati che sono appunto anche gli zuccheri semplici. E i livelli di zucchero nel sangue sono controllati da due ormoni principali, che sono l'insulina e il glucagone, prodotti entrambi dal pancreas. In particolare l'insulina serve per abbassare i livelli di glucosio nel sangue, mentre il glucagone li alza. Quando mancano questi due ormoni succede che il nostro organismo riceve dei grossi danni, sia dalla condizione chiamata ipoglicemia, quindi bassi livelli di zucchero nel sangue, sia dalla condizione chiamata iperglicemia, e quindi appunto gli alti livelli di zucchero nel sangue vanno a danneggiare il corpo tramite meccanismi di stress ossidativo. Nel diabete mellito di tipo 1 le cause purtroppo sono ancora sconosciute, però il nostro sistema immunitario appunto attacca queste beta cellule. Ed è un processo lento che impiega anche molti anni per manifestarsi, perché le beta cellule devono essere danneggiate almeno all'80% per causare un drastico calo dei livelli di insulina nel sangue. Infatti, quando l'insulina comincia a scarseggiare, la persona affetta da diabete mellito di tipo 1 entra in una condizione di iperglicemia, il glucosio raggiunge livelli stellari e i principali sintomi che devono allarmare sono la forte sete e l'aumento della diuresi. Sostanzialmente si beve tantissimo e si va a fare anche tanta pipì. Questa è una condizione che va sicuramente riconosciuta più presto, perché l'iperglicemia, come già accennato, danneggia vari organi, danneggia i reni, la retina, il cervello, il cuore, i nervi. Non solo, perché i livelli alti di glucosio nel sangue vanno anche a favorire le infezioni, perché appunto i batteri si nutrono di zucchero. Quando una persona scopre di avere diabete mellito di tipo 1 deve iniziare a somministrarsi per via sottocutanea delle dosi di insulina, che è appunto carente. Ma l'insulina è un ormone
E gli ormoni, come si sa, sono delle sostanze pericolose che vanno assunte alle dosi giuste e in particolare l'insulina va assunta in base alla quantità di carboidrati che vengono assunti durante i pasti. Se se ne prende troppa, purtroppo la persona rischia di andare in ipoglicemia. Se viene presa troppo poca, è come se non venisse presa, e quindi iperglicemia. In entrambi i casi le condizioni sono molto pericolose, perché si può andare incontro a una situazione addirittura di coma, a sua volta ipoglicemico o iperglicemico. Quindi veniamo al punto e parliamo subito con Letizia, la nostra amica che è affetta appunto da diabete mellito di tipo 1. Letizia, come hai scoperto di avere diabete? Allora, sono passati 4 anni e era a giugno, ho iniziato a bere di più, avere tanta fame, però col fatto che stava iniziando l'estate non ci avevo dato molto peso, perché comunque col caldo si beve di più solitamente. Poi verso settembre ho iniziato, oltre a svegliarmi di notte per bere, anche a sentirmi più stanca, magari dormivo anche il pomeriggio, e un giorno mi è venuto improvvisamente un'orticaria, e allora per questo motivo i miei genitori mi hanno deciso di portarmi dal dottore. E là, arrivata dal medico, dopo avergli detto, oltre che all'orticaria, anche del fatto che avevo perso molto peso, bevevo sempre di più e anche mangiavo sempre di più, allora lui, da questi sintomi e anche sentendo dall'alito acetonico, ha capito subito di cosa poteva essere. Infatti mi ha subito fatto lo stick glicemico e la glicemia era 475 e mi ha fatto direttamente la ricetta per andare al pronto soccorso. Certo. Raccontaci quindi da questo momento come sono cambiate le tue giornate, perché gestire un diabete, una glicemia alta, sembra che sia davvero complicato. Raccontaci un po' proprio la tua giornata tipo. Allora, all'inizio è stato un po' difficile tra l'alimentazione e l'insulina, anche perché era molto complicato capire tutto questo cambiamento, e adesso alla mattina cerco di svegliarmi presto, perché l'assunzione di insulina deve avere un intervallo di un tot di ore, e mi peso il mio pasto della colazione, quindi i singoli ingredienti che mangio, e dopo aver fatto il calcolo dei carboidrati faccio la mia colazione e mi faccio anche l'insulina. Dipende poi la quantità di insulina sia dai carboidrati e poi anche in relazione alla mia glicemia, nel senso che se parto con la glicemia più alta assumerò più insulina e viceversa. Poi vado a scuola, frequento l'università e il mattino, poi magari può essere che sto al pomeriggio, ho lezione anche al pomeriggio, e quindi mi porto il pranzo a sacco da casa. E questa volta è un po' complicato perché non so mai cosa portarmi e devo sempre portarmi comunque qualcosa che posso contare i carboidrati, quindi devo pensarci prima a casa. E successivamente il pomeriggio torno a casa. Se ho la glicemia alta tendenzialmente vado a camminare, perché so che comunque mi aiuta un sacco e la abbassa. E poi a cena, anche là di solito mangio le stesse cose e faccio anche là peso le cose che mangi, i singoli ingredienti, per aggiustare insomma la dose di insulina, anche se non sempre poi la glicemia è a posto. Sì, diciamo che poi il diabete fa un po' quello che vuole, mi dicono, no? Quindi bisogna sempre tenerlo sotto controllo, controllare sempre la glicemia e comportarsi di conseguenza, infatti. E quindi una gestione sicuramente molto difficile. Michela, tu che sei una mamma e che sei appunto socia consigliera dell'Associazione Nastrino Invisibile, parlaci un po' dal tuo punto di vista del diabete, se hai figli o figlie, appunto, ecco, una bambina affetta da diabete mellito, com'è? Allora, noi abbiamo scoperto il diabete di mellito tipo 1 quando nostra figlia aveva solo 6 anni e mezzo. Per noi non conoscevamo la malattia, eravamo completamente estranei, per cui è stata veramente un fulmine a ciel sereno. Non conoscevamo niente.
per cui subito è entrata in noi la disperazione, soprattutto perché ci hanno detto da subito che non c'era una cura e con questa malattia avremmo dovuto convivere per tutta la vita, e questo per tutta la vita ci ha veramente spaventato. È stata una cosa veramente grande che abbiamo fatto e facciamo ancora fatica a digerire, perché una mamma per un figlio spera sempre nel massimo, spera sempre nel top, e il diabete, i nostri ragazzi possono fare di tutto. Abbiamo visto che Letizia si è diplomata, adesso va all'università come tutti gli altri ragazzi che non hanno il diabete, però per le famiglie il diabete cambia la vita, la condizione in modo estremo, perché comunque dobbiamo pesare anche noi tutti gli alimenti, come ha ben detto Letizia. Di notte ci alziamo più di una volta a misurare la glicemia, perché è consuetudine per la glicemia abbassarsi, andare in ipoglicemia, per cui dobbiamo svegliare i bambini, i ragazzi, e dargli da mangiare o dargli da bere la Coca-Cola che alza la glicemia stessa, per cui nel primo periodo ci mettevamo la sveglia all'1, alle 3 e alle 5, ogni 2 ore provavamo la glicemia a nostra figlia, proprio per il timore che la glicemia si abbassasse. Poi la vita comunque di nostra figlia doveva continuare, per cui lei ha continuato a mangiare in mensa. Allora io e mio marito a turno, in base ai nostri impegni lavorativi, ci recavamo a scuola a misurare la glicemia, a fare l'insulina, e poi nostra figlia poteva partecipare alla mensa come tutti gli altri ragazzi. Stessa cosa per la pratica dello sport. Nostra figlia praticava e pratica ancora nuoto. Prima di entrare in vasca si misura la glicemia, e in base ai valori della glicemia, se è tendenzialmente bassa, mangia qualcosa, un biscotto, un cracker, qualcosa, in modo che durante la lezione di nuoto non si abbassi e vada troppo bassa in ipoglicemia. Anche le nostre attività per andare al ristorante, per andare a mangiare la pizza sono condizionate, perché se la glicemia è alta rinunciamo perché poi comunque sappiamo che il giorno dopo ne paghiamo le conseguenze e la glicemia rimane tendenzialmente alta. Di conseguenza è un po' tutto in base ai valori che nostra figlia ha. Hai detto ne paghiamo le conseguenze, cosa significa? Significa che ci limita la libertà. Perché appunto ci sono i controlli ravvicinati. Ci sono i controlli ravvicinati, se abbiamo magari, come se c'è da andare a mangiare la pizza, diciamo no, la glicemia è troppo alta, non ci andiamo. E soprattutto magari non sappiamo i piatti con cosa sono fatti. Ma infatti proprio di questo volevamo parlare, perché appunto mangiare al ristorante o comunque mangiare fuori, anche Letizia ha parlato appunto del portarsi il pranzo a sacco banalmente, ok, uno pensa esco di casa e mi porto un panino, no, perché pesa il pane, pesa tutto, ok? Tu hai parlato della mensa scolastica, e anche lì non penso ci sia stata la possibilità di pesare gli ingredienti, oppure me lo racconterai tu, insomma. No. Noi abitualmente con nostra figlia decidiamo di mangiare un primo o un secondo accompagnato da carboidrati, non entrambi, in modo da non creare confusione nel calcolo dei carboidrati, per cui nostra figlia preferisce, per facilitare la sua scelta, mangiare sempre un primo pasta. Sa ormai ad occhio, perché dopo 7 anni è abituata, sa ad occhio quale quantità di pasta mangiare, e di secondo evita un secondo e un contorno con i carboidrati, per cui evita i legumi, evita le patate e mangia la verdura fresca, ed è sicura di aver assunto più o meno, perché sicuro non si è mai, la quantità giusta di carboidrati in base all'insulina che ha fatto. Per cui questo ci condiziona sempre. Nostra figlia difficilmente potrà fare merenda con un gelato, perché il gelato è pieno di zuccheri. Dovrà mangiare un frutto che ne ha meno,
per cui è tutto si basa in questi numeri che il glucometro ci dà ogni volta che nostra figlia si misura la glicemia. Sì, una vita quindi basata sui numeri. È sì. davvero sconvolgente questa cosa. Mi veniva anche una domanda da fare a Letizia riguardo che ha un po' più di anni e che quindi si suppone che esca con gli amici, che ogni tanto le sia capitato di dover rinunciare appunto a uscire. Cosa ci racconti riguardo a questo? Com'è la tua vita sociale con il diabete? Allora, se devo mangiare fuori faccio fatica, nel senso che cerco di prendere qualcosa che conosco, però non so mai quanti carboidrati ha e quindi sì, faccio una dose di insulina approssimativa, ma poi spesso o vado troppo su con la glicemia e quindi vado in panico, oppure vado in ipoglicemia e quindi è abbastanza un problema e a volte preferisco o stare a casa, mangiare a casa al posto di prendermi una pizza o qualcosa. Ok, e ti è mai capitato di avere dei seri problemi? Ti chiedo degli aneddoti quando sei uscita e magari non sapevi bene controllare la tua glicemia con gli amici e tutto, ti è capitato di stare male? Stare male proprio no, però magari mi è capitato che avevo preso una pizza e all'inizio era giusta la glicemia, dopo qualche ora è cominciato a salire e ho corretto insomma facendo altra insulina. Ok, quindi diciamo comunque bisogna controllarla questa glicemia. Sì. Come la controlli? Allora io ho questo Ok. che è diciamo un glucometro che lo appoggio nella spalla e mi controlla la glicemia. Mi dice non solo il numero, ma anche se sta salendo o se è costante o se è in lenta diminuzione. Di conseguenza, se sta salendo o faccio una correzione o vado a camminare, mentre se vedo che si sta abbassando troppo, mangio qualcosa per prevenire le ipoglicemie o le iperglicemie. Certo, uno strumento sicuramente molto utile, cioè all'avanguardia nella tecnologia anche. Sì. Mi chiedevo quanta glicemia hai in questo momento? Allora. Come sta andando? Facci vedere come te la misuri. Ok. E adesso ho mangiato perché ero in ipoglicemia, infatti mi dà un valore di 150 in 150 salita è un valore veloce. normale o alterato? Per noi diabetici è normale, però appena mangiate, quindi fra poco farò l'insulina. Fra poco dovrai fare l'insulina, sì. Ecco, quindi anche la gestione, diciamo, la vediamo proprio in diretta. E, invece torno da Michela perché volevo un attimo cambiare argomento parlando della vostra associazione, l'associazione Nastrino Invisibile. Quali sono i progetti che avete in questo momento e com'è nata? Raccontaci. Allora, la nostra associazione è nata circa 2 anni fa per volontà di alcune famiglie che sono unite da questa malattia. I progetti che questa associazione ha sono molteplici e comunque tutti con un unico obiettivo: aiutare questi ragazzi e aiutare le famiglie di questi ragazzi, perché come ho detto prima il diabete ce l'hanno i ragazzi, però condiziona anche la vita di tutte le famiglie. Nastrino Invisibile organizza dei campi scuola per i ragazzi e i nostri ragazzi vanno in una località lontano dalle famiglie, da soli, accompagnati però dal medico e del personale infermieristico, e trascorrono 4-5 giorni tutti insieme, fanno attività, giocano. L'anno scorso sono andati a fare rafting, sono andati a fare delle passeggiate, per cui delle esperienze come tutti i normali ragazzi che non hanno il diabete, però serve loro per capire come si devono comportare quando fanno degli sforzi, quando fanno delle lunghe passeggiate, quando fanno delle cose particolari diverse dalla quotidianità, e si sentono ovviamente sicuri, più autonomi, perché sanno che con loro hanno le infermiere e il nostro medico, delle persone ovviamente esperte e certamente in grado di
essere di aiuto in caso di iper o ipoglicemia. È molto importante anche per noi famiglie sapere che questi ragazzi sono fuori casa, però che sono seguiti, per cui per noi è una garanzia, ci sentiamo più sicuri e più tranquilli lasciar fare queste esperienze ai ragazzi, che poi un giorno comunque dovranno andare fuori casa da soli, perché fino adesso aiutiamo loro, li seguiamo, un giorno diventeranno grandi adulti e dovranno diventare indipendenti ed autonomi, e questo è uno degli obiettivi di Nastrino Invisibile. Un altro obiettivo è fare degli incontri, organizzare degli incontri, delle riunioni che parlano del diabete, ma diabete in che senso? Abbiamo fatto degli incontri per la conta dei carboidrati, cioè saper contare quanti carboidrati gli alimenti hanno e di conseguenza iniettare la giusta dose di insulina. Per cui incontri con diabetologi, con nutrizionisti e medici che sanno trattare questa malattia. Abbiamo fatto altri incontri per la nuova tecnologia. Come avete visto, Letizia ha un glucometro nuovo per la misurazione della glicemia e non si buca sempre le dita facendo la prova capillare, per cui abbiamo invitato degli esperti che ci hanno spiegato queste tecnologie. Sì, perché alla vecchia maniera bisognerebbe ricordare ai telespettatori che i vecchi glucometri o glucometri che si usano comunque in ospedale normalmente hanno delle lancette, quindi dei piccoli aghetti tramite i quali si pungono le dita, si fa uscire una goccia di sangue, il glucometro ha una striscetta, raccoglie il sangue che deriva da questa goccetta e analizza il contenuto di glucosio in quella goccetta di sangue. Però capite che bucarsi le dita di continuo per un diabetico sicuramente non è per niente piacevole. Già si deve somministrare l'insulina per via sottocutanea, perché ricordiamo che l'insulina non è una pastiglia che si prende, ma è un farmaco che si inietta, esatto. Di solito si inietta sulla pancia, giusto? Dici, Letizia? Sulla pancia, sulle spalle o sulle gambe, cercando di ruotare ogni volta. Perché immagino che dover pungere spesso la stessa zona possa causare comunque dei danni. Esatto, può portare... Degli ematomi. Sì. Ok. E quindi... La tecnologia ci aiuta, sì, per fortuna. per fortuna. Però non risolve il problema, ovviamente. Altro obiettivo di Nastrino Invisibile è mettere in contatto le famiglie, perché abbiamo notato che la condivisione ci aiuta, ci si sente un po' più leggeri. Diciamo che mal comune mezzo gaudio, ed è proprio vero, perché ci si sente meno soli. Io dico sempre che quando è stata diagnosticata il diabete a nostra figlia mi sono sentita una goccia nel deserto, cioè mi sono proprio sentita sola. La tristezza, l'amarezza mi ha preso completamente. Grazie a Nastrino Invisibile invece ho capito che non sono sola e che condividendo, parlando e esprimendo le proprie sensazioni, condividendo le esperienze anche tra famiglie è molto importante e il sorriso ha ripreso a far parte di noi. Tutte iniziative, quelle di Nastrino Invisibile, sicuramente encomiabili. E tra l'altro volevo ricordare che esiste un progetto sempre dell'associazione in questione che si chiama Progetto DiabFriend, e qui chiedo a Paola di spiegarci che cos'è questo termine e in che cosa consiste questo progetto. Allora, il termine mette insieme il termine diabete e friend, che vuol dire amicizia. Avete capito insomma che una delle cose che ci rende la vita complicata è mangiare, e soprattutto mangiare fuori. E anche quando la malattia è arrivata a casa mia da mia figlia, insomma, anch'io ho una bambina con il diabete, anche a me è pesato tantissimo non poter essere più libera di andare a mangiare fuori come facevo prima. Perché, come dice Letizia, come diceva anche Michela in mensa, tendenzialmente cerchiamo di misurare ad occhio quello che ci arriva nel piatto,
però non indoviniamo quasi mai, questa è la verità. Quindi anche Letizia dice sì, ad occhio cerco di capire, però in realtà poi vado o in ipoglicemia o in iperglicemia e a volte preferisco rinunciare piuttosto che trovarmi nella situazione. Il progetto di Diab Friend è nato per cercare di rendere più semplice andare a mangiare fuori. Cosa significa? Significa che quello che facciamo a casa normalmente, quindi Michela e Letizia vi hanno raccontato che pesano i singoli ingredienti del loro pasto, abbiamo chiesto di poterlo fare al ristorante. Quindi il ristorante già nel menù ha il conteggio dei carboidrati proprio per la porzione. Quindi quando mi arriva il piatto di pasta, io so già quanti carboidrati conta quel piatto di pasta, perché in cucina loro hanno fatto esattamente la dose corretta. Quindi mi è più semplice andare a mangiare fuori perché io so che quella pasta conta tot carboidrati e quindi il pasto fuori casa diventa una cosa che ci si può permettere dal punto di vista proprio emotivo e di relax. Quindi possiamo andare a mangiare fuori con la scioltezza e con la leggerezza con cui mangiamo a casa, e però possiamo stare in compagnia. Spesse volte invece a volte rinunciamo a questo. Quindi il progetto nasce per includere le persone con il diabete nel ristorante. Bene, e questo è un progetto a cui per caso qualche locale ha già aderito? Sì, il locale che ha già aderito e che subito si è reso entusiasta di questo nostro progetto è il Fraccaro Caffè a Castelfranco Veneto, che quindi all'interno del loro menù, tutti i menù presenti nel locale, hanno il conteggio dei carboidrati proprio per porzione. Ecco, proprio a proposito del caffè Fraccaro, la nostra redazione ha preparato un piccolo inserto per voi e che andremo a vedere proprio ora. Vediamo. Ci troviamo al caffè Fraccaro di Castelfranco Veneto, primo locale di Diab Friend in Italia. Con noi Luca Fraccaro, titolare del locale. Perché la scelta di aderire a questo progetto di Diab Friend? Allora, quando è venuta qui la Paola, che ormai siamo diventati amici, di Nastrino Invisibile, ci ha proposto questa nuova idea che loro avevano in cantiere, cioè quella di creare una sorta di locale che fosse amica, diciamo così, un locale amico di chi soffre di questa patologia. E quando mi ha spiegato un po' tutto quello che era il loro progetto, noi ovviamente sensibili ovviamente a quello che è il sociale, ho subito aderito perché mi sembrava una cosa molto interessante, tanto più perché lei diceva: Luca, se tu aderisci a questo tipo di progetto, non solo crei il primo ristorante in Italia che abbia queste caratteristiche, ma inoltre sensibilizzi tutti quelli che possono essere i tuoi colleghi, cioè chi ha altri ristoranti, di seguire nel tuo esempio. Ecco, questo ci ha motivato molto e spinto ad aderire al progetto. Ecco che da lì siamo partiti e da lì è nato, come dire, la prima sorta di menù dedicata al DB One Friend. Perché spieghiamolo come funziona? Sì, in maniera tra virgolette molto semplice, un po' più complesso nel prepararlo, però è molto semplice, nel senso che noi dal menù, praticamente a fianco a quello che sono tutte le informazioni di ogni piatto del menù che noi abbiamo la quantità di carboidrati presente nel piatto finito, quello che viene poi servito al cliente. E questo è molto importante per chi soffre di questa patologia, proprio perché riesce così a calcolare e avere un'indicazione abbastanza precisa di quella che potrebbe essere l'insulina da iniettarsi. Cosa cambia a livello di gestione della cucina e a livello di gestione del locale essere un locale Diab Friend?
Da una parte ci ha molto motivati, è stata anche una sfida che abbiamo accettato, e per soprattutto lo chef non è stata una cosa così semplice, perché poi bisogna anche abituarsi a pensarla anche in questa maniera, quindi dare delle informazioni che prima non erano, cioè noi non mettavamo e quindi non erano necessari. Adesso ovviamente si confrontano sempre per avere un dato molto più preciso possibile per inserire. Cosa cambia? Cambia che ci vuole più attenzione, bisogna pianificare e soprattutto essere certi di quello che si va a scrivere. Però diciamo che questo aiuta molto anche la cucina a essere più attenta, e questa è una cosa che ci piace, essere molto più precisi anche sulle porzioni, precisi su quello che noi e che lo chef prepara per i nostri clienti. La Paola un giorno mi ha chiamato, noi non ci conoscevamo, mi ha chiamato dicendo che appunto aveva piacere parlare con noi e prendere un appuntamento, così è stato fatto, e ha iniziato a parlarci di questa associazione Nastrino Invisibile, che tutto sommato noi personalmente anche non conoscevo molto, e quando mi ha spiegato tutto quello che è la storia, mi ha spiegato anche come funziona e a chi ovviamente si rivolge, è stata abbastanza toccante questa cosa, per cui mi ha coinvolto, perché ho detto guarda, queste sono scelte, come dire, che cadono sulle famiglie, e ovviamente non è che poi tu scegli o non scegli di avere, perché ovviamente sono cose che succedono e che chi magari come più di qualcuno si è trovato in casa ad avere magari il proprio figlio che prima non aveva nulla e dopo scopri che soffre di questa tipologia di malattia, se vogliamo, comunque questa problematica, ti può anche cambiare la vita, anche perché ti senti, come dire, in parte anche, come dire, così, che non riesci a capire bene, ti vedi proprio un muro di fronte, e allora questa mi ha ulteriormente sensibilizzato, avendo anch'io 2 bambini piccoli, e ho detto Paola, volentieri, vediamo cosa si riesce a fare. Tanto più che, come dicevo prima, il fatto di dire ascolta, potrebbe essere intanto il primo ristorante che propone un menù dedicato ai diabetici, quindi non esiste in Italia una cosa così, saresti il primo. Questo ovviamente che come azienda da una parte mi ha stuzzicato, se devo dire la verità. Dall'altra parte però la cosa più importante, mi ha detto, questo potrebbe essere il punto di partenza per chi ha questa patologia, creare una rete di locali come il tuo, in cui uno che ha questa problematica si possa rivolgere e trovare e soddisfare un po' le proprie esigenze, perché dice Luca, per noi è difficile andare a mangiare fuori, andare a fare una cena, un pranzo, perché dobbiamo calibrare ad occhio, e capisci anche te che calibrare ad occhio, non sapendo cosa utilizza lo chef in quel momento per fare quel piatto lì, perché non possiamo andare a controllare tutti gli ingredienti ogni volta, diventa difficile per noi. Ecco che questa cosa qui mi ha ulteriormente sollecitato di dire no, dobbiamo assolutamente accettare e comunque condividere questo tipo di progetto, perché è un progetto che ci piace molto, ripeto, legato molto al sociale, legato a qualcosa di veramente utile per il pubblico, insomma. Caffè Fraccaro, parliamo di questo locale qui alle porte di Castelfranco Veneto. È un locale che nasce anche questo un po' per sfida, perché noi è nato 4 anni e mezzo fa circa, è stato inaugurato il 1° di novembre 2014, nasce dalla ristrutturazione tra virgolette del vecchio spaccio, avevamo uno spaccio aziendale dove offrivamo i nostri dolci, e da lì man mano è nata questa idea di creare, non solo rinnovare lo spazio e creare qualcosa di più adatto alla nostra azienda, alla nostra immagine, ma anche di dare uno spazio dedicato alla somministrazione. Ecco che è nato questo spazio qui, che è molto, diciamo che va a 7/7, quindi durante tutta la settimana è sempre aperto, dalle 6 di mattina a circa le 11 di sera, quindi con
con spazi dedicati alle prime colazioni, che è un nostro must, ma anche al pranzo e anche alla cena con gli vari intermezzi. Quindi proponiamo dei prodotti che sono tipici, che riguardano un po' i nostri prodotti. Nasce un po' perché noi abbiamo sempre lavorato con lievito madre, un qualcosa che ci appartiene, un ingrediente nostro speciale ai nostri prodotti. E abbiamo pensato di proporre anche questo prodotto come la pizza, che è un derivato del pane. Noi, essendo nati dal panificio, ci sembrava di proporre qualcosa di carino, proporre anche qualcosa che derivasse da quello che era il pane, da quello che eravamo sostanzialmente, quindi la pizza, che è sicuramente un cibo moderno che tutti apprezzano, sia in Italia che ovviamente all'estero. E questo è nato questo concetto, che noi siamo molto orgogliosi e che fortunatamente sta andando bene e sta riscuotendo comunque successo. Quindi le coordinate per chi volesse trovarvi, dove vi trova? Beh, qua a Castelfranco Veneto siamo lungo la statale, in circonvallazione a ovest 25, ma abbiamo un bel parcheggio. Anche questo è un servizio importante, perché vediamo che viene molto apprezzato il fatto di dire chi arriva non ha problemi di parcheggio, e quindi c'è un grande parcheggio proprio davanti al locale, è un locale di circa 600 metri complessivi, per cui è anche capiente dal punto di vista proprio dello spazio dedicato ai clienti. Noi di Valdo TV siamo già stati in realtà anche da Caffè Fraccaro per girare uno spot promozionale appositamente creato per diffondere la presenza del progetto di HubFriend. Vediamolo ora in esclusiva. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune cronica. Chi ne è affetto, per vivere deve somministrarsi insulina ogni volta che mangia, con un'iniezione. Saper calcolare la giusta dose è una sfida quotidiana. Per farlo è importante conoscere la quantità di carboidrati del pasto. Se a casa si può pesare il cibo, quando si è fuori casa tutto si complica. Per questo, in un locale di HubFriend sono segnate nel menù le quantità di carboidrati per porzione. Così, se hai voglia di mangiare un piatto di pasta, sai già quanta insulina fare. Il tuo pasto fuori casa diventerà quindi un momento più sereno, perché il conteggio dei carboidrati è già stato fatto. Se lo trovi scritto, è più semplice. The HubFriend, easier in this way. Bene, sicuramente uno spot di impatto. Tu, Paola, eri presente tra l'altro nel backstage, quindi raccontaci un attimo com'è andato, come sono andate le riprese. Beh, è stato curioso perché io non avevo mai partecipato alla registrazione di uno spot, quindi è stato bello. È durato a lungo, non pensavo che ci volesse così tanto, e gli attori sono stati bravissimi, devo dire. Attori che conosci bene? Certo, perché la ragazzina è mia figlia e l'altro è il suo papà, insomma. Ecco, sì. ecco. Si sono prestati a questa bellissima attività, insomma. E è stato curioso, è stato bello poter partecipare, insomma. E qual è il messaggio che vuole trasmettere questo spot? Il messaggio voleva proprio far capire qual è la differenza tra andare in un locale che non ha il conteggio dei carboidrati, dove quindi uno non sa cosa scegliere, guardo il menù però non so che porzione mi arriverà, e invece il relax e la gioia di poter scegliere dal menù ciò che voglio, perché tanto so già come calcolarlo.
quindi far vedere proprio le due facce di questa medaglia che per noi fa tantissima differenza. Sì, quindi far vedere quanto migliorerebbe insomma la situazione questo provvedimento, insomma. Sì. Bene, quindi invitiamo tutti i ristoratori che ci stanno vedendo e che ci stanno ascoltando ad aderire a questo lungimirante progetto, perché siamo tutti noi convinti che questo possa permettere alle persone con il diabete mellito di tipo 1 di avere una vita decisamente più tranquilla e migliore anche quando escono di casa. Quali sono le modalità e quali sono i contatti che uno deve prendere per aderire a questo progetto? Quindi spieghiamolo. Allora, il ristoratore che vuole aderire al progetto può contattarci, quindi può seguirci sulla pagina Facebook di DiabFriend oppure direttamente dal sito, o mandare una mail a diabfriend@gmail.com. A quel punto poi noi lo ricontattiamo e andremo a spiegare in cosa consiste di preciso per il locale il progetto e in che modo si può appunto trovare la collaborazione tra l'associazione che si occuperà comunque di fare i calcoli e tutto, quindi l'associazione fa la gran parte del lavoro, e il ristorante che offre questo servizio alla sua clientela, quindi è un beneficio per entrambi. L'associazione perché aiuta a così rendere il mondo più a misura di diabete, e il ristorante comunque dà un servizio ai suoi clienti. Il Fraccaro Caffè ha avuto tanto riscontro rispetto a questo. Beh sì. Sì. Ma all'interno della cucina, quindi il ristorante di che cosa si deve occupare? Di pesare gli ingredienti? Sì, praticamente la porzione della pasta, la porzione del contorno, eccetera, dovrebbe pesare sempre più o meno la stessa cosa. Quindi ma alla fine è un gesto non così difficile, perché di solito i ristoratori usano già le loro porzioni, voglio dire. Alla fine si tratta di fare il conteggio della porzione e renderla disponibile a chi mangia. Questo sicuramente, e quindi un gesto semplice che potrebbe migliorare davvero la vita di tante persone. Quindi io ringrazio tantissimo le nostre ospiti, Letizia Pozzebon, Michela Zanola e Paola Tranquillo, per essere state con noi stasera, per averci raccontato le loro storie e averci spiegato il progetto DiabFriend. Ricordiamo che lo spot che abbiamo appena visto durante questa puntata andrà fra poco pubblicato nei nostri canali Valdo TV, quindi vi invitiamo a controllare e andarlo a rivedere. E infine ringrazio tutti gli spettatori per averci seguito durante questa puntata e l'invito è al prossimo appuntamento con Valdo TV 361. Ciao! Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto WISP, La salute di casa. Con il sole o con la pioggia siamo anche oggi qui al quartier San Paolo e iniziamo la nostra lezione in piedi, iniziando a scaldare la parte superiore del corpo con dei movimenti per il collo. La base è sempre stabile, siamo in piedi, quindi partiamo con una buona base di appoggio.
e lentamente iniziamo a muovere il capo e volgiamo lo sguardo e la testa da un lato prima e poi lentamente, ripassando per la posizione frontale, andiamo a guardare l'altro lato. Torniamo e ripetiamo. Un esercizio molto semplice che vediamo sempre, perché proprio partendo dal collo andiamo a sbloccare tutto il resto del corpo. Bene, torniamo con lo sguardo frontale e il prossimo movimento sarà invece rivolto dall'alto, con lo sguardo e con la testa che salgono al basso, per cui andremo a guardare tra i piedi, lasciamo scendere la testa in avanti e di nuovo ripetiamo, senza fretta, senza sforzare. Iniziamo sempre il riscaldamento in modo tranquillo, dolce. E di nuovo sguardo frontale. Concludiamo con un movimento completo del collo, per cui lo sguardo parte rivolto verso l'alto, scende e si sposta lateralmente per poi proseguire giù verso il basso e guardare tra i piedi e continuare dall'altro lato per salire su alla posizione di partenza e poi continuare. Ecco che andiamo a fare un giro completo con lo sguardo, con la testa. E con la punta del naso andiamo a disegnare un cerchio, all'inizio piccolino e un po' alla volta, man mano che andiamo a scaldarci, possiamo aumentare l'ampiezza di questo cerchio. In particolare, ora che abbiamo fatto una o due rotazioni in un verso, possiamo invertire il senso di rotazione, quindi continuare con lo stesso esercizio ma girando dall'altro lato. Andiamo a sgranchire bene il collo nelle posizioni anche un po' più aperte, quindi con lo sguardo e il mento che salgono bene sopra la spalla, vanno su, scendono dall'altro lato, di nuovo lateralmente e poi verso il basso avvicinando il mento al petto. E di nuovo lo sguardo frontale. Rilassiamo un po' le spalle, andiamo a sgranchire con qualche movimento le spalle, così scendendo dal collo iniziamo a mobilizzare con movimenti liberi e poi un po' alla volta ad attivarle secondo uno schema che scegliamo noi. In particolare vogliamo iniziare a muovere le spalle e portarle in avanti, ci aiutiamo con le mani che si allontanano dal corpo, le spalle seguono in questo movimento, andiamo a spingere le mani lontano dal corpo per poi tornare indietro, avvicinarle al petto e con i gomiti alti andare ad aprire posteriormente. Guadagniamo spazio, allarghiamo il petto e di nuovo mani in avanti, spingo e allontano dal corpo. Alterniamo questi due movimenti. Continuiamo a sgranchirci, se sono i primi movimenti della giornata li utilizziamo un po' come uno stiracchiamento, utilizziamo per attivarci, per scaldarci. E a rilassare le braccia. Di nuovo muovo le spalle, le mantengo in movimento, attive, e vado a cambiare tipo di esercizio. Questa volta metto le mani in prossimità delle spalle e muovo entrambi i gomiti contemporaneamente.
Parto puntando con i gomiti verso il basso, verso terra, e inizio in un primo esercizio a ruotare gomiti e spalle salendo posteriormente, quindi aprendo bene il petto, per poi proseguire su verso l'alto e riportare i gomiti davanti al corpo e scendere giù verso il basso. Ecco che anche in questo esercizio stiamo andando a fare un movimento circolare, un ciclo che ripetiamo con il movimento dei gomiti che parte idealmente dal basso, puntano verso giù, verso terra, salgono posteriormente, arrivano alti e poi si spostano davanti per scendere. Qualche movimento ancora, magari un po' più ampio. E giù, le braccia a rilassare. Continuiamo a sgranchire e riportiamo ora le mani sulle spalle per eseguire lo stesso esercizio nel verso opposto. I gomiti, questa volta dalla posizione più bassa, salgono davanti, anteriormente al corpo, si portano in alto, allargano bene verso dietro per scendere e continuano. Ecco che il movimento diventa più ampio. Nel momento in cui con i gomiti saliamo ci portiamo alti e dobbiamo allargare dietro, andiamo a stiracchiarci bene, andiamo ad allargare i gomiti, apriamo le spalle, allunghiamo i muscoli del petto. Lavoriamo quindi sulla mobilità dell'articolazione delle spalle. Un po' alla volta possiamo provare a fare questo movimento più ampio, a sgranchirci bene. E di nuovo giù con le braccia, rilassare lungo il corpo. Per sciogliere facciamo adesso qualche movimento molto libero, oscilliamo con le braccia davanti e dietro. Se riusciamo a mantenere una certa scioltezza sulle mani, sui polsi e sulle braccia, sentiremo che anche le spalle si muovono molto libere e questo aiuta a sgranchire e a sciogliere le rigidità che possono essere dovute a magari un esercizio intenso. Continuiamo a scendere lungo il nostro corpo, le spalle le lasciamo un attimino da parte, poi le riprenderemo con un altro esercizio. Lavoriamo sulla parte centrale, quindi sul tronco del nostro corpo, e per farlo ci attiviamo con una rotazione questa volta non solo del capo ma anche delle spalle, che andiamo a volgere quindi prima da un lato, sguardo e anche il petto si volge prima a destra per poi ruotare lentamente, tornare frontale e girare dall'altro lato, quindi nel mio caso a sinistra. Continuiamo a fare questo movimento in modo lento, controllato. Sentiamo come durante la rotazione si attivano anche, anzi gli addominali, ci permettono di fare questa torsione. E un po' alla volta possiamo aumentare l'attivazione, quindi aumentare un pochino l'intensità di questo esercizio, guardando anche con lo sguardo dietro di noi. Alla fine del movimento, con lo sguardo guardiamo alle nostre spalle, in questo modo aumentiamo un pochino l'ampiezza del movimento e quindi anche la sua intensità. Ultimo movimento, ultima torsione e torniamo poi frontali. Mani sui fianchi, perché scendendo lungo il corpo adesso andiamo a mobilizzare il bacino e iniziamo come al solito con delle piccole oscillazioni laterali, quindi col bacino sfianchiamo un po', oscilliamo da un lato per poi tornare sulla verticale e passare all'altro lato. Iniziamo piano con questo movimento che per la prima volta coinvolge un po' più
integralmente il nostro corpo e gradualmente, sempre quindi con progressione, possiamo ogni volta guadagnare qualche centimetro in più, lasciare che il fianco si sposti più lateralmente, che le spalle accompagnino il movimento, quindi scendano giù di lato, sempre rimanendo in ascolto. Se il nostro corpo ci trasmette sensazioni di tensione eccessiva, riduciamo un pochino l'ampiezza di questo movimento. Se il corpo invece risponde bene e si lascia allungare, allora proseguiamo e continuiamo a guadagnare spazio. Andiamo adesso a completare questo esercizio aggiungendo a un'oscillazione che per ora è solo laterale anche uno spostamento in avanti e indietro del bacino, in modo da creare di nuovo un cerchio. Dal lato quindi spostiamo il bacino leggermente in avanti, andiamo a traslare dall'altro lato per poi tornare indietro passando per dietro. Di nuovo iniziamo piano, sono movimenti che stiamo affrontando magari per la prima volta durante la giornata e quindi lasciamo che il corpo si possa abituare. E di nuovo, dopo 1 o 2 rotazioni in un verso, per rendere l'esercizio più completo, invertiamo il senso di rotazione, ruotiamo nell'altro verso, così da completare tutto il movimento. Come accade spesso, ci sarà un lato del nostro corpo che risponde meglio e uno che invece farà un po' più fatica, per cui assecondate quello che il vostro corpo vi concede di fare e andate a guadagnare spazio solo se ve lo permette. Ultimi movimenti, se volete farli un pochino più ampi, per poi tornare su dritti verticalmente. Continuiamo a scendere, andiamo a lavorare con l'articolazione del ginocchio e in maniera ancora più mirata delle anche. Per farlo una buona posizione di equilibrio, se c'è bisogno della sedia come supporto l'abbiamo sempre a disposizione. Solleviamo il tallone mentre la punta rimane a contatto con il terreno, il ginocchio che si porta davanti al corpo lo utilizziamo come riferimento e andremo ad allargarlo all'esterno e poi chiuderlo all'interno. La punta rimane a contatto col terreno, fa da perno e in questo movimento lavoriamo soprattutto sull'articolazione dell'anca. Sentiremo infatti che quando apriamo il ginocchio la coscia all'interno si allunga, quando invece andiamo a chiudere sempre la coscia nella parte esterna si allunga. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Ancora qualche movimento e giù con il piede. Sgranchiamo un pochino l'articolazione che abbiamo appena utilizzato e cambiamo lato. Di nuovo una posizione stabile, di nuovo sollevo il tallone mantenendo la punta a contatto con il terreno e il ginocchio che si trova davanti al corpo lo utilizziamo come riferimento e lo andiamo ad allargare
ed aprire lateralmente per poi chiuderlo all'interno. Proprio come prima stiamo lavorando sull'anca e allungando i muscoli della coscia nella parte più alta, sia internamente che esternamente. Torno in piedi, torno in posizione, sgranchisco un po' come al solito l'articolazione dopo averla mobilizzata. Di nuovo un esercizio che richiede un po' di equilibrio, di nuovo se c'è bisogno la sedia a portata di mano, sollevo il tallone, mantengo la punta a contatto con il terreno, questa volta al posto del ginocchio mi concentro sulla caviglia per mobilizzare bene questa articolazione. In particolare col tallone vado ad allargarmi lateralmente, scendo giù verso il pavimento, traslo all'interno e salgo di nuovo. Essenzialmente vado a disegnare un cerchio, di nuovo. Molto semplicemente faccio un movimento circolare cercando di mantenere una certa fluidità, non ho bisogno di esagerare, di fare un movimento a scatti o molto ampio all'inizio. Cerco piuttosto di fare un movimento fluido, circolare, che un po' alla volta mi sgranchisca l'articolazione della caviglia. Magari scrocchia ogni tanto. Prima di cambiare lato invertiamo anche in questo esercizio il giro, quindi il senso in cui stiamo ruotando la caviglia. Ok, di nuovo riprendo l'equilibrio, sgranchisco un po' e cambio lato. Punta a contatto con il terreno, fa sempre da perno, il tallone si alza e si allarga all'esterno. Di nuovo scende verso il basso, torna interno e sale. Di nuovo andiamo a disegnare un cerchio con il tallone per mobilizzare l'altra caviglia. Movimento breve all'inizio, dobbiamo riprendere un po' di spazio, pian pianino possiamo provare ad ampliare anche questo movimento e prima di concludere anche con questo lato andiamo a invertire il senso della rotazione, per cui questa volta il tallone dal punto più alto e scende internamente al corpo, passa vicino al pavimento e sale all'esterno. Ecco qua. Sciolgo e torno ben stabile per concludere il nostro riscaldamento con un piccolo esercizio per i polsi che faremo portando le mani davanti al corpo e simulando l'azione che compiamo quando andiamo ad arrotolare un tappeto tipicamente o un poster. Con le mani, perfetto, portiamo prima una mano, poi l'altra, giù una volta verso il basso e su nel movimento successivo, come appunto se stessimo arrotolando un tappeto. Teniamo il movimento di una mano e poi l'altra. Per completare, sciogliamo un pochino l'articolazione dei polsi, mettiamo una mano dentro l'altra mano nella mano, movimento che flette delicatamente il polso della mano sinistra che poi ricambia e va a flettere delicatamente il polso della mano destra. Alterniamo questi movimenti di flessione e di estensione dei polsi
e se riusciamo aggiungiamo anche una piccola rotazione, così da aumentare anche in quest'ultimo esercizio di riscaldamento l'ampiezza e la complessità del movimento. Perfetto, rilassiamo di nuovo, sgranchiamo e mobilizziamo un pochino i polsi, le mani. Abbiamo fatto un riscaldamento molto veloce, adesso inizieremo con gli esercizi, ma in modo ovviamente graduale. Ripartiamo da una bella posizione stabile dei piedi che ci danno sostegno e torniamo sulla parte alta del corpo. Iniziamo con un esercizio che è molto semplice, quasi da riscaldamento, per sciogliere e quindi completare il lavoro che abbiamo fatto prima. Possiamo rilassare i polsi e le braccia e farli oscillare una davanti e una dietro al corpo, come se ci stessimo un po' avvitando. Se riusciamo a fare un movimento rilassato, quindi sciolto, sentiamo come la muscolatura che abbiamo scaldato prima, che magari era ancora un po' bloccata, si rilassa e permette un movimento un po' più ampio. Ok, torniamo composti, riprendiamo un po' di tono muscolare, quindi ritorniamo in posizione composta e lavoriamo sulla mobilità della spalla, questa volta con degli esercizi mirati, una spalla alla volta. Il movimento lo eseguiamo col braccio disteso, così da avere la massima ampiezza possibile, e semplicemente ruotiamo, o meglio spostiamo la mano dietro il nostro corpo e la facciamo salire verso l'alto per poi farla scendere davanti. Continuiamo questo movimento circolare, è una circonduzione del braccio, cercando un pochino alla volta, quindi sempre senza esagerare, di guadagnare spazio in questo esercizio. Ora mi giro lateralmente così si vede un po' meglio. Il movimento lo vogliamo fare ampio, quindi con la mano andiamo più in basso possibile, puntando verso il pavimento, saliamo dietro cercando di mantenere il braccio disteso, bello ampio, andiamo su verso l'alto e poi scendiamo in avanti. Per aumentare l'ampiezza del movimento la spalla asseconda e tutto il corpo assecondano il movimento del braccio e quindi col braccio in avanti la spalla avanza un pochino, poi scende, si apre bene posteriormente per andare su poi verso l'alto. Ultimi giri belli, ampi, e andiamo a rilassare. Cambio lato, quindi mi sposto sull'altro arto, sempre la partenza con la mano aperta, distesa, giù verso il basso, salgo dietro, arrivo in alto e scendo davanti. Dovrò ripartire con un movimento più breve, che come al solito andiamo poco alla volta ad aumentare in ampiezza. Di nuovo la spalla asseconda il movimento, quindi si apre posteriormente, sale su verso l'alto, scende in avanti e anche il corpo ruota leggermente, il busto si gira per permetterci di guadagnare più spazio e quindi con la mano andare a disegnare un cerchio il più ampio possibile. E sciolgo, rilasso, sgranchisco un po' le spalle e completiamo un po' questo esercizio con un movimento che facciamo con entrambe le braccia. Un movimento che avrà una mano e quindi un braccio che si trovano giù verso il basso, una mano
e l'altro braccio invece che partono verso l'alto. Il movimento è lo stesso essenzialmente, ma lo eseguiremo con due braccia che si troveranno sempre agli opposti. Questa volta il braccio che si trova in alto scende dietro, il braccio che si trova in basso sale in avanti e continuano questo movimento sempre stando agli estremi opposti. Lo facciamo lentamente all'inizio per capirlo, per coordinarci bene. La mano dal punto più alto scende dietro, si porta in basso e sale in avanti e continua. Le spalle accompagnano il movimento, è come se stessimo nuotando. Il corpo tutto accompagna il movimento, quindi anche il busto ruota leggermente e anche il bacino. È molto simile a una nuotata a dorso in piscina. Adesso che si può andare in piscina di nuovo e nuotare, questo è un esercizio che lo richiama. Bel movimento ampio, sono le ultime circonduzioni che effettuiamo e poi rilasso entrambe le braccia e vado giù a sciogliere. Movimenti molto ampi che vogliono lavorare soprattutto sulla mobilità, quindi in particolare vogliamo andare a guadagnare spazio, vogliamo diventare più mobili, riuscire a prendere oggetti che stanno in alto, riuscire con più facilità a infilarci una maglietta o una giacca con posizioni del braccio molto ampie. Un altro esercizio che lavora su questo tipo di capacità del nostro corpo lo possiamo fare in un'altra posizione particolare, meno ampia, ma comunque che utilizziamo poco e quindi facciamo un po' fatica a raggiungere. In particolare vogliamo, e lavoriamo sempre con due braccia contemporaneamente, partire da una posizione leggermente aperta e andare a chiudere le mani vicino al corpo, portando una mano davanti al corpo e l'altra invece dietro alla schiena. Torniamo con le braccia aperte e richiudiamo invertendo, quindi adesso ho la mano destra che passa davanti al corpo e la sinistra che passa dietro. All'inizio forse un po' complicato, ma dopo 1 o 2 ripetizioni diventa automatico. Prima una, poi l'altra mano passano davanti al corpo e l'altra dietro. Concentriamoci, se riusciamo, sulla mano che si muove dietro al corpo. Quella che si trova davanti è più facile, la vediamo anche, si trova qui, è un movimento che non richiede impegno, lo riusciamo a fare facilmente. La mano che invece passa dietro al corpo si troverà sicuramente in una posizione più scomoda, sarà un movimento che ci costerà più fatica. Senza esagerare, cerchiamo quindi con l'attenzione alla mano che si trova dietro, di aumentare un pochino l'ampiezza di questo movimento, quindi spostare la mano il più possibile lateralmente, se riusciamo a uscire addirittura dal fianco. Ancora qualche ripetizione. E andiamo nuovamente a rilassare. Era un movimento non particolarmente ampio, ma che lavorava su una posizione particolare che non utilizziamo spesso. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Proviamo ora il movimento, diciamo così, opposto
Iniziamo con le mani sui fianchi, entrambe, una base di appoggio ben stabile, perché ora ci muoveremo invece molto con le braccia, e un braccio alla volta lo svincoliamo dal corpo e lo facciamo salire lateralmente per arrivare nel punto più in alto, sopra la testa, e poi sempre lentamente scendere giù verso il basso. Torna la mano sul fianco, si svincola l'altro lato e di nuovo sale lentamente e arriva fino sopra la testa, per poi altrettanto lentamente scendere e tornare con la mano sul fianco. Andiamo a ripetere cambiando ogni volta il braccio. Ecco che salendo su verso l'alto guadagniamo spazio, allunghiamo i muscoli anche del fianco e la mobilità questa volta la andiamo ad allenare in una posizione estrema, quindi con la mano molto lontana dal corpo ma verticale. Di nuovo cambio, questa volta sempre salendo lentamente posso far continuare il movimento, non fermarlo sulla verticale ma provare a inclinarmi un po' e quindi superare la verticale e andare oltre la posizione sopra la testa per poi lentamente come prima tornare indietro. Lo facciamo anche dall'altro lato, salgo, mi porto con la mano sopra la testa per poi andare a oltrepassare un po' la verticale e di nuovo giù. Ancora 2 movimenti di questo tipo, sempre se riusciamo ampi, con un piccolo sbilanciamento lateralmente. Mano sul fianco e ultimo movimento con la sinistra nel mio caso. Salgo su bene, raggiungo la verticale e poi sorpasso quel punto andando ad allungare un pochino tutto il fianco e giù a sciogliere. Posso svincolare le mani dai fianchi e mobilizzare tutta la spalla. Abbiamo lavorato molto sull'ampiezza, ora vediamo qualche esercizio pensato più per la forza e quindi un lavoro meno ampio magari ma impegnativo dal punto di vista muscolare. In particolare la posizione di partenza resta la stessa con una buona base di appoggio, lavoriamo con entrambe le braccia contemporaneamente e quello che vogliamo fare è sollevare molto lentamente le braccia, portarle all'altezza delle spalle, fermarci un secondo in questa posizione per poi andare a chiudere davanti al corpo. Sempre lentamente, le mani le portiamo davanti all'altezza delle spalle. Scendiamo giù verso il basso e torniamo alla posizione di partenza. Ecco che abbiamo concluso un ciclo. Lo ripetiamo sempre molto lentamente, portiamo le mani all'altezza delle spalle, ci fermiamo e chiudiamo, quindi le trasliamo davanti al corpo. Ci fermiamo di nuovo un secondo per poi scendere giù, sempre frontalmente. E andiamo a ripetere. Salgo lentamente, lungo, con le braccia aperte lateralmente, mi fermo un secondo e poi traslo in avanti. Possiamo adesso, quando arriviamo con le mani davanti al corpo, aggiungere un movimento. Non le fermiamo ma continuiamo a muovere le mani da un lato e dall'altro fin dove riusciamo. Quindi incrociamo le braccia, raggiungiamo il punto più ampio, quindi un incrocio più grande che riusciamo e poi torniamo indietro. Questa volta torniamo alla posizione delle braccia aperte all'altezza delle spalle per poi scendere giù verso il basso. E ripetiamo. L'esercizio è simile ma è cambiato un pochino nel frattempo. Mani si aprono lateralmente all'altezza delle spalle, traslano
come se fossero su un piano davanti al corpo, raggiungono, si avvicinano, quasi si toccano, poi si incrociano, la mano destra va a sinistra e la sinistra va a destra. Chiudo il più possibile, incrocio il più possibile e poi torno indietro e allargo. All'altezza delle spalle, nel momento più largo, nel punto più ampio, poi scendo lentamente. Andiamo a ripetere l'ultima volta, allargo lateralmente, raggiungo l'altezza delle spalle e da questa posizione inizio a muovere le braccia davanti al corpo. Senza fermare il movimento vado a passare una mano sopra l'altra e incrociare. Incrocio il più possibile e poi riallargo, apro del tutto e scendo giù verso il basso. Sgranchisco un po' le spalle, abbiamo lavorato con un movimento lento, sicuramente abbiamo impegnato la parte alta qui delle spalle in un lavoro che richiedeva un pochino più di impegno muscolare e per questo motivo ci prendiamo un momento per allungare. Quindi iniziamo dall'esercizio in cui un braccio alla volta lo portiamo disteso davanti al corpo, incrociamo come se stessimo accompagnando una porta per chiuderla e con l'altra mano sosteniamo il gomito e lo andiamo ad avvicinare alla spalla opposta. Manteniamo la posizione di allungamento respirando come al solito. 3 o 4 bei respiri profondi ci aiutano a rilassare e a dare un tempo all'esercizio. Torno col braccio giù lentamente, accompagnandolo se riesco, e ripeto dall'altro lato. Distendo il braccio sinistro, nel mio caso, lo vado a incrociare, lo porto davanti al petto, con la mano destra sostengo e vado a avvicinare il gomito alla spalla opposta. Raggiunta la posizione mi fermo, la mantengo l'allungamento, di nuovo 3 o 4 bei respiri profondi. E indietro, accompagno giù il braccio, vado a rilassare. Un altro esercizio per la muscolatura delle spalle che coinvolge anche quella del collo, lo facciamo sempre in piedi. Le spalle e le mani, le braccia sono rilassate, quindi manteniamo una posizione eretta, dritta con il corpo ma senza tensione sulle spalle e andiamo lentamente a inclinare la testa da un lato, quindi scendiamo lateralmente, sentiremo che dal lato opposto i muscoli del collo e della spalla si allungano. Raggiunta la posizione di allungamento la manteniamo. Continuiamo a respirare, cerchiamo di riempire bene i polmoni e poi lasciare che l'aria esca naturalmente e lo facciamo per 3 o 4 volte. Ogni volta che butto fuori l'aria rilasso e guadagno un po' di allungamento. Finite le respirazioni mi posso aiutare con una mano, delicatamente risollevo il capo, torno sulla verticale e avendo cura di mantenere le spalle rilassate inclino la testa dall'altro lato per completare. Ci sarà magari un lato in cui ci viene più facile inclinare la testa, un altro che ha più rigidità, questo è normale, non siamo perfettamente simmetrici. Quindi guadagniamo lo spazio che il nostro corpo ci concede e poi manteniamo la posizione di allungamento, ricordandoci di respirare in modo il più possibile profondo. Dopo 3 o 4 respirazioni posso di nuovo aiutarmi con una mano e risollevare il capo, portarlo verticale. Andiamo a sgranchire un pochino. Concentriamoci, andiamo a scendere, concentriamoci
su una parte un po' più bassa del nostro corpo, abbiamo lavorato bene sulle spalle. Ora attiviamo un pochino di più la parte inferiore, addominali compresi, e lo facciamo con un supporto per l'equilibrio, in quanto adesso muoveremo una gamba prima e l'altra poi, staccandola da terra. Richiede quindi una buona posizione stabile. Se serve l'aiuto del sostegno, i piedi partono vicini l'uno all'altro. Quello che vogliamo fare è, senza fretta, sollevare, staccare un pochino il piede da terra e portare piede e ginocchio alti davanti al corpo, per poi scendere, toccare terra e invertire, cambiare lato. Sollevo piede e ginocchio opposto e li porto alti, se riesco, davanti al corpo e cambio nuovamente. Alterniamo gamba destra e giù, gamba sinistra e giù. È una marcia sul posto essenzialmente. Se siamo bravi con l'equilibrio, riusciamo a fare questo esercizio senza appoggio, possiamo farlo anche senza toccare la sedia. L'importante è che ogni volta che appoggi i piedi a terra e devo iniziare il movimento, io mi senta stabile. Su, giù, riprendo l'equilibrio e cambio lato. Ultimi movimenti. E giù. Rilasso un pochino. Sgranchisco e continuo a lavorare sempre con le gambe, e anche se sul subito magari uno non se ne accorge, con gli addominali dorsali, sempre con un appoggio, un piede alla volta. Questa volta sollevo il piede da terra e sposto la gamba posteriormente, quindi lascio lo spazio dietro per allungare e poi tornare giù in appoggio. Può essere utile in questo caso avere il supporto, quindi la sedia, davanti al corpo per potersi appoggiare magari con due mani nel caso ci sia bisogno. Prima una gamba, poi l'altra. Sollevo il piede e lo distendo un pochino dietro. E di nuovo cambio. Destro, appoggio e poi il sinistro. Ora mi ruoto lateralmente così si può vedere meglio, voi potete rimanere nella posizione in cui siete, e continuiamo con prima una gamba e poi l'altra. Se riesco la gamba la tengo abbastanza distesa, insomma, e durante il movimento il busto accompagna, per cui verrà naturale piegarsi un pochino in avanti e quindi assecondare con le spalle il movimento della gamba. Ancora qualche ripetizione e poi torniamo su dritti verticalmente. Qua stiamo iniziando ad attivare la muscolatura. In quest'ultimo esercizio abbiamo lavorato di più con la parte posteriore dei muscoli, quindi lombari, questa fascia qui che si trova dietro alla schiena. Nell'esercizio che facciamo adesso lavoreremo invece un pochino di più con i muscoli che si trovano davanti, gli addominali. Di nuovo stacco il piede da terra e con la gamba distesa provo a salire leggermente in avanti e di nuovo giù. Simile all'esercizio di prima, ma la gamba questa volta si porta davanti al corpo e giù. Se riesco la tengo anche distesa, non è necessario che sia rigida, ma provo a sollevare il piede, in particolare il tallone, lo porto davanti al corpo. Prima una gamba, poi l'altra. Probabilmente mi accorgo che più faccio questo esercizio, più riesco a sollevare il piede davanti al corpo.
I primi movimenti erano sicuramente più difficili da fare, i muscoli qui dietro tiravano indietro appunto. Un po' alla volta, se riusciamo a sciogliere il movimento, sarà più facile sollevare la gamba. Mi raccomando, sempre l'equilibrio come primo obiettivo di questo esercizio. Se sentite che la posizione è un po' instabile, ci si può fermare, riprendere l'equilibrio e poi ripartire. Ultimi movimenti e giù. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Completiamo questa serie di esercizi per gli arti inferiori e per, come abbiamo detto, la parete addominale e dorsale, facendo dei passi in avanti, come al solito un piede alla volta. Io partirò dal piede destro, farò un passo non molto ampio in avanti, sempre con il supporto a portata di mano, per poi tornare in posizione di partenza e ripetere con l'altra gamba. Quindi allungo questa volta il passo sul piede sinistro e torno in posizione e alterno destro e poi il sinistro. Come al solito, equilibrio prima di tutto, per cui prima di effettuare ogni spostamento sia all'andata che al ritorno mi assicuro di essere stabile e di avere l'equilibrio. Se c'è bisogno, la sedia è a portata, posso anche sempre mantenere una mano o anche solo un dito a contatto. Per chi volesse possiamo aumentare un pochino l'intensità e quindi l'impegno di questo esercizio, e per farlo sarà sufficiente allungare anche di poco l'ampiezza del passo. Fare un passo un pochino più lungo e poi portare il ginocchio un po' in avanti. Ecco che siamo obbligati così a piegare di più il ginocchio, flettere di più questa articolazione e, tornando indietro, soprattutto dare una buona spinta con la gamba per tornare dritti. Più allungo il passo, più scendo, vengo in avanti col ginocchio, più aumento l'intensità dell'esercizio. Attenzione che diventa anche più difficile poi mantenere l'equilibrio, quindi cerchiamo sempre un buon compromesso che ci permetta di fare un esercizio efficace, che noi sentiamo buono per la nostra muscolatura, ma che al contempo ci garantisce di farlo in sicurezza, quindi con l'equilibrio sempre sotto controllo. Ancora le ultime ripetizioni. E torno su. Dovremmo avere il tempo per fare anche un ultimo esercizio di questo tipo. Ci spostiamo questa volta lateralmente con i passi, quindi la sedia torna davanti al corpo per avere spazio ai lati. E il passo questa volta lo effettuiamo prima verso destra, sempre piegando leggermente il ginocchio, per poi tornare in posizione e spostarci verso sinistra. Pieghiamo leggermente il ginocchio e poi su, nella posizione iniziale di partenza. Non serve farlo velocemente, non sto cercando un movimento rapido, ma piuttosto un movimento lento e controllato, che come al solito, lo ripeto,
ha come primo obiettivo riuscire a fare tutto l'esercizio mantenendo bene il controllo dell'equilibrio. Di nuovo, più ampio sarà il passo lateralmente, più impegnativo sarà poi il movimento dal punto di vista dello sforzo muscolare. Dall'altro lato diventa anche più instabile, o meglio più difficile mantenere l'equilibrio durante lo spostamento. Ultime ripetizioni da un lato e dall'altro e torniamo su verticalmente in piedi dritti. Sgranchiamo un po' e completiamo questi ultimi minuti della lezione sedendoci con un po' di allungamento. Prendiamo posto sulla sedia e ripartiamo con un esercizio per la parte alta del corpo, il collo l'abbiamo lasciato indietro da prima, lo andiamo a vedere adesso, da una posizione stabile, sempre con la schiena possibilmente dritta e le spalle rilassate, andiamo a flettere il capo in avanti, chiniamo il capo quindi giù verso il basso, lo sguardo è tra i talloni, tra i piedi, magari anche verso la sedia, avviciniamo un pochino il mento al petto e manteniamo questa posizione qui, respirando, con l'obiettivo di allungare i muscoli del collo posteriormente. Quando abbiamo finito l'esercizio, possiamo aiutarci con una mano, risolleviamo lentamente il capo. Se serve sgranchiamo un pochino il collo e andiamo ad allungare ora il busto con stessa posizione di partenza, ben stabili. Un esercizio completo per tutta la schiena, si parte con le mani sulle ginocchia e lentamente scendiamo in avanti con il busto, ci avviciniamo con il petto alle ginocchia. Se riusciamo ad appoggiarci, lasciamo anche che le mani, le braccia vadano giù verso il pavimento, proviamo a rilassarci, quindi appoggiare, lasciare che il peso del busto sia sulle ginocchia e poi sfruttando il peso del nostro corpo, quindi abbandonandoci alla forza di gravità, facciamo scendere giù le braccia e anche la testa verso il pavimento. La posizione è particolare, magari un po' scomoda, cerchiamo di continuare a respirare, respirazioni profonde se riusciamo, e ogni volta che buttiamo fuori l'aria ricerchiamo del rilassamento, cerchiamo di rilassare la muscolatura, ci accorgeremo che guadagniamo qualche millimetro. Finito l'esercizio, per risalire e tornare seduti, mi raccomando, prima di tutto mani sulle ginocchia e poi lentamente andiamo a spingere su con le braccia e raddrizziamo il busto. Se serve sgranchiamo un pochino le spalle e ci concentriamo per finire sugli arti inferiori. Primo esercizio di mobilità, lo eseguiamo una gamba alla volta, ci possiamo aiutare con la mano sul ginocchio, allarghiamo il piede lateralmente alla sedia e con il palmo aiutiamo a spingere il ginocchio posteriormente all'esterno e allungare l'interno della coscia. Manteniamo la posizione 3 respirazioni, 4 respirazioni complete.
e poi con la mano ci aiutiamo, accompagniamo il ginocchio e andiamo a cambiare lato. Allargo bene, col palmo mi aiuto, se serve, ad aumentare la tensione di allungamento sul muscolo interno della coscia, e di nuovo mantengo la posizione. Sempre con l'aiuto della mano, senza sforzare, torno nella posizione iniziale e concludiamo con un allungamento per i muscoli anteriori delle cosce, che abbiamo utilizzato molto durante il passo in avanti, ma anche quando sollevavamo il ginocchio e il piede davanti al corpo. E per farlo ci spostiamo, sempre mantenendo l'equilibrio, un po' lateralmente alla sedia. La gamba che sta centrale ci sostiene, quindi è davanti a noi ben salda. La gamba più laterale invece lentamente la facciamo indietreggiare, in modo che il ginocchio vada giù verso il basso. Dovremmo sentire, più il ginocchio scende verso il basso, più dovremo sentire la tensione su questo muscolo qui della coscia. Come al solito cerco di mantenere anche la concentrazione sulla respirazione senza andare in apnea, e poi al ritorno mi aiuto un pochino con le mani per non andare a sforzare. Un muscolo che è appena allungato, appena rilassato, cerchiamo di non utilizzarlo subito in un movimento di sforzo. Cambio lato, quindi mi sposto sull'altro lato della sedia, come sempre. Una gamba mi dà sostegno, mi mantiene ben stabile, l'altra invece pian pianino indietreggia, lasciando che il ginocchio punti giù verso terra. Più abbasso il ginocchio, più aumenta la tensione sulla coscia. Mantengo la posizione respirando, 3 o 4 respirazioni complete. E quando abbiamo finito, aiutiamo il movimento di ritorno con la mano e riprendiamo la posizione più comoda sulla sedia. Questo era l'ultimo esercizio di allungamento pensato per oggi. Io vi ringrazio come sempre di aver partecipato alla lezione. Come al solito ringrazio i nostri atleti che anche con una giornata uggiosa come quella di oggi si sono presentati. Vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona giornata. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera e bentrovati a questa puntata di Valdo TV 361. Stasera parleremo di una malattia rara, ma soprattutto entreremo in quei cosmi un po' caotici di quelle famiglie che da un giorno all'altro si trovano a conviverci. Ma prima di tutto, sigla. Di nuovo bentrovati. Una rarità è preziosa, unica, speciale. Una rarità però è anche sconvolgente, scombina i piani che uno si è prefissato e soprattutto ci mette a disagio, non siamo pronti ad accoglierla. Oggi parliamo di una famiglia che una rarità l'ha ricevuta nella propria casa e si chiama Linda. Linda ha la sindrome di Rubinstein-Taybi, che è una rara sindrome genetica, poteva succedere in un caso su 125.000 e è bastata una piccola mutazione sul DNA, un piccolo errore sul cromosoma 16, una microdelezione. E
Questa mutazione è una mutazione sporadica e questo significa che i suoi genitori non ce l'avevano e nemmeno suo fratello maggiore. I bambini con la sindrome di Rubinstein-Taybi hanno delle caratteristiche particolari, una facies caratteristica, cioè un viso con delle particolari fisionomie, hanno gli alluci e i pollici larghi e di solito sono di bassa statura. Hanno purtroppo, come capita in varie sindrome genetiche, dei difetti cardiaci che possono essere come un difetto interatriale o interventricolare. Possono avere un ritardo della crescita postnatale e con difficoltà ad alimentarsi e a deglutire. E inoltre spesso hanno una disabilità cognitiva e che può essere di gravità medio-severa, con dei disturbi comportamentali che possono essere di tipo ossessivo-compulsivo. Ma dopo aver fatto questa infarinatura di carattere prettamente medico e scientifico, vogliamo andare oltre a ciò che è scritto sul DNA e a ciò che è scritto sui libri di medicina e quindi andare dalle persone. E infatti vogliamo dare il benvenuto al nostro ospite che è Denis Damin, benvenuto, lui è il papà di Linda. Buonasera a te. Ciao Denis. Ciao. Raro non vuol dire essere isolato, giusto? No. Allora, l'associazione italiana RTS raggruppa soci di familiari affetti da sindrome di Rubinstein-Taybi. Nasce da un'esigenza di confrontarsi con altre famiglie che hanno figli che presentano questa stessa difficoltà, le stesse problematiche. Attraverso ricerche in internet, passaparola o in ambienti clinici riabilitativi, 4 mamme, e le voglio ricordare, sono Monica, Cristina, Sonia e Alessia, sono riuscite a fondare l'associazione RTS ancora nel 2010. Hanno dato vita quindi a questa associazione che è Onlus, è un'associazione di volontariato e senza scopo di lucro. L'associazione organizza convegni in Italia e partecipa a convegni internazionali. In queste occasioni viene offerta la possibilità di incontri diretti con specialisti per affrontare i singoli e personali problemi che comportano questa malattia. I nostri figli o i familiari hanno sì una sindrome rara, ma ciò non vuol dire andare alla cieca, essere allo sbaraglio. E in questa associazione noi non siamo soli, è la nostra forza renderci conto che ed è fondamentale perché assieme riusciamo a superare difficoltà e criticità che ci accomunano. Quindi perché, Denis, questa associazione ha questo nome, RTS? RTS Una Vita Speciale è il nome completo di questa associazione. Si chiama RTS Una Vita Speciale perché quando nasce un bimbo come i nostri ci si rende subito conto che non è paragonabile a un figlio sano o agli altri bambini. Non è sufficiente il consiglio di semplici i consigli semplici che ti possono dare gli amici, le mamme, un semplice pediatra di base, ma hai bisogno di scovare altre famiglie che hanno percorso una vita speciale con questi figli che hanno la sindrome di Rubinstein-Taybi. Quali sono le attività che vi proponete di svolgere in questa associazione? Beh, sicuramente supportare moralmente e psicologicamente le famiglie dopo una diagnosi di questo tipo di sindrome. Divulgare le conoscenze della sindrome per favorirne la diagnosi precoce, e organizzare periodici convegni per confrontarci nel mondo clinico-scientifico che riporta a noi famiglie e a noi familiari di questi ragazzi. Promuovere anche programmi riabilitativi, educativi in aiuto a genitori, insegnanti e a educatori. Un caso ogni 125.000 è sicuramente un caso straordinario. Sì, e questo è il mio. Quando stai per avere un bambino è come pianificare una favolosa vacanza in Italia. Fai i tuoi progetti, il Colosseo, il David di Michelangelo, le gondole a Venezia,
inizi a imparare delle frasi in italiano e tutto questo è molto eccitante. Dopo mesi di attesa e di sogni, finalmente arriva il giorno. Prepari la valigia e parti. Dopo ore di volo, l'aereo atterra e la voce del pilota ti dice: benvenuto in Olanda. Olanda? Ma come in Olanda, ti chiedi? Io avevo comprato un biglietto per l'Italia. Ho sempre desiderato di andare in Italia, è quello che avevo programmato. Ma la voce del pilota ti dice che c'è stato un cambiamento nel piano di volo e che hanno deciso di atterrare in Olanda. Quindi cosa fai? Compri nuove guide, inizi a imparare alcune frasi in un'altra lingua e incontrerai gruppi di persone che non avresti mai pensato di incontrare. È solo un posto diverso rispetto all'Italia. È un posto più pacato e più calmo. Ma dopo un po' che ci sei lì, incominci a guardarti attorno e ti accorgi che l'Olanda ha i mulini a vento, l'Olanda ha i tulipani, l'Olanda ha anche Rembrandt. Ma tutti quelli che conosci sono occupati ad andare e venire dall'Italia e si vantano dei meravigliosi periodi che hanno vissuto lì e di quanto sia bella l'Italia. E per il resto della vita ti dirai: sì, l'Italia è il luogo dove volevo andare, dove avevo programmato di andare. E il dolore per questo non passerà mai, perché la perdita di un sogno è una perdita molto, molto significativa. Ma se trascorri la tua vita rimpiangendo il fatto che non sei mai andato in Italia, non potrai mai essere libero di provare gioia per le cose molto speciali e molto incantevoli che offre l'Olanda. Ciao Sara Davin, benvenuta. Grazie. Sara ha appena recitato un brano tratto da un pezzo di Emily Pearl Kingsley che si chiama Welcome to Holland in inglese, che a sua volta è stato recitato da Ivana Lotito in italiano. Sara, tu hai rivestito un ruolo di animatrice ed educatrice per il progetto Vacanze di RTS Una Vita Speciale. Raccontaci di più di questa esperienza. Allora, l'ho fatto per 3 anni ed è stata un'esperienza che mi ha cambiato totalmente. All'inizio, il primo anno, ero molto preoccupata, avevo paura perché comunque i ragazzi non li conoscevo e sapevo un po' in generale le problematiche dovute dalla sindrome, ma ovviamente ogni ragazzo è diverso, ha le proprie caratteristiche, ha la propria personalità, quindi avevo paura perché non sapevo chi mi trovo di fronte. Poi già il primo giorno che sono arrivata in realtà è stato tutto molto naturale perché loro sono genuini, nel senso che come li vedi sono. C'è chi ovviamente è più timido, chi invece è spontaneo e viene da te e ti abbraccia e quindi già subito ti fa percepire il suo calore, il suo amore verso di te e già questo comunque ti mette tranquillità e da lì già le paure mi erano svanite perché mi sono sentita al posto giusto. Grazie Sara. Dennis, che cosa pensi di questo brano che ha appena recitato tua nipote? Sì, grazie Sara, hai fatto un ottimo lavoro, recitata molto bene. È recitata come fosse una fiaba, un film che riguardi un fatto accaduto agli altri, ad estranei, a gente che non conosci. Ma in realtà io mi ritrovo ogni giorno, da quando mi alzo al mattino, da quando mi sveglio, fino a quando mi addormento. E talvolta i pensieri mi rendono le notti insonne. Ho imparato ad apprezzare tutto quello che non sapevo esistesse e potesse capitare proprio a me. Un figlio disabile ti stravolge la vita, ti cambia la prospettiva dei tuoi programmi, rivoluziona anche la tua quotidianità. Tempi lunghi per qualsiasi cosa, è possibile un improvviso dietro front di ciò che poteva essere chiaro che tu volevi fare.
non sai a quale figura professionale rivolgerti e qualche volta il miglior medico sei ancora tu che vivi accanto a Linda, al tuo figlio disabile, il tuo familiare disabile con delle disabilità 24 ore su 24. Di Linda io conosco le sue ansie, le sue paure, i suoi momenti migliori, i suoi momenti produttivi e anche i suoi modi di gratificarti. I genitori, secondo me, giocano un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo del potenziale apprendimento del proprio figlio. Quindi è molto importante che i genitori siano vicini al proprio figlio. Parliamo ora di integrazione sociale. In che cosa consiste l'integrazione di questi bambini e ragazzi disabili? Allora, dalla parte legislativa ci sono due capisaldi, una è la legge 517 del 77 ancora, e parliamo di integrazione scolastica, quindi molto importante, e l'altra legge, la 10492, con i diritti esigibili da parte delle persone con delle disabilità. Secondo me un ottimo lavoro è stato fatto per quanto riguarda in questo territorio le strutture che Linda ha frequentato, gli istituti eccetera, per la realtà che io ho conosciuto e ho riscontrato proprio di persona. I ragazzi all'interno di queste strutture trovano protezione, trovano disponibilità, integrazione, inclusione, accoglienza, tutte cose molto importanti da parte sia del corpo docente sia da parte anche dei compagni di scuola. Mentre vorrei spendere 2 parole in più per quanto riguarda la gestione del tempo libero. Ha delle lacune, a mio avviso, logicamente. Onestamente è sempre stato una difficoltà, uno scoglio da attribuire, io direi, a molteplici cause di disinteresse sociale generalizzato, senza andare a colpire niente di particolare. Quasi la mancanza di un volontariato, io direi, attivo, mirato a proposito, quindi ad accogliere e a far gruppo con questi ragazzi con disabilità. La mancanza è più marcata ed evidente nel momento in cui raggiungono la maggiore età, che coincide con la fuoriuscita del mondo scolastico, del mondo della scuola. Quindi andrei proprio a sottolineare questo Infatti aspetto. io volevo proprio chiederti cosa chiedi al tuo territorio in questo senso. Allora, mi piacerebbe pensare ad una struttura nel nostro territorio che accolga in prevalenza giovani con delle disabilità, che elabora progetti di potenziamento all'autonomia e alla gestione del tempo libero. Ecco qui. Quindi, in poche parole, direi migliorare la loro qualità di vita e di conseguenza anche delle persone che stanno accanto, quindi anche di noi genitori, di noi familiari, è uno sgravio. Quindi avere il coraggio e la lungimiranza per una sistemazione futura sarebbe un bel scalino, quindi pensare a un dopo di noi, che vuol dire mettere in campo già ora idee, progetti, disponibilità economiche, pubbliche, private, per garantire la qualità di vita alle persone con disabilità una volta diventate adulte e senza possibilità di aiuto da parte dei genitori. Sarebbe come un conforto, una sicurezza, una speranza, una concretezza per i genitori e parenti come me. Certo, e invece pensando al qui e ora, quindi a te come genitore in questo momento, quali sono gli obiettivi e quello che ti puoi aspettare da Linda? L'autonomia, raggiungere il massimo delle potenzialità nell'autonomia, quindi di Linda, per me sarebbe il massimo, quindi con autonomia intendo autonomia personale, autonomia nella sicurezza, autonomia nella
nell'igiene personale o anche nell'autonomia sociale. Quindi intendo se riuscisse a saper adoperare gli strumenti del giorno d'oggi, intendo l'orologio, il denaro, il telefono. Quando cammina per strada sarebbe importante la lettura delle insegne nei negozi, la segnaletica stradale e incontrare nel momento in cui, direi nel momento del bisogno, se mi trovo nel bisogno, posso fermare una persona e chiedere il minimo necessario perché mi possa aiutare a risolvere quel problema immediato. Ecco, questi sono degli obiettivi nelle autonomie che intendo, che mi piacerebbe Linda potesse raggiungere. È assurdo perché per noi sicuramente possono sembrare delle cose banali, però è proprio vero che in una persona con disabilità serve insegnare e imparare anche queste cose. E quindi Sara, chiedo anche a te, che tra l'altro prima non abbiamo nemmeno detto che sei la cugina di Linda e la nipote di Dennis. Secondo te, se una persona disabile come Linda incontrasse una persona come te che cammina per strada tranquilla, cosa si aspetterebbe da te? Beh, si aspetterebbe sicuramente di essere salutata e ovviamente già il saluto è una gran cosa, però non basta. Sarebbe molto bello che si sentisse dire come sta, se la conoscono, quindi anche come stai Linda, o anche comunque se non sanno chi è, quindi non sanno il loro nome, presentarsi, quindi andare lì, stringerle la mano, perché è come si fa con qualsiasi persona, e chiederle come si chiama, presentarsi, come sta, quanti anni ha, cose semplici, ma per far capire, per far percepire, in questo caso a Linda, che si ha un interesse nei suoi confronti e che non si ha nessun pregiudizio, nessun tipo di paura, perché è una persona come noi. Certo, e tra l'altro tu prima hai parlato di abbracci e quindi di contatto fisico. Linda la incontri per strada e lei subito è lì che vuole che la coccoli, che la abbracci, eccetera, eccetera. E penso che sia importante vincere questo ostacolo, che è quello del contatto fisico. Molto spesso le persone si sentono un po' toccate nella propria sfera personale, ma credo che sia importante aprire le braccia a chiunque, non solo alle persone disabili. Immagino che tu sia d'accordo. Sì, assolutamente, cioè è importantissimo per loro il contatto fisico. Ovviamente se vedi che l'altro non vuole, perché c'è anche chi, ripeto, è timido e quindi può tirare indietro, però se vedi come Linda ad esempio, che è la prima a prenderti la mano per volere una carezza, per volere un abbraccio, è bene, perché fa proprio bene a Linda assecondare questo contatto, perché alla fine non c'è niente di male, ovviamente nei limiti, quindi un abbraccio basta, però è importante che ci sia. Giustamente, anche perché, come dici tu, ci sono persone timide che apprezzano meno, ognuno ha le proprie personalità, anche nelle persone disabili. Banalmente, anche per esempio nella sindrome di Down, tutti dicono sono persone felici e tutto quanto, però alla fine anche le persone disabili hanno il proprio carattere e la propria personalità che va rispettata, va accolta. E quindi grazie per il tuo intervento, è stato interessante sicuramente. Anna, io vorrei aggiungere a quanto ha detto Sara il grande sforzo mentale e logopedico che Linda o i ragazzi come Linda fanno nel dire, nel comunicare. E quindi è anche di grande autostima per loro se qualcuno si interfaccia con loro. Tutto qua. Certo, perché possono avere la possibilità di rispondere, di comunicare, giustamente. Assolutamente sì. Ultima domanda, Dennis. Volevo chiederti, esiste una giornata mondiale delle malattie rare? Sì, esiste la giornata dedicata alle malattie rare ed è l'ultimo giorno del mese di febbraio. Nell'anno 2020 sarà il 29 di febbraio e quindi anno bisestile, anno raro e quindi
E quindi perché non quello? Quale miglior giorno se non il 29 febbraio per festeggiare la giornata mondiale delle malattie rare? Sì. Tu dove andrai a festeggiarlo questo 29 febbraio? Con Linda non so quale regalo si aspetterà e avrà in riservo per lei. Avrò in riservo per lei. Ancora ci devo pensare. Devi programmartela. Assolutamente. Bene, allora io non posso che ringraziare i nostri ospiti e quindi grazie Sara Damin e grazie Dennis Damin per le vostre testimonianze preziose. Ringrazio i telespettatori di Valdo TV per essere stati con noi stasera e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Valdo TV 361. Ciao! Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Ben ritrovati ai nostri radioascoltatori, a quanti ci stanno seguendo sul web. Continuiamo con i nostri incontri Soldi e Finanza, cos'è cambiato? Incontri con esperti che ci stanno aiutando a barcamenarci in quel mondo talvolta sconosciuto che riguarda la nostra economia, i nostri soldi. Economia domestica per quanto concerne la famiglia e aziendale per quanto riguarda invece le imprese. Come sappiamo, dopo un periodo di estrema difficoltà legata senza ombra di dubbio a quello che è accaduto a livello mondiale, la nostra economia sta lentamente riprendendo quota. Una boccata d'ossigeno è stata data dalle banche che grazie al quantitative easing hanno aiutato molte aziende a riprendere fiato. Non solo le attività economiche, ma come detto anche le famiglie. Ebbene, un aiuto importante è stato dato dai finanziamenti agevolati. Ma cosa sono i finanziamenti agevolati? Ebbene, cerchiamo di comprenderlo oggi in modo più dettagliato con un esperto, il dottor Massimo Bozzolan, responsabile dei crediti speciali di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Buongiorno dottor Bozzolan. Buongiorno e ben ritrovati. Dottor Bozzolan, insomma, una persona, un'azienda, come abbiamo appena detto, come fa a sapere che può usufruire di questi finanziamenti speciali, finanziamenti agevolati, li abbiamo chiamati? Innanzitutto una definizione di finanziamento agevolato. Sono tutti quei finanziamenti che godono di un aiuto pubblico dato in base a delle leggi dello Stato, leggi regionali, alle imprese o alle famiglie, come vedevamo prima. Per finanziamenti agevolati si possono suddividere tra finanziamenti che godono di un contributo in conto capitale oppure di un contributo in conto interessi. Che differenza c'è? Il contributo in conto capitale, di fatto, io che investo, che faccio un finanziamento, ricevo una somma dallo Stato o dall'ente, che può essere anche, come detto, un ente locale tipo la Camera di Commercio, una somma di denaro che va a ridurre il mio debito, mentre il contributo in conto interesse va a ridurre il costo del finanziamento. Quindi i soldi ricevuti dall'ente sono destinati ad abbattere l'interesse. Bene ricordare che questi finanziamenti agevolati fanno sempre seguito a dei bandi pubblici o a delle leggi regionali o statali. Poi c'è anche un'ultima forma di agevolazione che è data dal sistema delle garanzie pubbliche. In questo caso ad essere agevolato non è il finanziamento, ma è l'accesso al credito.
comunque questa cosa qua la approfondiremo in seguito. Ma lei parlava adesso di bandi, Sì. Io da persona comune dico, ma come faccio a sapere che esistono questi bandi? A chi mi devo rivolgere? Senza ombra di dubbio bisogna rivolgersi, il consiglio mio è quello di rivolgersi sempre a persone esperte, quindi in questo caso all'istituto, proprio istituto di credito di fiducia, e nel caso in cui io devo intraprendere un investimento e quindi abbia bisogno dei soldi, chiedere alla persona di fiducia, al consulente, al direttore di banca se è in essere qualche agevolazione che possa aiutarmi meglio a sostenere questo mio investimento. Quindi basta andare nel proprio istituto Basta di andare in credito, banca. quindi in questo caso Anche da anche voi in Centro Marca sostanza. Banca, certamente noi facciamo questo servizio volentieri. E lo fate a perché titolo gratuito? Sì. Io abito in campagna, ad esempio, se volessi aprire con mio marito un'azienda agricola e magari voglio anche acquistare dei macchinari, un trattore che possiamo magari prevedere mi costa 10.000 euro, in questo caso potete aiutarmi? Allora, relativamente al settore agrario, quindi al settore primario, esistono numerose agevolazioni, date principalmente dal PSR, Programma di Sviluppo Rurale Veneto. Sono dei bandi specifici creati dalla Regione Veneto con dei fondi europei. Però questi bandi non passano per il canale bancario, quindi è necessario, qualora ricorrano determinate condizioni previste, oggettive e soggettive ovviamente previste dal bando, è possibile richiedere direttamente, nel caso di aggiudicazione del bando, richiedere alla Regione, presentare l'investimento effettuato e richiedere il contributo che può arrivare fino al 50%. Nel suo caso, quindi a fronte di una spesa di 10.000 euro potrebbe ottenere anche Addirittura il 5.000 euro di spesa o anche meno, tenendo presente appunto che comunque ci sono dei limiti massimi ma anche dei limiti minimi di spesa. Questo è importante e per fare questo devo farlo sempre in maniera autonoma? La domanda sì, va fatta, noi non passando per il canale bancario, non la facciamo noi, esistono degli esperti, dei professionisti che curano queste domande, anche perché sono molto tecniche ed è necessario avere competenza, quindi sono materia più che altro di agronomi e persone comunque CAF del settore agricoltura che hanno, se mi passa il termine, le mani più in pasta rispetto a noi bancari che curiamo più l'aspetto finanziario. Continuiamo sempre con i nostri esempi, passiamo da un settore all'altro, dal settore primario, quello dell'agricoltura, ad esempio a quello manifatturiero. Se dovessi aprire ad esempio un'azienda tessile, mi serve una tagliacucci, in questo caso c'è qualche altra agevolazione? Qua abbiamo più di qualche opzione, nel senso che esistono due forme agevolative che vanno per la maggiore negli ultimi anni. La prima è il ricorso al cosiddetto Veneto Sviluppo. Veneto Sviluppo è una finanziaria regionale, quindi una finanziaria controllata dalla Regione Veneto, che gestisce ed eroga i contributi messi dalla Regione. Come? In maniera, a mio avviso, intelligente, e mi spiego meglio cosa vuol dire intelligente. Facendo un piccolo passo indietro. Nel passato, negli anni 70, 80, 90, i contributi in conto interesse, ma anche quelli in conto capitale, erano liquidati direttamente dalla Regione, in questo caso, o dalle Camere di Commercio, dagli altri enti, dallo Stato, direttamente al cliente. Se la Regione stanziava 1 milione di euro di contributi, in base ad un finanziamento, perché è bene ricordare che per la maggior parte i finanziamenti agevolati sono collegati ad investimenti, anche se c'è una parte destinata alla liquidità, però principalmente si collegano ad investimenti. Quindi di fronte ad un investimento richiedevo il finanziamento in banca e l'ente liquidava direttamente i soldi in conto capitale o in conto interessi, appunto alla somma di denaro che abbatteva il costo o il debito finanziario che era stato del contratto, cliente. certo. Però potete capire che esaurita questa risorsa di 1 milione di euro, la Regione o chi per essa doveva pensare a recuperare di nuovo questi soldi. Il fondo di rotazione Veneto Sviluppo, quindi, il fondo di rotazione Veneto Sviluppo agisce in maniera diversa. Perché? Si tratta di un cofinanziamento, interviene la Regione cofinanziando il cliente assieme alla banca. Il cliente paga una parte del prestito
e i relativi interessi alla banca, interessi che sono convenzionati, quindi non possono superare una certa cifra, mentre restituisce solo la quota capitale all'ente, quindi a Veneto Sviluppo. Quindi a Veneto Sviluppo non va a pagare l'interesse. Non va a pagare interessi. L'intervento di Veneto Sviluppo arriva fino al 50%, di norma è il 50%, quindi consente di abbattere il costo del finanziamento della metà. Molto Ma interessante. c'è un altro aspetto che io avevo definito prima intelligente. Cos'è? Che la dotazione, il contributo totale, non si esaurisce mai perché viene ricostituito man mano che il cliente restituisce la quota capitale all'ente. Quindi la dotazione iniziale può solo aumentare se arrivano altre risorse. Altrimenti Quindi, resta insomma, quella e nel medio e lungo termine viene ricostituita, da qui il nome fondo di rotazione. Molto interessante. Adesso cerchiamo un attimo di spiegare ai nostri radioascoltatori le differenze. Sì, mi dica. No, volevo appunto aggiungere la seconda agevolazione che va per la maggiore, che non dimentichiamola, ultimamente viene utilizzata in maniera sistematica, importante, che è la cosiddetta legge Sabattini Ter. Anche questa è un'agevolazione in conto interessi. Agisce con il meccanismo che io ho definito, tra virgolette, vecchio. Quindi è un'agevolazione in conto interessi, è un'agevolazione collegata ad investimenti e solo investimenti in beni strumentali, quindi macchinari, attrezzature. Qua ci rivolgiamo sempre alle aziende comunque. Sempre alle aziende, certamente, si stiamo parlando di finanziamenti alle aziende, che poi sono il volano un po', no? Della nostra economia. E appunto viene liquidata un contributo in conto interessi alla vecchia maniera, dicevo, che viene liquidata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico al cliente. E anche in questo caso, se io avessi bisogno di fare questo tipo di... C'è la banca, anche noi Centromarca Banca, che possiamo aiutare il cliente a predisporre la domanda che soprattutto nel Sabattini è abbastanza complessa, va detto. Quindi, però insomma possiamo trovare un valido aiuto. Certo. Torniamo all'inizio. Sì. Abbiamo detto che appunto ci sono dei contributi in conto interesse e in conto capitale. Esattamente cosa significa conto capitale? Insomma, dobbiamo fare una sorta di lezione noi oggi. Allora, quando la legge stabilisce il cosiddetto contributo in conto capitale, l'ente erogatore del contributo monetizza praticamente, paga direttamente il cliente in base al finanziamento che dopo la presentazione della documentazione di spesa, perché gli investimenti bisogna dimostrare di averli pagati, insomma, certo. Dietro presentazione di fattura liquida una certa somma stabilita dal bando direttamente al cliente e questa somma viene utilizzata per decurtare il finanziamento, quindi per ridurre il finanziamento. Dunque possiamo dire che il contributo in conto capitale riduce il mio debito, mentre il contributo in conto interessi riduce il costo degli interessi, il costo totale dell'operazione del prestito. Certo. Perché? Perché riduce la quota di interessi, perché quando un'azienda, ma anche un privato, fa un finanziamento, la rata comprende una parte di capitale, restituzione del debito, e una parte di interessi, il prezzo del finanziamento. La banca dunque, abbiamo detto, elargisce questo contributo, ma ha bisogno di garanzie particolari? Allora, sì, la banca eroga il finanziamento, l'ente elargisce il contributo. Sì. Per quanto riguarda le garanzie, sfattiamo un mito, nel senso che non sono richieste automaticamente. La garanzia ha sempre, uso un termine tecnico, un carattere accessorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la banca, per le banche, quello che è importante è la capacità di restituire il finanziamento. Quindi nell'esame del merito creditizio, nell'istruttore del fido, la prima cosa che si guarda è la capacità di reddito, la capacità di creare liquidità da parte dell'azienda o del richiedente, del privato. Qualora dall'istruttoria non emerga chiaramente questa capacità, allora la banca chiede, per far quadrare il cerchio, delle garanzie di terze persone solvibili, quindi che abbiano a loro volta del reddito da integrare. Nel caso delle imprese, queste persone sono ovviamente i soci, che sono quelli che hanno più interesse, nel caso dei privati sono i familiari. Come si fa ad accedere a questo fondo di garanzia? Allora, è una cosa complicata o... Faccio una precisazione, perché finora abbiamo parlato solo di imprese.
Per quanto riguarda i fondi di garanzia di cui parlavamo all'inizio, il sistema quindi delle garanzie pubbliche, qui entrano in gioco fortunatamente anche i privati. Quindi noi abbiamo due tipi al momento, ci sono in essere due tipi di agevolazioni date da due fondi di garanzia. Il primo è il famoso, celeberrimo, ormai super utilizzato, fondo di garanzia, fondo centrale di garanzia, chiamato anche fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per le PMI. Questo è stato istituito da una legge statale e gestito da Mediocredito Centrale. Consente di ottenere al momento fino al 31/12/2017, poi ci sarà una riforma, ma qua usciremo dal tema, comunque consente di ottenere una garanzia dell'80% sui finanziamenti. Cerchiamo di fare un esempio, dottor Bozzolano, cioè significa che se io devo fare un prestito ad esempio di 100.000 euro, però non ho un capitale a sufficienza per dare garanzia, significa che per 80.000 euro mi viene concesso? Esattamente, dovremmo fare la richiesta, viene fatta sempre tramite banca la richiesta, fare la richiesta di, noi lo chiamiamo esame di prefattibilità. Cosa vuol dire? Verificare se l'azienda rientra in dei parametri stabiliti dalla legge. Qualora questo esame di prefattibilità sia positivo, allora faremo l'istruttoria. Il cliente dovrà presentare una documentazione minima a dimostrazione della loro capacità di reddito. Lo Stato dà la sua garanzia dell'80% ed è una garanzia forte perché risponde lo Stato direttamente. È una garanzia che le banche, questo ve lo assicuro, è molto molto gradita. Non potete rifiutare. Talvolta più dell'ipoteca. Non possiamo rifiutarci, calma, nel senso che è ben accetta. I requisiti minimi di rimborso del prestito di cui parlavamo prima, il merito creditizio deve essere chiaro, altrimenti noi faremo quella che si chiama incauta concessione del credito, perché i soldi non sono nostri, sono dei risparmiatori e vanno tutelati. Giustamente. Secondo fondo di garanzia molto importante è quello del fondo di garanzia per la prima casa. Consente a coloro che non posseggono, ai privati, quindi famiglie o anche persone singole, di ottenere una garanzia sempre dello Stato che arriva fino al 50% dell'importo del finanziamento. Anche qua la domanda va fatta tramite la banca, in questo caso qua la documentazione è addirittura... Facciamo un altro esempio, dottor Bozzolano, perché anche in questo caso, quindi in cosa consiste? Io sono una sposa, non ho più l'età, però insomma vabbè. Manca poco, devo sposarmi, devo acquistare il mio appartamento, però in banca ahimè non ho nulla perché ho appena smesso di studiare. L'appartamento mi costa 100.000 euro ancora. Come faccio? Allora, che tipo di possibilità ho? Ha smesso di studiare, però ha già trovato lavoro, diciamo. Sì? Ha trovato lavoro, magari anche il lavoro a termine, no? I cosiddetti contratti, i Coco-Co, Coco-Pro, eccetera, eccetera. La legge consente di poter fare domanda per accedere, appunto c'è questa garanzia del 50%, basta presentare un'autocertificazione, che è la domanda, che viene scaricata anche in banca e firmata, il documento di identità in corso di validità, poi dichiarare di non essere in possesso di altri beni mobili, nemmeno pervenuti per successione. Attenzione, io non devo avere, non è che ho già la casa, devo comprare perché è la prima casa, una più grande. Stiamo parlando di un finanziamento. Io sono una persona che ha l'esigenza di comprare la prima casa, quindi posso presentare questa domanda, è solo una questione di tempo e di disponibilità di fondi che comunque ci sono, verrà ammessa e nel momento in cui io ho questa garanzia posso stipulare il mutuo. Ma quanto denaro mi sarà dato? Allora, le banche in genere ci tengono sull'80% del valore dell'immobile. Grazie a questo fondo di garanzia posso arrivare fino al 100%, appunto perché c'è lo Stato che garantisce fino al 50%. Ed è l'unico caso in cui le banche possono concedere fino al 50%. Quindi è una bella opportunità per i giovani, questa banca. Sicuramente. Un'altra cosa importante che vale per questa, soprattutto per questa, ma anche per le altre, in genere c'è una convenzione dietro, una convenzione che deve essere stipulata dall'istituto. Noi come Centro Banca abbiamo stipulato la convenzione per il fondo prima casa. Non tutte le banche, mi risulta, abbiano fatto analoga firma sulla convenzione. Quindi dietro alle leggi speciali, alle leggi agevolative, c'è sempre una convenzione e bisogna verificare che il proprio istituto di credito abbia aderito a questa convenzione.
Bene, noi la ringraziamo, è stato molto esaudiente, mi ha fatto venire in mente anche tante cose che si potrebbero fare, sa? La Questo ringrazio. per dare delle idee, per movimentare. Bene, grazie al dottor Massimo Bozzolan, lo ricordiamo, responsabile crediti speciali di Centro Marcabanca Credito Cooperativo di Treviso. Noi abbiamo concluso anche questa puntata con i nostri esperti di soldi e finanza. Cosa è cambiato? Grazie per essere stati con noi, naturalmente arrivederci al prossimo appuntamento informativo. Grazie, arrivederci. Shadows fight, drunken time has lit every night. My grace is gone and I feel torn. Now the beer wouldn't ease my moan. Couldn't tell you how I feel. I couldn't kiss you, I had to hold still. Couldn't talk to anyone. Couldn't say more than it was fun, but my grace is gone and I feel torn, and I feel torn. I thought I had nothing to lose, as I believe I could choose. Since I knew
choice was between you and me. 'Cause my grace is gone and I feel torn. Pour me another glass till the damn time comes. Couldn't wait forever or more. If I knew I had something to wait for, but my grace is gone and I feel torn, and I feel torn. Thought I had nothing to lose, 'cause I believe I would choose. Things are new, the same old news, 'cause I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me. Grace is gone, but my grace is gone. Talking about my grace. To lose, 'cause I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me. But my grace is gone and I feel torn. Pour me another glass till the damn time comes. I couldn't wait forever or more. If I knew I had something to wait for, but my grace is gone and I feel torn, and I feel torn, torn, torn. Here comes Americano, comes to save me from being Italiano. Destroys my culture, takes my dog, fucks my girl and goes away like the fog. You think you're so cool 'cause I can't say you're not, 'cause you close my mouth, you hold my tongue, but I have my revenge. Yes, my sweet revenge. Welcome Shabu, welcome Shabu, and we'll come to kill you. Yes, to kill you. To kill you. I think you'll do it for free. It's just another crazy thing.
Plugging and fucking and robbing is the only way you know to be. Making it simple to say that you're setting us free. For my way, hopping. But we'll have our revenge. Yes, our sweet revenge. We'll come shaboo, we'll come shaboo. And we'll come to kill you. Yes, to kill you. Ooh, ooh, to kill you. Sing now. Cause we're sitting here writing my song. 1 million of people is on for your bomb. So I run for them and I do for me too. Hoping for a better tomorrow. Without you, without you, 'cause we will have our sweet revenge for things you done in the past, a thing you do in the future, a revenge, a swinging revenge. Sing now.
Running out through the wave, my rhyming. What am I complaining about you whining? No, but this is about you crying. How come you seem to have a spice? I realize the biggest size, you seem to have a pay the biggest price twice. You let me roll the dice, but if you weren't ready for the outcome, you should have saved the biggest dice of your mind. How could you be so blind? Now ask Christ for rewind. This ain't a video game of humankind where you just press start and no one is left behind. Inclined to say you were designed to lose the game of which you are the only mastermind. Cool. You think you are a Jew? You think you are a fool? So doesn't matter if you follow rules. But go back to school. You ain't got no bread, no fuel left. You are mediocre at best, so you should stop to molest. Don't give a fuck if you're depressed. You're breast, I'm impressed, but I'm not first. I won't forget of those weaponized, nothing under the chest. So I request, please don't kill this breeze. It's a new day, of a new word, of a new life, for which you like the keys. So please put your lead in my knees and swallow. You made it for your sorrow. I know it's hard to swallow, but I promise that tomorrow, even for the likes of you, 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 the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you. Oh no, oh no, it's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, oh no, you distract the first blow so your light doesn't glow. Oh no, oh no, it's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, oh no, you distract the first blow so your light doesn't glow anymore. Loving is nothing but a lie, a bunch of crappy assets passing by. But if loving is such a thing, I think I need a couple of good explanations. Number one, tell me why I'm so happy when I'm crying for your loving that you can't deny. Explain to me how exactly do you feel inside when your happiness seems like a tie. Number two, when I feel blue cause I need you, anything else seems black and white. But with my baby by my side I'm flying so high, like a surfer with a colorful guy. Number three, waiting in my car just outside your door. You're dressed in that skirt that I so adore. Where do we go? Well, I don't know. Your name is Maya Moore. You be the dancer, be the dancing floor. All that I see in you is like the stars for the sky. Whoa, oh, oh. Meaning that I need you to be complete, and you need me, and you know you can't deny. No, no, no. Talk to me. Explain why do I shake anytime that is you next to me. When I wake, the bottom of your hair is all over my chest and not just there. Well, I guess that's for the best. Talk to me, tell me all about your secret. What about me? Well, I was simply the weakest. Now I roar like a lion, the king of the jungle, watching a word went over through a huge ground jungle. Whoa, oh, oh, oh. The stars and the sky, the stars and the sky. Whoa, whoa. Meaning that I need you to be complete, and you need me, and you know you can't deny. No, no, no.
walk I'm away, my baby by my side, I'm flying so high, like a surfer with a colorful sky. All that I see in you is like the stars for the sky, the stars for the sky. Ooh, meaning that I need you to be complete, and you need me, and you know you can't deny. No, no, no. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è successo l'altra sera a mezzanotte, sulla strada fra Dossi e Cunette, forse per la gran velocità è volato con la bici all'aldilà, è caduto al cospetto del Signore, rubizzo e di buon umore. Dio gli ha visto in faccia le venuzze, gli ha detto prova un po' questo Cartizze. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è per questione di spirito divino, per merito a Bruno è scappata insolente una bestemmia surina ignorante. Non si sa se il Padre Eterno l'ha cacciato dritto all'inferno, ma forse davanti a un bicchiere anche Dio sa perdonare. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà un padre che perdona sovente, alle volte sa essere indulgente, invece che nel regno del rimorso l'ha svegliato al pronto soccorso.
e agli occhi del giovane medico Bruno è sembrato un po' anemico. Gli ha detto lei dovrebbe più spesso bere un bicchiere di rosso. Oggi il cielo si fa rosso, o è Bruno che si avvia al contrappasso. All'osteria oggi il cielo si fa rosso, o è Bruno che si avvia al contrappasso dell'osteria. Oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è successo l'altra sera a mezzanotte sulla strada fra Dossi e Cunette, forse per la gran velocità è volato con la bici all'aldilà, è caduto al cospetto del Signore, rubizzo e di buon umore. Dio gli ha visto in faccia le venuzze, gli ha detto prova un po' questo Cartizze. Oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è per questione di spirito divino, per merito a Bruno è scappata insolente una bestemmia surina ignorante. Non si sa se il Padre Eterno l'ha cacciato dritto all'inferno, ma forse davanti a un bicchiere anche Dio sa perdonare. Oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà un padre che perdona sovente, alle volte sa essere indulgente, invece che nel regno del rimorso l'ha svegliato al pronto soccorso. E agli occhi del giovane medico Bruno è sembrato un po' anemico. Gli ha detto lei dovrebbe più spesso bere un bicchiere di rosso. Oggi il cielo si fa rosso, o è Bruno che si avvia al contrappasso. All'osteria oggi il cielo si fa rosso, o è Bruno che si avvia al contrappasso dell'osteria.
qua, fermate qua. Fermate qua, fermate qua, fermate qua. Fermate qua, fermate qua, fermate qua. Fora che un tempo poi è una vendetta a Troia per sto Massalè. Fora che se una bufera e anche per stasera stiamo migliore. Trova una carega, un mas de cardena troppo da giocare. Fermate qua, sentate qua, sentate qua. Sentate qua, sentate qua, sentate qua. Sentate qua, sentate qua, sentate qua. Fora che se un lampo squarto neanche stiamo il quarto finché il passa via. Fora che sei una signora già da un quarto d'ora aspetta qualche dura. Sii tu sicuro che se potrà discorare e ciacoeare, e ciacoeare, e ciacoeare e ciacoeare, e ciacoeare, e ciacoeare e ciacoeare e baruffare e poi cantare. Che se pronta mesa paroia con una sepoina, un bancon che diventa bon con una ombra sola, un sacra non una benedizione che ne farà rida in bore, sarre manda in mona tutti i pensieri, tutto il burigon, e a sa casa erogni i pensieri e televisione, e stiamo qua, e stiamo qua, e stiamo qua, e stiamo qua. Stiamo qua, stiamo qua, stiamo qua. Soretta voi stasera se so che un poco di sto tempo becco, mi compare Giannicino adesso arriva anche Iglietto. Femo finta che se salvaremo da bufera fuori di qua, adesso a Rosa ne squa fuori e ne dice di andare piano. Fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua. Fora de qua, fora de qua, fora de qua. Fora de qua, fora de qua, fora de qua. Canteremo ancora sinceri qua, anche domani. Fermate qua, fermate qua, fermate qua. 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 Fermate qua, fermate qua, fermate. Avevo una bella osteria, aveva un ambiente, una bella osteria, con una cucina piccinina, che aveva il punaro, una bella stia, tendevo l'orto ogni mattina, e era moglie che cucinava e che metteva sua passione, tutta roba de casata, buona fresca de stagione, perché mangiar bisogna ben, perché mangiar è so stagione, in contentarsi di quel che viene, solo un gotto de bimbo. Finché un bel dì le arriva un fioretto, e il gamagname si salta addosso, e il megadito bravo Iglietto, a te de 20 gambaro rosso, così attaccare arriva il corriere, de magnatori de gente fina, mega toccato orsi e cameriere, buttar giù il muro, slargare a cucina, perché mangiar bisogna ben, perché mangiar è una missione, e andar su a guida de a Michelin, e una caneva de bimbo.
per pagare tutti sti mestieri, me gatto calza ripressi, me got catalti 3 puneri e messo a norma tutti i cessi. Adesso l'orto me fa 3 campi e tutto il divo avanti in dri. Ogni mezz'ora me vieni sgranfi, de notte svegno straco sfinio. Perché mangiar bisogna ben, perché mangiar se ne reio. Se te gassona stea mi stai, a te sina chica, un pantalone. Cioè una volta veniva gente semplice in osteria, anche ignorante. Si faceva quelle sgane assai, però adesso arriva politici, giornalisti, commercialisti, avvocati, una manica di pettaprose. Ma appena posso mi scampo io e vado a mangiare un boccone da Gina, che ha un ambiente, una bella osteria, con una cosina piccenina. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria. E come vedete la chiesa non è proprio in condizioni così brillanti, ecco, fra l'altro ci sono anche degli scavi archeologici, però c'è un grande altare che era ritenuto anche veramente molto bello, ed è molto bello di Gerolamo Campagna, e ecco qui ancora all'interno della chiesa, e finalmente ecco il chiostro del convento domenicano che viene costruito a partire dal 1840. Intanto un domenicano, il padre Acerbi, Antonio Maria Acerbi, è cappellano curato della Casa d'Industria, stabilimento dei poveri. Dopodiché possiamo vedere, oltre ad un'altra immagine del chiostro, che come vedete è proprio accanto all'alta chiesa di San Lorenzo, e che adesso è occupato da istituzioni comunali, c'è una biblioteca di quartiere, c'è mi pare un centro anziani. Ecco che possiamo vedere dei documenti che io ho consultato, vi faccio vedere solo una foto, ecco, per cercare di capire che cosa è successo. Vi faccio vedere solo alcune immagini. Ecco, questa è una pagina del cosiddetto Liber Consiliorum, che è un documento manoscritto, conservato in archivio, che presenta dall'inizio della nuova comunità, dal 1843 fino a quando non viene a estinguersi, tutte le vicende della comunità, almeno gli atti principali, soprattutto il consiglio della comunità dei frati, quindi sostanzialmente dei verbali della vita comunitaria. Colgo l'occasione per dire, ecco, perché poi ne parleremo, la struttura di governo dell'ordine domenicano è peculiare, ha delle caratteristiche che non si trovano negli altri ordini religiosi, per alcuni punti sì sono in comune, altri sono differenti. I 3 livelli, quindi il singolo convento, la provincia, quindi un insieme di conventi e di frati su un certo territorio, e poi il livello generale, tutto l'ordine. A ciascuno dei 3 livelli, qual è l'autorità più importante? È un uomo? È un superiore? No. L'ordine domenicano per volontà di San Domenico, fondatore all'inizio del 200 e dei primi frati, la massima autorità è sempre il capitolo, l'organo assembleare comunitario. Certo, viene eletto da questo capitolo, viene eletto un priore conventuale, il capitolo provinciale elegge un priore provinciale, il capitolo generale con rappresentanti provenienti da tutto il mondo elegge un maestro dell'ordine, di tutto l'ordine, maestro. In passato nell'Ottocento si diceva maestro generale, ora si dice, secondo la dizione antica di Magister Ordinis, si dice maestro di tutto l'ordine. Ma l'autorità principale è sempre quella del capitolo, quando è riunito. Questo è molto diverso dagli altri ordini religiosi. Allora ecco, è importante anche tenere una traccia scritta di tutto quello che avviene negli organi assembleari che sono i capitoli o i consigli, organi più ristretti.
ragioni per consigliore. Ecco allora che troviamo le prime fasi della nuova comunità, che certamente è composta da pochi frati. Ci sono alcuni superstiti, vecchi ormai, abbastanza anziani, che erano ancora quelli di prima, fino al 1810, che stavano alle zappe. Ecco, c'è la volontà di ripristinare questa comunità di osservanza domenicana, che si distingueva da altre, un po' più rilassate, almeno secondo una certa interpretazione. E allora, ecco, si trova qui per esempio il verbale della edizione del primo priore, che è proprio questo padre Acerbi che già vi ho segnalato. In 3 anni si costruisce questo nuovo convento, non è enorme, ma certamente ha una sistemazione dignitosa. E il 1° ottobre 1843 il cardinale Jacopo Monico, patriarca di Venezia, nella chiesa di San Lorenzo pronuncia un solennissimo discorso, di cui qui vedete un frontespizio, ecco perché venne pubblicato quasi subito, discorso di Sua Eminenza il Signor Cardinale Patriarca di Venezia, letto nella chiesa di San Lorenzo Martire, proprio per segnare con solennità l'inizio della nuova comunità dei Domenicani a San Lorenzo. Monico è un uomo di grande cultura, ha un linguaggio anche piacevole, almeno secondo le orecchie dell'epoca ottocentesca. Inizia con grazie immortali si rendano a Dio, che anche l'inclito ordine domenicano si rialza oggi fra noi dal suo lungo abbattimento e torna pomposamente a spiegare le sue nere e candide spoglie al cospetto della veneta Chiesa. Abbiate pazienza, il linguaggio dell'epoca era questo. E certo era un venerato Monico, quindi ovviamente sfoggiava questa sua capacità. E prima di fare tutto un discorso veramente anche erudito su San Domenico, dove difende San Domenico dall'accusa all'epoca corrente di essere stato un malvagio inquisitore, ricorda anche le difficoltà che hanno avuto i domenicani nel cominciare a vivere a Venezia. Di 3 grandiosi edifici, quelli che vi ho detto, che avevano un tempo in questa città, 2 sono già da altri usi rivolti e del terzo non rimane più orma. Dovevano anzitutto fabbricarsi un convento e l'hanno fabbricato con tanta rapidità che si avvicina al prodigio. Lo hanno fabbricato se non con quella magnificenza che a tempi migliori era familiare al Domenicano Istituto, tuttavia con tal decenza e buon ordine che offre a chi vi abita un comodo e salubre soggiorno e forse anche più conforme allo spirito del santo loro fondatore. Quindi entusiastica accoglienza alla nuova comunità domenicana, fatta però di pochi frati. I domenicani non mancano nel pubblicare questo discorso del Cardinal Monico di lodare la protezione della casa imperiale asturgica. Questo è un punto che poi può far capire anche certe evoluzioni successive. Quindi riconoscono l'alta protezione della maestà di Ferdinando I, imperatore, nostro re, della sua giusta casa, eccetera, eccetera, per le autorità comunali, perché il terreno era del comune. Non dimentichiamo sul quale venne eretto questo nuovo convento. Inizialmente quanti sono i frati? 5, quindi non è certo una gran comunità. C'erano vari frati sparsi in giro per il Veneto, se ne contano in una statistica 22, molti dei quali ormai già cadenti, perché dal 1810 non era più entrato nessun nuovo religioso nell'ordine, almeno in quest'area geografica. E quindi quelli che ancora erano presenti erano certamente ormai abbastanza anziani. Molti non rientrano nella nuova comunità per diversi motivi, anche per delle difficoltà personali, anche per una difficoltà di riadattamento ad una vita conventuale che per persone che ormai da tempo vivevano o come preti diocesani, più o meno, pur essendo vincolati ancora dalla professione domenicana, che non ha mai perso la sua validità, o comunque vivendo in case private o presso i familiari, ecco, era difficile per alcuni dopo 33 anni ritornare in una vita religiosa domenicana, quindi molti rimangono fuori. Ecco, questi 5 più
ben presto alcuni frati conversi, che sono i padri domenicani, poi ci sono quelli che si chiamano i conversi o i cooperatori, cioè alcuni frati che non sono sacerdoti e che comunque cooperano e collaborano alla vita della comunità. In 40 anni di vita questa comunità non avrà mai un grande numero di frati, bisogna anche dirlo. Si parte da questi 5 padri, si arriverà ad un massimo di 7 più 4 conversi, quindi più totale 11 frati nel momento di maggiore presenza. Ma questo potrebbe anche non essere un grande problema, purché non si scenda al di sotto di una certa soglia. Questa comunità inizia certamente la sua vita. Io ho trovato numerosissime lettere, ecco, una cosa importante con la ricerca storica. Io, per saperne qualcosa, sono andato negli archivi e ho trovato numerose lettere, tutto un ricco epistolario, lettere scritte da diversi frati, soprattutto c'è un giacimento importante nell'archivio generale dell'ordine domenicano a Roma, a Santa Sabina, dove sono raccolte le lettere che i frati da Venezia inviavano al maestro dell'ordine, questo per 40 anni. Lettere, in qualche caso anche qualche memoriale, qualche informativa, però ecco, veramente ho trovato moltissime notizie. Qualche cosa poi si trova anche più a nord, però ecco, e quindi per esempio il libro consigliato di cui vi parlavo e qualche altra cosa, però ecco, è stato importante la ricerca nell'archivio generale a Roma. Si cerca di incrementare poi questa piccola comunità religiosa, anche perché, questo è importante anche per inserire nel contesto più ampio questa vicenda, questo è un periodo in cui da un lato c'è la grande difficoltà del ripristino dell'ordine domenicano come gli altri ordini religiosi dopo le soppressioni che hanno spazzato via qualsiasi forma di vita religiosa, di vita comunitaria, no? Perché con le soppressioni lo Stato proibisce l'esistenza di una comunità e si impadronisce anche dei conventi e delle chiese, in tanti casi come abbiamo visto anche distruggendoli oppure convertendoli ad altri usi civili o militari. Ma è anche il periodo in cui c'è una ripresa, e questa ripresa avviene soprattutto in Francia. Il grande domenicano dell'epoca, il più famoso probabilmente, è il padre Henri Lacordaire, grande predicatore a Notre Dame di Parigi. Era già morto quando era un prete diocesano, decide di entrare nell'ordine domenicano, è il primo domenicano in Francia dopo 40 anni, perché i domenicani erano stati eliminati dalla rivoluzione francese. Uomo di doti fuori del comune, di grande notorietà, attira subito, fin dall'inizio, dietro di sé altri giovani che chiedono di entrare nell'ordine. E però, dov'è che si formano questi nuovi domenicani? Non certo in Francia, dove non c'è nulla, ma vengono in Italia. E dopo una breve esperienza di Lacordaire al convento della Quercia presso Viterbo, lui stesso, Lacordaire, con il consenso delle autorità dell'ordine, fa venire tutti i giovani francesi in Italia, ma in Piemonte, nel convento di Bosco Marengo. Bosco, presso Alessandria, il luogo natale del Papa domenicano San Pio V, quale incaricò a suo tempo il Vasari di costruire una grande chiesa, un grande convento in mezzo alla campagna. Ecco, è proprio lì che i francesi vengono a formarsi, quindi il grande sviluppo che poi ha avuto l'ordine domenicano dalla Cordaire in avanti fino ai nostri giorni in Francia, in qualche modo ha un'origine italiana, per volontà dello stesso Lacordaire. Ecco, in questo contesto può essere interessante vedere che c'è qualche frate che dal convento del Bosco, cosiddetto, in Piemonte, dove erano anche i francesi, viene a Venezia, viene a San Lorenzo. Perché i frati di Venezia chiedono che qualcun altro venga a implementare questa piccola comunità, ed ecco che arrivano due giovani dalla provincia di San Pietro Martire, che era una provincia osservata, la provincia appunto del Piemonte e della Liguria. Sono due giovani che poi faranno parlare molto di sé nei decenni seguenti, e il padre Raimondo Amedeo Vigna, di cui vi parlavo all'inizio.
grande storico domenicano. Spontaneamente vengono, lo dicono loro stessi, vengono a Venezia per desio di più stretta osservanza e per cooperare con tutto il loro cuore al mantenimento di questa fondazione, quella di Venezia. In realtà poi si accorgono che le cose sono meno felici di quanto potevano supporre. Ecco, chi studia la storia deve avere anche quel pazzo di obiettività. L'obiettività assoluta è un'illusione, però l'onestà ci vuole per tutti. Bisogna avere l'onestà anche di riconoscere che spesso le cose del nostro passato non sono così belle e così edificanti come si vorrebbe. Certo, lo studioso deve conoscere la verità e deve conoscere anche la storia per edificare, ma deve prendere anche atto che a volte la realtà del passato non è sempre edificante, tutt'altro. Ecco, e questo avviene anche nel convento di Venezia. Io ho trovato una serie di lettere che vengono inviate dai frati che via nel corso degli anni si presentano nel convento di San Lorenzo a Venezia, dove troviamo dei dati un po' sconcertanti, non che avvenissero dei crimini o chissà quali peccati, ecco, nessuno pensi a cose da film di secondo ordine, no, però certamente uno stile di vita, diciamo così, rilassato, ecco, con poco zelo apostolico, con la chiesa vuota, come dicono loro stessi. Perché vuota? Certo, ci saranno state anche altre chiese vicine dove i fedeli potevano andare, ma certo questi vecchi frati non avevano forse neanche più le forze per lavorare apostolicamente, e nello stesso tempo però almeno alcuni di questi impedivano ai giovani, per esempio i due che abbiamo citato, di adoperarsi attivamente per l'apostolato. Viviamo, scrive Padre Vera, questo giovane, viviamo in un canto con una chiesa deserta e che tutto lì va in peggio desolando, perché i fedeli la vengono sempre più squallida e vuota dell'assistenza ai loro spirituali bisogni. Noi viviamo perciò affatto obbligati e avuti comunemente come cosa morta e sepolta e degnati soltanto di una sterile e per noi dolorosissima compassione. Sono parole forti. Mettiamoci dentro anche la delusione personale, tanti elementi. Questo giovane frate pensava di arrivare nel centro dell'osservanza antica e invece si trovava poi, può capitare, in una realtà umanamente anche difettosa. Ecco, però c'è questa realtà, certo, molto si deve al fatto anche che lo stesso priore anziano non è capace di esercitare l'autorità e ci sono alcuni, come può capitare in tante situazioni umane, che se ne approfittano. Che cosa succede nel 1848-49 quando a Venezia c'è la Repubblica, la nuova Repubblica di San Marco di Daniele Manini? Io ho cercato in questi testi, non c'è quasi nessun cenno. Saranno stati forse ai margini, gli verrebbe da pensare, vedendo anche tutti gli elogi all'autorità imperiale austriaca prima e dopo, nel 1848-49, mi viene anche da pensare che probabilmente i domenicani non fossero tanto favorevoli alle novità della Repubblica di Manina e Tommaseo, ma non ho trovato nessun cenno. Si parla soltanto dei politici sconvolgimenti, ecco, e qualche cenno agli orrori della guerra. Sembrano, almeno dalle fonti che si hanno a disposizione, restare un po' ai margini. Ti risparmio descrizioni seguenti sulla vita quotidiana, che certo si trovano, no, sugli orari della preghiera comunitaria, vi dicendo, ecco, però ci sono degli aspetti anche che lasciano un po' a desiderare. Diversi frati arrivano, rimangono un po' di tempo e poi chiedono di andare via, proprio perché evidentemente il clima comunitario non è quello che ci si potrebbe aspettare. Però vi dico anche, in parte a discolpa di chi si trovava a San Lorenzo, tutto questo è anche una conseguenza dello sconvolgimento operato dalle soppressioni dei ordini religiosi. Persone che per 30 anni o 40 non sono vissute più in convento e hanno difficoltà poi a ripristinare una vita di un certo livello qualitativo come comunità religiosa. E poi ci aggiungiamo anche l'anziana età, ecco che tutto ciò peggiora le cose. Nel frattempo, cosa succede a San Giovanni e Paolo? La più antica sede domenicana
salvare in qualche modo un contatto. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. A Valdo TV abbiamo l'uomo che in 3 secondi cambia la storia del mondo. Dopo la sigla scopriremo chi da Segusino ha conquistato l'Italia. Bentrovati a tutti voi cari amici telespettatori in un'altra bellissima puntata di Valdo TV. Oggi scopriremo chi è il fondatore dell'IRE, l'Istituto Ricerche Esplosivistiche di Parma, che con il suo braccio operativo che è la SIAG viene chiamato in tutta Italia per le demolizioni controllate con esplosivi. È un geominerario esplosivista conosciuto da tutti come Mister Dinamite. Signore e signori, Danilo Coppe. Buongiorno. Grazie di essere venuto qui con noi, buongiorno e ben ritrovato soprattutto nella sua Segusino. Allora, lei è reduce da un fatto molto importante, da un'esplosione che ha fatto la storia, ossia la demolizione del ponte Morandi. Lei era in prima linea e in 6 secondi, poi come ho spiegato prima, in quei 3 secondi della fase dinamica ha cambiato la storia. Ci vuole raccontare un po' com'è stata la preparazione, come ha trovato Genova e soprattutto l'emozione di quel momento? Sì, è stata un'emozione anche per me che sono solitamente asettico a tutto e è un ruolo che mi obbligo ad essere, perché ovviamente se ti fai trascinare dalle emozioni non riesci a tenere il controllo di quelle 50 o 60 cose in contemporanea che devi considerare quando stai per attivare queste famose cariche esplosive. Genova è una città che mi è sempre stata molto amica, è forse la città d'Italia in cui ho fatto più demolizioni ed è anche il motivo per cui già a suo tempo, anche nell'immediatezza della tragedia del 14 di agosto dell'anno scorso, le autostrade mi chiamarono per un primo consulto per vedere come si poteva procedere. Dopo Autostrade è stata estromessa, è passata prima al commissario Toti e poi al commissario Bucci e bene o male alla fine siamo arrivati lo stesso ad acquisire questo incarico attraverso un raggruppamento di imprese che era un raggruppamento veramente formidabile, perché erano per lo più quelli che avevano eliminato il problema della Costa Concordia, quindi il gruppo Omini Fagioli, spalleggiati poi da Ipe Progetti di Torino e da Ireos di Genova. Quest'ultima è una società che si occupa di problemi di inquinamento ambientale e vedremo che poi avrà un ruolo chiave, visto che uno degli inconvenienti peggiori che abbiamo avuto nel corso della fase progettuale esecutiva è stato proprio questa famigerata presenza di amianto che ha anche ritardato parecchi lavori. Comunque è stato un lavoro non tanto difficile per tirare giù il ponte, perché poi le cose più sono grandi e meno fatica fai a farle cascare, ma il problema è stato tutto il contorno che c'era, a prescindere dai morti della tragedia, che ovviamente rendevano anche il lavoro particolarmente sotto l'occhio di tutti, e quindi insomma le circostanze hanno reso il lavoro complesso, complicato sotto diversi punti di vista, però sono contento che sia andato come ci aspettavamo. Prima di parlare di quante cariche dinamitarde ha utilizzato, vorrei fare un passo indietro e chiederle la preparazione, proprio lo studio, e quanti giorni, quanti mesi, e soprattutto la sua squadra, da quante persone era formata?
Allora, il progetto in realtà nasce nel 2003, quindi 15 anni fa. Autostrade ci interpellò perché era un ponte che costava quasi 2 milioni di euro all'anno di manutenzioni, per cui avevano cominciato a ipotizzare di fare un percorso alternativo e quindi mi chiamarono. Quindi conoscevo già la natura portante dell'edificio. Si trattava di questi grandi antennoni e poi dei pilastri a mensola che reggevano questi impalcati con l'ausilio dei famosi stralli. E quindi il fatto di togliere gli appoggi implica la caduta. Il problema era che sotto c'era una marea di infrastrutture, di cose e ci abbiamo impiegato mesi anche solo per capire quante cose c'erano sotto al ponte, oltre alle case, alle fabbriche, alle ferrovie e a strade nevralgiche per Genova. C'erano tutti i tipi di sottoservizi, da oleodotti, metanodotti, gasdotti, c'erano acquedotti, fognature, elettrodotti e anche la fibra, oltre le linee telefoniche, e ognuno praticamente aveva un suo spazio sottoterra da preservare e quindi abbiamo impiegato molto per capire a cosa avremmo potuto fare danno. E poi eravamo attaccati, cioè il viadotto Morandi si innestava in un crocevia di strade che era un elicoidale, cioè una rampa che scendeva poggiata per la verità anche su appoggi molto fragili. Poi il culmine delle nostre difficoltà è nato quando abbiamo scoperto che gli stralli nuovi sulla campata 11, che era quella che si attaccava al monte, questi stralli li avevano ancorati nella fondazione comune al viadotto dell'autostrada 7, quindi non potevamo demolire il ponte senza tagliare questi stralli prima, perché avremmo creato un dissesto di terreno che poteva compromettere l'integrità di un viadotto di un'autostrada in esercizio, quindi quella è stata un'altra grande preoccupazione. Quindi tutte queste cose abbiamo cercato dei rimedi. Una, per esempio, il fatto di tagliare gli stralli. Non avremmo potuto usare delle cariche di dinamite tradizionali, ci volevano delle cosiddette cariche cave di un esplosivo anche particolare che è il famigerato Semtex, e questo esplosivo, se l'avessi dovuto procurare io, ci avrei messo 6 mesi, e invece avendolo nelle disponibilità i corpi speciali dell'esercito, in particolare il 9° Col Moschino, ho chiesto aiuto a loro, ci conosciamo da una vita, e quindi sono intervenuti loro per portarmi e piazzarmi loro questo esplosivo, sgravandomi di un grosso pensiero. Il resto del ponte invece abbiamo messo della dinamite tradizionale, erano pilastri enormi per cui abbiamo usato relativamente parecchia dinamite. Alla fine sono venuti 500 kg di dinamite e 30 kg di questo Semtex, più abbiamo usato circa 150 kg per fare i cosiddetti giochi d'acqua, cioè dei muri d'acqua che sollevavamo tramite cariche esplosive in piscine lunghissime che abbiamo realizzato riciclando i New Jersey, che sono quelle barriere di protezione delle autostrade. I New Jersey originali del ponte li abbiamo riciclati, quindi sotto questo punto di vista è servito a qualcosa, come dire, la massa di materiale che dovevamo rimuovere. Tutto questo è stato programmato attraverso delle sequenze complesse di detonatori elettronici che ho fatto arrivare dalla Spagna, e con questi sono riuscito a creare proprio queste sequenze in cui prima partivano gli stralli, poi si sollevavano i muri d'acqua sopra gli impalcati, e mentre il ponte cadeva, perché toglievamo gli appoggi con la dinamite, abbiamo sollevato i muri d'acqua che erano appoggiati sotto il ponte, in modo che l'acqua, mentre scendeva, si raccordasse a quella che saliva in un tunnel d'acqua che ha imbrigliato tutte le polveri, perché, come ho detto, anche se di amianto ce n'erano pochi atomi, comunque questi atomi rappresentavano una grande preoccupazione, e quindi così facendo tutta la polvere è stata contenuta nell'area di cantiere. 3 secondi è la durata di questa fase dinamica, però noi, vedendolo da fuori tramite i servizi, abbiamo visto, cioè ci sembra, il risultato è quello di un'unica implosione in un unico, come se ci fosse un'unica grande carica esplosiva all'unisono, ecco. E invece non è così. No, in realtà erano quasi 4 secondi, 3 secondi e mezzo circa, dal momento in cui sono stati tagliati gli stralli. Se ci avete fatto caso, c'era un fumetto un po' più scuro degli altri che parte per prima, poi parte l'acqua sopra, poi tolgo gli appoggi in sequenza
alle 2 campate e poi dopo per ultimo partono le cariche, quindi sono tutti sequenzializzati. Certo che essendo in così pochi secondi la percezione è quasi di una cosa istantanea. La sua squadra invece da quante persone era formata? Eravamo 12 tecnici italiani più 3 che erano venuti dalla Spagna perché essendo questi detonatori nuovi ed erano da programmare, ho chiesto il supporto a chi li aveva realizzati, quindi in totale eravamo in 15. E invece per arrivare al suo livello di specializzazione, perché abbiamo detto lei è un leader nazionale in questo settore, quindi si è occupato anche però delle esplosioni più difficili e sicuramente Genova ne è un caso emblematico per tutto quello che ci ha raccontato anche prima, e poi anche perché vedevamo questo ponte, proprio un pilone, andare a toccare fino ai tetti delle case addirittura, quindi anche un livello di rischio molto alto. E per arrivare a mettere tutto in sicurezza, qual è stato, insomma, come si diviene Mister Dinamite? Ecco. Non è facile perché non esiste una scuola di specializzazione univoca. Certamente a me ha aiutato molto aver fatto già le scuole superiori ad Agordo in provincia di Belluno, il motivo per cui io sono sempre stato legato a Segusino, che ho visto i Natali mio padre e io ci ho trascorso l'infanzia, ma anche mentre studiavo ad Agordo il sabato e la domenica venivo qua, insomma, per distrarmi dagli studi. E la scuola mineraria di Agordo è stata una scuola eccezionale. Io l'avevo scelta proprio a 8-9 anni, avevo già programmato di fare le medie più alla svelta possibile per poter fare l'unica scuola in Italia che ti insegnava a usare gli esplosivi. Poi ho fatto geotecnica, che era legata all'istituto, all'Università di Padova, e poi successivamente, per completare il mio percorso di studi e di attività esplosivistica a 360 gradi, ho preso una laurea anche in scienze criminologiche della sicurezza, perché un terzo di me usa gli esplosivi, un terzo di me insegna e un terzo di me indaga. Mi sto occupando anche recentemente di stragismo di Stato, e quindi il fatto di avere quest'altra specialità mi ha permesso un po' di allargare anche questo orizzonte. E poi non dimentichiamo lo studio pratico che ho fatto 3 anni di scuola svedese con Lennart Abersten, che sarebbe lo svedese che aveva deviato la lava dell'Etna nell'83 e che venne in Italia e fece, come dire, una sede sua, e io sono stato 3 anni con lui ad affinare un po' le tecniche. Però poi il segreto è studiare continuamente. Io continuo a studiare ancora oggi, e anche per Genova ho dovuto affrontare argomentazioni nuove, per cui è sempre un rimettersi in discussione. Infatti Danilo Coppe è anche formatore e viene chiamato come consulente per molti enti istituzionali piuttosto che reparti specialistici e reparti che usano esplosivo, tutti quelli che usano esplosivo. E un'altra cosa, lei ha nominato stragi di Stato, quindi è recente la notizia che lei ha fatto parte dei periti chiamato dalla Corte d'Assise di Bologna per la strage di Bologna, appunto. Esatto. E lì la grande novità è che grazie al suo contributo, intanto un fatto fondamentale è che in 39 anni non si era ancora capito che esplosivo era stato usato, e almeno adesso si sa qual è il tipo di esplosivo. È un fatto che può sembrare marginale, perché per uno il tritolo e la dinamite sono la stessa cosa, ma in realtà, visto che quasi tutti i processi oggi di strage vivono sulle dichiarazioni di pentiti o cosiddetti collaboratori di giustizia, se uno ti dice che è stato usato l'esplosivo A e tu hai invece riscontrato l'esplosivo B, questo collaboratore di giustizia perde di credibilità in tutte le sue dichiarazioni. Diversamente, se invece trova conferma il tipo di esplosivo con quello che viene dichiarato, insomma, prendi con un altro entusiasmo le sue dichiarazioni. Quindi questo è stato possibile grazie a un metodo che ho applicato io, di andare a cercare residui di esplosivi ovunque ci potessero essere, perché nel 2006 qualche scellerato aveva deciso che i reperti originali dovevano essere distrutti. Ovviamente qui ci può essere
dare spazio a dietrologie del tipo non l'hanno fatto apposta perché volevano depistare. In realtà è stato solo il frutto di una burocrazia borbonica che abbiamo in Italia, per cui a processo finito qualcuno ha detto i reperti non servono più, anche se il processo di fatto non era finito. Quindi io sono andato a cercare nelle macerie che avevano sepolto da 39 anni in un'area militare, sono andato a farmi dare i ricordi di molti familiari delle vittime che avevano ricevuto subito indietro dei beni che avevano le povere vittime al momento dell'esplosione, e ho anche fatto esumare un cadavere, e nei capelli di questo cadavere o questi resti che abbiamo trovato la chiave per dare una risposta, come dire, precisa e secca a che tipo di esplosivo fosse stato impiegato. Tutta questa ricerca è durata un anno e sono soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto. Tra l'altro la perizia è ancora in corso e ci saranno altre novità sicuramente a settembre. La sua passione proprio per l'esplosione, ha raccontato prima, è nata quando era piccolino, ma è magari una passione ereditata in famiglia, oppure qual è stata la scintilla? Ho creato io, come dire, il presupposto. Mio padre si è sempre occupato di altre cose, di marketing o di ricerche di altro genere. No, io mi ricordo che vedevo come tutti i bambini film di guerra dove c'erano queste esplosioni e mi passavano abbastanza indifferenti. Poi vidi un film interpretato da John Wayne che in titolo originale era molto bello, Hellfighters, il titolo italiano era orribile, era Uomini di amianto contro l'inferno, dove era la vera storia di Paul Adair, che è un texano di origini irlandesi perché aveva i capelli rossi, che spegneva i pozzi di petrolio usando l'esplosivo. Mi colpì questo fatto che l'esplosivo potesse essere impiegato per scopi pacifici, e poi il colpo di grazia lo ebbi quando vidi un documentario in televisione. C'era la TV dei ragazzi, credo un canale solo Rai, e c'era questo programma che si chiamava Avventura, dove trasmettevano dei documentari che provenivano da tutto il mondo, e ce n'era uno dove facevano vedere i palazzi demoliti, i grattacieli demoliti negli Stati Uniti, e lì il colpo di grazia è arrivato, e quindi i miei genitori mi regalarono il piccolo chimico e da subito ho cominciato a grattare la muffa dai muri, che è salnitro, per preparare miscele esplosive. Insomma, ho aspettato pazientemente di poter fare gli studi azzeccati. Per quanto riguarda il resto del mondo, potrebbe citarci un'esplosione che l'ha vista ovviamente partecipe e che la ricorda con più entusiasmo? Ce n'è una che ricordo molto bene. A parte adesso ho collaborato a mettere in sicurezza degli scavi con esplosivi alla Mecca, però in precedenza avevo disgaggiato vuol dire messo in sicurezza un versante, una grande parete rocciosa in Marocco che sovrastava una diga, e quindi avevano paura che potesse succedere un mezzo Vaillant oppure di danneggiare la diga, e quindi fui chiamato a intervenire per questa operazione, e la cosa che ricordo è che dovettero fare un decreto legge nazionale per permettere all'infedele di maneggiare esplosivo su suolo islamico. E fu un'operazione complessa perché era un lavoro alpinistico, e quindi alpinistico esplosivistico, e un gran caldo, però insomma anche lì alla fine tutto è venuto bene. Mi ricordo il governatore, in Marocco ci sono 3 governatori che dividono il territorio, questo governatore mi abbracciò felicissimo che la diga era salva e il versante era in sicurezza. Sì, perché tutte le macerie alla fine cadono esattamente dove lei ha programmato che debbano cadere, quindi però lei ha dimostrato che ci riesce sempre con proprio una precisione quasi millimetrica. Ma questo è frutto anche di quali altri studi? È una bella domanda questa, che andrebbe presa in considerazione a tutti i giovani, che quando sono qualunque scuola facciano, per esempio una scuola tecnica qualunque, tendono per esempio a trascurare alcune materie, per esempio storia e italiano, una scuola tecnica non viene spontaneo di affrontare, e invece cerco sempre di far capire nelle conferenze che svolgo, nelle lezioni o nei seminari,
che tutte le materie sono altrettanto importanti. Parliamo per esempio di questa mia ramo di lavoro che è quella dell'investigazione post-esplosione. Anche lì qualunque investigazione uno fa, quindi le cosiddette scienze forensi, qualunque scienza forense, uno può essere anche un genio nel campo della biologia, della dattiloscopia, della chimica o della tossicologia, però poi lui queste idee le dovrà esporre attraverso uno scritto, quindi se sbaglia tutti i congiuntivi o non riesce a formulare una frase in maniera di senso compiuto, tutta la sua perizia va a farsi benedire. E storia, anche adesso con la questione della strage di Bologna, è chiaro che devi approcciarti anche a un discorso storico per capire in che contesto eri e se per esempio ci potevano essere commistioni per esempio con la Libia o con la Palestina negli anni in cui ci sono state delle bombe, e capire in tutto il resto d'Europa cosa stava succedendo per creare correlazioni. Quindi qualunque materia è fondamentale. Nell'esplosivistica bisogna conoscere un po' la chimica degli esplosivi, e Genova ne è stato anche un caso lampante per me, perché ci sono anche delle immagini che non so se verranno trasmesse, dove si vede una dinamite che sta trasudando perché erano i giorni più caldi dell'anno, quindi devi conoscere la natura dell'esplosivo dal punto di vista chimico, poi devi conoscere la geotecnica dei materiali costruttivi, quindi il fatto di sapere il cemento armato che stai per distruggere, che capacità ha di resistere all'esplosivo, di metallografia. E poi ci vuole l'elettronica e l'elettrotecnica di base, perché lì abbiamo steso 3 km di cavi elettrici al Ponte Morandi per collegare tutto in sequenza. Quindi è chiaro che devi avere un'infarinata un po' di tutto, insomma, quindi non sottovalutare mai nessuna materia. Per quanto riguarda le filosofie adottate in questo settore specialistico nel giro per il mondo, qual è quella che lei sente più vicino al suo modo di operare, o quella che più le ha trasmesso come scuola operativa sul campo? Ma questa cosa qui, allora, si tende un po' a personalizzare, nel senso che io ho visto per esempio negli Stati Uniti che fanno larghissimo uso degli esplosivi. Loro per esempio, se assistete a qualche programma in cui si vedono queste demolizioni, sentite dei boati allucinanti prima della demolizione e sentite pochi colpi molto scanditi e molto rumorosi. Ecco, è perché alla fine loro hanno la possibilità di usare l'artiglieria pesante, mettendo tante cariche con lo stesso tempo di ritardo, perché tanto quello che gli sta intorno a loro, intanto c'è un rispetto urbanistico diverso che da noi, dove uno costruisce la casa e l'altro gli costruisce la casa attaccata al muro con il muro in comune. Là queste cose non sono mai avvenute, quindi c'è un rispetto costruttivo che insomma non sei attaccato a un altro, cosa invece che in Italia abbiamo. E poi noi ogni angolo abbiamo un muro antico vincolato dalle belle arti, che quindi va preservato in maniera assoluta. Loro di queste cose non ne hanno, quindi gli europei e in particolare gli italiani devono stare attentissimi quando fanno le demolizioni a usare la bilancia da farmacista, cosa che gli americani possono permettersi di non fare. Quindi le differenze da continente a continente ci sono, e io penso di aver creato un mio stile, ecco, di demolizione, una mia scuola, un mio modo di operare, e i miei uomini li ho tirati su io tutti uno per uno, in modo tale che si attenessero al mio modo di pensare, in modo che se non sono io a piazzare la carica ma la piazza uno dei miei, so che la piazzerà come lo farei io. Per quanto riguarda invece il suo aspetto di docente, ecco, parlando con i giovani, so che lei tiene anche diverse conferenze, ha scritto più di 6 libri, più di 500 articoli specialistici, quindi chi volesse tra i giovani può andare a cercare in rete sicuramente di materiale per avvicinarsi a questo mondo, ne trova a firma sua. Però ne approfitto, avendola qui di persona, per chiederle qualche consiglio, soprattutto per i periodi dell'anno in cui si fa più largo uso di fuochi d'artificio, l'ultimo dell'anno, piuttosto che feste e quant'altro, perché purtroppo i bollettini
quelli che ascoltiamo, leggiamo sui giornali, non sono sempre felici. Assolutamente, abbiamo ancora una media di 500 incidenti all'anno dovuti ai fuochi d'artificio. Infatti dico sempre che preferisco dormire su una cassa di dinamite che su 2 petardi da Capodanno, perché paradossalmente la dinamite o il tritolo o l'RDX o altri esplosivi che sono ad alto potenziale necessitano del detonatore per esplodere e quindi sono sicuri e stabili. I fuochi d'artificio invece basta una scintilla dovuta a un maglione in pile e si può creare un'attivazione di queste cariche, quindi sono estremamente capricciose. E non dimentichiamo che l'80% di questi fuochi d'artificio li importiamo dalla Cina, dove al cinesino che prende un pugno di riso al mese come stipendio, a lui di mandarci in Italia dei prodotti di scarsa qualità, dove invece della miccia di essere lunga per darmi 5 secondi prima di lanciare il fuoco d'artificio ce ne mette 2 e quindi mi stacca il dito, allora non gliene frega niente. Gli standard di qualità ancora non sono paragonabili ai nostri, di conseguenza io diffido dei fuochi d'artificio. Mi piacciono molto da vedere nelle mani dei professionisti, quando fanno gli spettacoli professionisti, allora lì ci sono tutte delle procedure delle scuole che permettono di mantenere tutto sotto controllo. Altrimenti è importantissimo che i ragazzi di quei 500 incidenti di cui le parlavo, faccia conto che l'80% sono di under 12, cioè sotto i 12 anni, quindi è fondamentale un controllo da parte dei genitori o di chi li vende queste cose, di non darli così in giro con grande facilità come adesso spesso succede. Comunque chi dovesse approcciare a questo settore, che è quello dell'esplosivistica, intanto deve essere motivatissimo, deve avere una passione di base, perché solo con la passione che riesci poi a affrontare tutte le cose, tutti i sacrifici, tutti i pericoli insiti a questo lavoro. E una cosa che bisogna dimenticarsi è una falsa immagine che abbiamo noi esplosivisti di essere persone che in camice bianco vanno dentro l'edificio un'ora prima che questo caschi, escono con la valigia di soldi perché hanno fatto questo lavoro in grande facilità, in poco tempo e strapagati. Non è così. Il mio è un lavoro di sofferenza, perché quando devi staccare una roccia pericolante, il più delle volte te lo fanno fare mentre piove, mentre nevica d'inverno, oppure come a Genova eravamo sotto un caldo torrido, lavoravamo dalle 4 di mattina alle 11 di sera e lo abbiamo fatto per una settimana intera prima del giorno dello sparo. Quindi dei nostri 12, uno di noi, tra l'altro il più giovane, ha anche avuto un momento che ha dovuto fermarsi perché non ce la faceva più, perché il caldo era veramente allucinante. Quindi non è un lavoro così semplicino da fighetto, ecco, è un lavoro dove si soffre, si sta nel fango più che sulla mucchetta. E poi le chiederei anche di aiutarci a sfatare un po' di falsi miti, no? Gli esplosivi sono rumorosi, oppure gli esplosivi creano queste grandi nubi di polvere, oppure tante altre, false indicazioni. Molte di queste false indicazioni sono state anche messe ad arte, perché chi demolisce meccanicamente ovviamente ha tutto l'interesse a demonizzare l'esplosivo. Che l'esplosivo faccia rumore è una realtà, però nessuna demolizione mai fatta in Italia o nel mondo è mai stata sanzionata per eccesso di rumore, perché noi facciamo rumore una frazione di secondo e stop, mentre invece se io ho un martellone che deve demolire un manufatto in cemento armato, è chiaro che quello mi batte tutto il giorno con meno rumore, ma il mio orecchio è più disturbato da 90 decibel per 8 ore che non da 120 decibel per un secondo, per cui sicuramente facciamo rumore, ma non è un rumore dannoso. Le polveri che noi produciamo sono le stesse, tra l'altro la regione Toscana recentissimamente, l'anno scorso, ha fatto uno studio apposta calcolando le quantità di polveri diffuse dall'esplosivo rispetto a quelle diffuse da una demolizione meccanica, dice guarda, sono le stesse. Anche in questo caso noi le produciamo in
3, 4, 5 secondi e poi la polvere in regime di bonaccia si deposita lì e se c'è vento si disperde, che sono poi sempre polveri inerti. Mentre invece se uno fa la demolizione meccanica è chiaro che va avanti per dei mesi a creare poca polvere ma tutti i giorni. Quindi i vicini di casa, se chiudono le finestre il giorno che sparo io, alla sera riaprono e hanno finito, l'altro le deve tenere per 2 mesi chiuse. Quindi insomma c'è questa controinformazione che sarebbe da fare proprio su questo argomento. Volevo invece chiederle, lei è anche un consulente per i reparti specialistici. Bene, esiste che possa raccontare un episodio particolarmente così al limite che l'ha spaventato o comunque in cui l'adrenalina le è salita molto e ha detto con calma, ci devo riflettere prima di... Purtroppo alcuni fondamentali miei interventi di collaborazione con le forze speciali sono assolutamente coperte da vincoli di segretezza, quindi non se ne può provato. Però devo dire che una cosa che posso raccontarvi questo aneddoto. Quando abbiamo fatto la sperimentazione in una cava per tagliare gli stralli di Genova, vedevo che gli amici del Colmo Skin erano un po' titubanti a usare quel prodotto che avevo richiesto e non capivo il perché. L'ho capito quando il risultato si è ottenuto, perché si sono guardati in faccia e si è scoperto che loro di questo prodotto ne avevano solo la metà di quello che mi sarebbe servito. E quindi era un bel problema, però ho chiamato un altro reparto speciale e gli ho chiesto: avete 1 chilo di zucchero da prestarmi? Dice sì, e anche 10 metri di Semtex 40. E allora dice: noi no, ma l'altro reparto ce l'ha, aspetta, faccio una telefonata io. In poche parole, fra corpi speciali si sono parlati e alla fine tutti erano d'accordo di darmi questo materiale e così abbiamo raggiunto la quantità che ci serviva per fare il lavoro. Per portare tutto in sicurezza. Io le chiedo anche se c'è un episodio invece che magari vuoi raccontarci legato a proprio lei come discente, come studente. C'è stato un momento in cui ha detto: ma mi rendo conto che il mio è un settore tanto specialistico e in Italia magari non riesco a trovare questa scuola, come diceva che non c'è un'unica scuola. Quindi c'è stato un momento in cui ha detto: ma forse mi conviene andare all'estero, oppure trovo le risorse anche inventandomele, facendo io strada, divenendo io il primo nella mia materia. Guarda, è proprio nato durante il mio periodo di scuola svedese con Abersten che ci trovammo in disaccordo su come demolire un ponte, guarda caso. Io era pochi anni che lavoravo con lui e a un certo punto lui si impuntò della serie: qui comando io e fai come dico io, e io ho dovuto abbozzare e realizzare la cosa come voleva lui, e poi alla fine il ponte è rimasto su dopo l'esplosione e quindi lui tornò a dirmi: adesso fallo come dici tu. Però lì si creò questa frattura, per cui ho capito che c'è anche questa parte di istinto, oltre alla nozione, cioè l'ABC, ok, ti sei specializzato, sai tutto, però poi ci devi mettere un po' del tuo, e lì appunto ho deciso, poi correndo i miei rischi, perché comunque era uno sbarbatello, di affrontare le demolizioni secondo anche il mio istinto. La sua prima demolizione quanti anni aveva? Dovrei fare i conti. Comunque il primo intervento esplosivistico, dunque avrò avuto 22-23 anni, perché lavoravo e studiavo. La prima demolizione in cui ero io il responsabile del cantiere, sempre sotto l'egida di Abersten, era nel 1988 e quindi se sono del 63 avevo 25 anni. E poi invece la primissima 26 ho fatto la decisione dall'A alla Z su una ciminiera in provincia di Brescia, e venne bene, e dopo da lì insomma e da lì è stato un crescendo. Cosa prova in quei 3 secondi in cui si fa la storia? Assolutamente niente, sono una lavagna nera o bianca a seconda del tipo di lavagna, mi devo estraniare da tutto, come ho detto tante volte, hai troppe cose da tenere sotto controllo, per cui non puoi permetterti emozioni. A Genova io dovevo tenere conto dell'autonomia degli idranti che
hanno costituito il 20% della mitigazione delle polveri, ma comunque erano importanti anche quelli, 12 idranti che pompavano acqua da autobotti. Le autobotti dopo un po' si svuotano, quindi avevo circa 20 minuti di autonomia dell'acqua e 12 minuti è il tempo con cui i condensatori dell'esploditore si caricano per dare la carica ai detonatori. Quindi dovevo far entrare i 12 minuti nei 20 minuti, considerato che le persone che azionavano le pompe avevano 5 minuti di tempo per andare al sicuro, quindi 5 minuti nei 12 minuti, nei 20 dovevo sintetizzarli. Se io fossi stato uno emotivo, chiaramente non tenevo sotto controllo tutto, e col fatto che abbiamo tardato 37 minuti per colpa di qualche inquilino che non si voleva allontanare dalle case, ogni 15 minuti dovevo spostare avanti l'orario di sparo, e finché non siamo arrivati a un certo punto al terzo, perché già alle 9 meno un quarto, l'ora prevista era alle 9 meno un quarto ci segnalano questa presenza e che i vigili del fuoco stanno cercando di tirare fuori le persone. Quindi ho detto ok, alle 9 non ce la facciamo alle 9:15. Alle 9:07 minuti mi dicono che ancora stanno trafficando con la porta per entrare, e quindi ho detto ok, 9:30. Alle 9:25 mi dicono no, ancora la situazione è tesa. Allora ho detto ok, andiamo a oltranza. A quel punto tutti gli schemi saltano, e quindi se sei emotivo cosa fai? Invece lì ho aspettato, tra l'altro con quello che mi caricava i condensatori mi diceva guarda che fra 3 minuti si autoresetta il sistema, quindi dopo devi aspettarne altri 12. Allora mi faceva il conto alla rovescia lui, 3 minuti e poi 2 e nel frattempo io non ricevevo i feedback che mi dicevano che le persone erano al sicuro, e qui quelli che avevano azionato le pompe, per cui a un certo punto ho detto vabbè, intanto suoniamo le sirene e poi ce la giochiamo così, quindi capisce che non c'è spazio per le emozioni in quel momento lì. E anche dopo che hai visto che è cascato, si dice ok, è cascato bene come volevo io, ma l'elicoidale da preservare, la fondazione del viadotto della Sette, le case più vicine. Allora, prima di lasciarti andare a entusiasmi, devi andare a vedere subito a piedi il viadotto ok, l'elicoidale ok, poi dai un'occhiata e dici ok, è cascato come volevo, grossi problemi non ce ne sono, però hai 7, 8, 9 minuti dopo l'esplosione in cui sei ancora sotto tensione, e dopo quando hai finito tutta questa cosa qui non hai più motivo di preoccuparti, e quindi ancora una volta le emozioni vanno scemando. Ma lei sceglie un orario preciso in base alla luce, in base alla temperatura? No, oppure... no, magari in questo caso ci è stato imposto il giorno e l'ora senza nemmeno interpellarci. Infatti poi abbiamo scherzato io e il supercommissario Bucci su questa cosa, perché ovviamente lui era sempre lì con l'orologio, fai presto, e io avevo 1000 cose da organizzare, da preparare, e quindi quando posso scelgo io, ma spesso dipende da fattori così locali. Per esempio, se passa lo scuolabus è chiaro che non farai l'operazione mentre passa lo scuolabus, oppure se c'è il giorno di mercato in un paese non farai il lavoro in quel giorno che magari era il giorno migliore, quindi ci si deve adattare. E invece il suo libro preferito? E il mio libro preferito, sì, visto che la formazione non smette mai e continua, diciamo, lei ha un momento esatto di tempo libero, diciamo così. Allora, un libro che mi è piaciuto moltissimo e che consiglio a tutti è Plant Revolution di Mancuso. È un libro che ti apre la mente su quello che è l'evoluzione delle piante e che ci fa capire un sacco di cose anche sulla nostra vita e sulla nostra natura e sul nostro futuro. E quindi non prendo la percentuale sulla sponsorizzazione che ho fatto, ma è l'ultimo libro che ho letto che mi ha colpito particolarmente. Per la serie non si finisce mai di imparare, non sai mai dove quell'informazione poi potrebbe tornarti utile. Quindi ringraziamo tantissimo Danilo Coppe, grazie per renderci orgogliosi e rendere orgogliosa l'Italia nel mondo, e soprattutto ritorni presto a trovarci qui su Valdo TV a casa sua a Segusino. Grazie. Grazie a tutti.
Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto WISP, la salute di casa. Con il sole o con la pioggia siamo anche oggi qui al quartier San Paolo e iniziamo la nostra lezione in piedi, iniziando a scaldare la parte superiore del corpo con dei movimenti per il collo. La base è sempre stabile, siamo in piedi, quindi partiamo con una buona base di appoggio e lentamente iniziamo a muovere il capo e volgiamo lo sguardo e la testa da un lato prima e poi lentamente, ripassando per la posizione frontale, andiamo a guardare l'altro lato. Torniamo e ripetiamo. Un esercizio molto semplice che vediamo sempre. Perché proprio partendo dal collo andiamo a sbloccare tutto il resto del corpo. Bene, torniamo con lo sguardo frontale e il prossimo movimento sarà invece rivolto dall'alto con lo sguardo e con la testa che salgono al basso, per cui andremo a guardare tra i piedi. Lasciamo scendere la testa in avanti e di nuovo ripetiamo senza fretta, senza sforzare. Iniziamo sempre il riscaldamento in modo tranquillo, dolce. E di nuovo sguardo frontale. Concludiamo con un movimento completo del collo, per cui lo sguardo parte rivolto verso l'alto, scende e si sposta lateralmente per poi proseguire giù verso il basso e guardare tra i piedi e continuare dall'altro lato per salire su alla posizione di partenza e poi continuare. Ecco che andiamo a fare un giro completo con lo sguardo, con la testa e con la punta del naso andiamo a disegnare un cerchio, all'inizio piccolino e un po' alla volta, man mano che andiamo a scaldarci possiamo aumentare l'ampiezza di questo cerchio. In particolare, ora che abbiamo fatto una o due rotazioni in un verso, possiamo invertire il senso di rotazione, quindi continuare con lo stesso esercizio ma girando dall'altro lato. Andiamo a sgranchire bene il collo nelle posizioni anche un po' più aperte, quindi con lo sguardo e il mento che salgono bene sopra la spalla, vanno su, scendono dall'altro lato, di nuovo lateralmente e poi verso il basso avvicinando il mento al petto. E di nuovo lo sguardo frontale. Rilassiamo un po' le spalle, andiamo a sgranchire con qualche movimento le spalle. Così scendendo dal collo iniziamo a mobilizzare con movimenti liberi e poi un po' alla volta ad attivarle secondo uno schema che scegliamo noi.
In particolare vogliamo iniziare a muovere le spalle e portarle in avanti, ci aiutiamo con le mani che si allontanano dal corpo, le spalle seguono in questo movimento, andiamo a spingere le mani lontano dal corpo per poi tornare indietro, avvicinarle al petto e con i gomiti alti andare ad aprire posteriormente. Guadagniamo spazio, allarghiamo il petto e di nuovo mani in avanti, spingo e allontano dal corpo. Alterniamo questi due movimenti, continuiamo a sgranchirci. Se sono i primi movimenti della giornata, li utilizziamo un po' come uno stiracchiamento, utilizziamo per attivarci, per scaldarci. E a rilassare le braccia. Di nuovo muovo le spalle, le mantengo in movimento, attive, e vado a cambiare tipo di esercizio. Questa volta metto le mani in prossimità delle spalle e muovo entrambi i gomiti contemporaneamente. Parto puntando con i gomiti verso il basso, verso terra, e inizio in un primo esercizio a ruotare gomiti e spalle salendo posteriormente, quindi aprendo bene il petto, per poi proseguire su verso l'alto e riportare i gomiti davanti al corpo e scendere giù verso il basso. Ecco che anche in questo esercizio stiamo andando a fare un movimento circolare, un ciclo che ripetiamo con il movimento dei gomiti che parte idealmente dal basso, puntano verso giù, verso terra, salgono posteriormente, arrivano alti e poi si spostano davanti per scendere. Qualche movimento ancora, magari un po' più ampio. E giù, le braccia a rilassare. Continuiamo a sgranchire e riportiamo ora le mani sulle spalle per eseguire lo stesso esercizio nel verso opposto. I gomiti, questa volta dalla posizione più bassa, salgono davanti, anteriormente al corpo, si portano in alto, allargano bene verso dietro per scendere e continuano. Ecco che il movimento diventa più ampio. Nel momento in cui con i gomiti saliamo, ci portiamo alti e dobbiamo allargare dietro, andiamo a stiracchiarci bene, andiamo ad allargare i gomiti, apriamo le spalle, allunghiamo i muscoli del petto. Lavoriamo quindi sulla mobilità dell'articolazione delle spalle. Un po' alla volta possiamo provare a fare questo movimento più ampio, a sgranchirci bene. E di nuovo giù con le braccia, rilassare lungo il corpo. Per sciogliere facciamo adesso qualche movimento molto libero, oscilliamo con le braccia davanti e dietro. Se riusciamo a mantenere una certa scioltezza sulle mani, sui polsi e sulle braccia, sentiremo che anche le spalle si muovono molto libere e questo aiuta a sgranchire e a sciogliere le rigidità che possono essere dovute a magari un esercizio intenso. Continuiamo a scendere lungo il nostro corpo, le spalle le lasciamo un attimino da parte, poi le riprenderemo con un altro esercizio. Lavoriamo sulla parte centrale, quindi sul tronco del nostro corpo, e per farlo ci attiviamo con una rotazione, questa volta non solo del capo ma anche delle spalle, che andiamo a volgere quindi prima da un lato, sguardo e anche il petto si volge prima a destra per poi ruotare lentamente, tornare frontale e girare dall'altro lato, quindi nel mio caso a sinistra. Continuiamo a fare questo movimento in modo lento, controllato. Sentiamo come durante la rotazione si attivano anche
soprattutto, anzi gli addominali, ci permettono di fare questa torsione e un po' alla volta possiamo aumentare l'attivazione, quindi aumentare un pochino l'intensità di questo esercizio, guardando anche con lo sguardo dietro di noi. Alla fine del movimento, con lo sguardo, guardiamo alle nostre spalle. In questo modo aumentiamo un pochino l'ampiezza del movimento e quindi anche la sua intensità. Ultimo movimento, ultima torsione e torniamo poi frontali. Mani sui fianchi, perché scendendo lungo il corpo adesso andiamo a mobilizzare il bacino e iniziamo come al solito con delle piccole oscillazioni laterali. Quindi col bacino sfianchiamo un po', oscilliamo da un lato per poi tornare sulla verticale e passare all'altro lato. Iniziamo piano con questo movimento che per la prima volta coinvolge un po' più integralmente il nostro corpo e gradualmente, sempre quindi con progressione, possiamo ogni volta guadagnare qualche centimetro in più, lasciare che il fianco si sposti più lateralmente, che le spalle accompagnino il movimento, quindi scendano giù di lato, sempre rimanendo in ascolto. Se il nostro corpo ci trasmette sensazioni di tensione eccessiva, riduciamo un pochino l'ampiezza di questo movimento. Se il corpo invece risponde bene e si lascia allungare, allora proseguiamo e continuiamo a guadagnare spazio. Andiamo adesso a completare questo esercizio aggiungendo a un'oscillazione che per ora è solo laterale anche uno spostamento in avanti e indietro del bacino, in modo da creare di nuovo un cerchio. Dal lato quindi spostiamo il bacino leggermente in avanti, andiamo a traslare dall'altro lato per poi tornare indietro passando per dietro. Di nuovo iniziamo piano, sono movimenti che stiamo affrontando magari per la prima volta durante la giornata e quindi lasciamo che il corpo si possa abituare. E di nuovo, dopo 1 o 2 rotazioni in un verso, per rendere l'esercizio più completo, invertiamo il senso di rotazione, ruotiamo nell'altro verso, così da completare tutto il movimento. Come accade spesso, ci sarà un lato del nostro corpo che risponde meglio e uno che invece farà un po' più fatica, per cui assecondate quello che il vostro corpo vi concede di fare e andate a guadagnare spazio solo se ve lo permette. Ultimi movimenti, se volete farli un pochino più ampi, per poi tornare su dritti verticalmente. Continuiamo a scendere, andiamo a lavorare con l'articolazione del ginocchio e in maniera ancora più mirata delle anche. Per farlo una buona posizione di equilibrio, se c'è bisogno della sedia come supporto l'abbiamo sempre a disposizione. Solleviamo il tallone mentre la punta rimane a contatto con il terreno, il ginocchio che si porta davanti al corpo lo utilizziamo come riferimento e andremo ad allargarlo all'esterno e poi chiuderlo all'interno. La punta rimane a contatto col terreno, fa da perno. E in questo movimento lavoriamo soprattutto sull'articolazione dell'anca. Sentiremo infatti che quando apriamo il ginocchio la coscia all'interno si allunga, quando invece andiamo a chiudere
sempre la coscia nella parte esterna si allunga. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Ancora qualche movimento e giù con il piede. Sgranchiamo un pochino l'articolazione che abbiamo appena utilizzato e cambiamo lato. Di nuovo una posizione stabile, di nuovo sollevo il tallone mantenendo la punta a contatto con il terreno, il ginocchio che si trova davanti al corpo lo utilizziamo come riferimento e lo andiamo ad allargare e ad aprire lateralmente per poi chiuderlo all'interno. Proprio come prima stiamo lavorando sull'anca e allungando i muscoli della coscia nella parte più alta, sia internamente che esternamente. Torno in piedi, torno in posizione, sgranchisco un po' come al solito l'articolazione dopo averla mobilizzata. Di nuovo un esercizio che richiede un po' di equilibrio, di nuovo se c'è bisogno la sedia a portata di mano, sollevo il tallone, mantengo la punta a contatto con il terreno, questa volta al posto del ginocchio mi concentro sulla caviglia per mobilizzare bene questa articolazione. In particolare col tallone vado ad allargarmi lateralmente, scendo giù verso il pavimento, traslo all'interno e salgo di nuovo. Essenzialmente vado a disegnare un cerchio, di nuovo. Molto semplicemente faccio un movimento circolare cercando di mantenere una certa fluidità, non ho bisogno di esagerare, di fare un movimento a scatti o molto ampio all'inizio, cerco piuttosto di fare un movimento fluido, circolare, che un po' alla volta mi sgranchisca l'articolazione della caviglia. Magari scrocchia ogni tanto. Prima di cambiare lato invertiamo anche in questo esercizio il giro, quindi il senso in cui stiamo ruotando la caviglia. Ok, di nuovo riprendo l'equilibrio, sgranchisco un po' e cambio lato. Punta a contatto con il terreno, fa sempre da perno, il tallone si alza e si allarga all'esterno. Di nuovo scende verso il basso, torna interno e sale. Di nuovo andiamo a disegnare un cerchio con il tallone per mobilizzare l'altra caviglia. Movimento breve all'inizio, dobbiamo riprendere un po' di spazio, pian pianino possiamo provare ad ampliare anche questo movimento e prima di concludere anche con questo lato andiamo a invertire il senso della rotazione, per cui questa volta il tallone dal punto più alto e scende internamente al corpo, passa vicino al pavimento e sale all'esterno. Ecco qua. Sciolgo e torno ben stabile
per concludere il nostro riscaldamento con un piccolo esercizio per i polsi che faremo portando le mani davanti al corpo e simulando l'azione che compiamo quando andiamo ad arrotolare un tappeto tipicamente o un poster. Con le mani, perfetto, portiamo prima una mano, poi l'altra, giù una volta verso il basso e su nel movimento successivo, come appunto se stessimo arrotolando un tappeto. Teniamo il movimento di una mano e poi l'altra. Per completare, sciogliamo un pochino l'articolazione dei polsi, mettiamo una mano dentro l'altra mano nella mano, movimento che flette delicatamente il polso della mano sinistra che poi ricambia e va a flettere delicatamente il polso della mano destra. Alterniamo questi movimenti di flessione e di estensione dei polsi e se riusciamo aggiungiamo anche una piccola rotazione, così da aumentare anche in quest'ultimo esercizio di riscaldamento l'ampiezza e la complessità del movimento. Perfetto. Rilassiamo di nuovo, sgranchiamo e mobilizziamo un pochino i polsi, le mani. Abbiamo fatto un riscaldamento molto veloce, adesso inizieremo con gli esercizi ma in modo ovviamente graduale. Ripartiamo da una bella posizione stabile dei piedi che ci danno sostegno e torniamo sulla parte alta del corpo. Iniziamo con un esercizio che è molto semplice, quasi da riscaldamento, per sciogliere e quindi completare il lavoro che abbiamo fatto prima. Possiamo rilassare i polsi e le braccia e farli oscillare una davanti e una dietro al corpo, come se ci stessimo un po' avvitando. Se riusciamo a fare un movimento rilassato, quindi sciolto, sentiamo come la muscolatura che abbiamo scaldato prima, che magari era ancora un po' bloccata, si rilassa e permette un movimento un po' più ampio. Ok, torniamo composti, riprendiamo un po' di tono muscolare, quindi ritorniamo in posizione composta e lavoriamo sulla mobilità della spalla, questa volta con degli esercizi mirati, una spalla alla volta. Il movimento lo eseguiamo col braccio disteso, così da avere la massima ampiezza possibile e semplicemente ruotiamo, o meglio spostiamo la mano dietro il nostro corpo e la facciamo salire verso l'alto per poi farla scendere davanti. Continuiamo questo movimento circolare, è una circonduzione del braccio, cercando un pochino alla volta, quindi sempre senza esagerare, di guadagnare spazio in questo esercizio. Ora mi giro lateralmente così si vede un po' meglio. Il movimento lo vogliamo fare ampio, quindi con la mano andiamo più in basso possibile, puntando verso il pavimento, saliamo dietro cercando di mantenere il braccio disteso, bello ampio, andiamo su verso l'alto e poi scendiamo in avanti. Per aumentare l'ampiezza del movimento la spalla asseconda e tutto il corpo assecondano il movimento del braccio e quindi col braccio in avanti la spalla avanza un pochino, poi scende, si apre bene posteriormente per andare su poi verso l'alto. Ultimi giri belli, ampi e andiamo a rilassare. Cambio lato, quindi mi sposto sull'altro arto, sempre la partenza con la mano
aperta, distesa giù verso il basso, salgo dietro, arrivo in alto e scendo davanti. Dovrò ripartire con un movimento più breve che, come al solito, andiamo poco alla volta ad aumentare in ampiezza. Di nuovo la spalla asseconda il movimento, quindi si apre posteriormente, sale su verso l'alto, scende in avanti e anche il corpo ruota leggermente, il busto si gira per permetterci di guadagnare più spazio e quindi con la mano andare a disegnare un cerchio il più ampio possibile. E sciolgo, rilasso, sgranchisco un po' le spalle e completiamo un po' questo esercizio con un movimento che facciamo con entrambe le braccia, un movimento che avrà una mano e quindi un braccio che si trovano giù verso il basso, una mano e l'altro braccio invece che partono verso l'alto. Il movimento è lo stesso essenzialmente, ma lo eseguiremo con due braccia che si troveranno sempre agli opposti. Questa volta il braccio che si trova in alto scende dietro, il braccio che si trova in basso sale in avanti e continuano questo movimento sempre stando agli estremi opposti. Lo facciamo lentamente all'inizio per capirlo, per coordinarci bene. La mano dal punto più alto scende dietro, si porta in basso e sale in avanti e continua. Le spalle accompagnano il movimento, è come se stessimo nuotando. Il corpo tutto accompagna il movimento, quindi anche il busto ruota leggermente e anche il bacino. È molto simile a una nuotata a dorso in piscina. Adesso che si può andare in piscina di nuovo e nuotare, questo è un esercizio che lo richiama. Bel movimento ampio, sono le ultime circonduzioni che effettuiamo e poi rilasso entrambe le braccia e vado giù a sciogliere. Movimenti molto ampi che vogliono lavorare soprattutto sulla mobilità, quindi in particolare vogliamo andare a guadagnare spazio, vogliamo diventare più mobili, riuscire a prendere oggetti che stanno in alto, riuscire con più facilità a infilarci una maglietta o una giacca con posizioni del braccio molto ampie. Un altro esercizio che lavora su questo tipo di capacità del nostro corpo lo possiamo fare in un'altra posizione particolare, meno ampia, ma comunque che utilizziamo poco e quindi facciamo un po' fatica a raggiungere. In particolare vogliamo, e lavoriamo sempre con due braccia contemporaneamente, partire da una posizione leggermente aperta e andare a chiudere le mani vicino al corpo, portando una mano davanti al corpo e l'altra invece dietro alla schiena. Torniamo con le braccia aperte e richiudiamo invertendo, quindi adesso ho la mano destra che passa davanti al corpo e la sinistra che passa dietro. All'inizio forse un po' complicato, ma dopo 1 o 2 ripetizioni diventa automatico. Prima una, poi l'altra mano passano davanti al corpo e l'altra dietro. Concentriamoci, se riusciamo, sulla mano che si muove dietro al corpo. Quella che si trova davanti è più facile, la vediamo anche, si trova qui, è un movimento che non richiede impegno, lo riusciamo a fare facilmente. La mano che invece passa dietro al corpo si troverà sicuramente in una posizione più scomoda, sarà un movimento che ci costerà più fatica. Senza esagerare, cerchiamo quindi con l'attenzione alla mano che si trova dietro, di aumentare un pochino l'ampiezza di questo movimento, quindi spostare la mano il più possibile lateralmente. Se riusciamo a
uscire addirittura dal fianco. Ancora qualche ripetizione. E andiamo nuovamente a rilassare. Era un movimento non particolarmente ampio, ma che lavorava su una posizione particolare che non utilizziamo spesso. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca, vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Proviamo ora il movimento, diciamo così, opposto. Iniziamo con le mani sui fianchi, entrambe, una base di appoggio ben stabile, perché ora ci muoveremo invece molto con le braccia, e un braccio alla volta lo svincoliamo dal corpo e lo facciamo salire lateralmente, per arrivare nel punto più in alto, sopra la testa, e poi sempre lentamente scendere giù verso il basso. Torna la mano sul fianco, si svincola l'altro lato e di nuovo sale lentamente e arriva fino sopra la testa, per poi altrettanto lentamente scendere e tornare con la mano sul fianco. Andiamo a ripetere cambiando ogni volta il braccio. Ecco che salendo su verso l'alto guadagniamo spazio, allunghiamo i muscoli anche del fianco e la mobilità questa volta la andiamo ad allenare in una posizione estrema, quindi con la mano molto lontana dal corpo ma verticale. Di nuovo cambio, questa volta sempre salendo lentamente posso far continuare il movimento, non fermarlo sulla verticale, ma provare a inclinarmi un po' e quindi superare la verticale e andare oltre la posizione sopra la testa per poi lentamente, come prima, tornare indietro. Lo facciamo anche dall'altro lato. Salgo, mi porto con la mano sopra la testa per poi andare a oltrepassare un po' la verticale e di nuovo giù. Ancora 2 movimenti di questo tipo, sempre se riusciamo ampi, con un piccolo sbilanciamento lateralmente. Mano sul fianco e ultimo movimento con la sinistra nel mio caso. Salgo su bene, raggiungo la verticale e poi sorpasso quel punto andando ad allungare un pochino tutto il fianco e giù a sciogliere. Posso svincolare le mani dai fianchi e mobilizzare tutta la spalla. Abbiamo lavorato molto sull'ampiezza, ora vediamo qualche esercizio pensato più per la forza e quindi un lavoro meno ampio magari, ma impegnativo dal punto di vista muscolare. In particolare la posizione di partenza resta la stessa, con una buona base di appoggio, lavoriamo con entrambe le braccia contemporaneamente e quello che vogliamo fare è sollevare molto lentamente le braccia, portarle all'altezza delle spalle, fermarci un secondo in questa posizione per poi andare a chiudere davanti al corpo. Sempre lentamente, le mani le portiamo davanti, all'altezza delle spalle. Scendiamo giù verso il basso e torniamo alla posizione di partenza. Ecco che abbiamo concluso un ciclo. Lo ripetiamo sempre molto lentamente,
portiamo le mani all'altezza delle spalle, ci fermiamo e chiudiamo, quindi le trasliamo davanti al corpo. Ci fermiamo di nuovo un secondo per poi scendere giù, sempre frontalmente. E andiamo a ripetere. Salgo lentamente, lungo, con le braccia aperte lateralmente, mi fermo un secondo e poi traslo in avanti. Possiamo adesso, quando arriviamo con le mani davanti al corpo, aggiungere un movimento. Non le fermiamo, ma continuiamo a muovere le mani da un lato e dall'altro, fin dove riusciamo. Quindi incrociamo le braccia, raggiungiamo il punto più ampio, quindi un incrocio più grande che riusciamo, e poi torniamo indietro. Questa volta torniamo alla posizione delle braccia aperte all'altezza delle spalle per poi scendere giù verso il basso. E ripetiamo. L'esercizio è simile ma è cambiato un pochino nel frattempo. Mani si aprono lateralmente all'altezza delle spalle, traslano come se fossero su un piano davanti al corpo, raggiungono, si avvicinano, quasi si toccano, poi si incrociano, una va, la mano destra va a sinistra e la sinistra va a destra. Chiudo il più possibile, incrocio il più possibile e poi torno indietro e allargo. All'altezza delle spalle, nel momento più largo, nel punto più ampio, poi scendo lentamente. Andiamo a ripetere l'ultima volta. Allargo lateralmente, raggiungo l'altezza delle spalle e da questa posizione inizio a muovere le braccia davanti al corpo. Senza fermare il movimento vado a passare una mano sopra l'altra e incrociare. Incrocio il più possibile e poi riallargo, apro del tutto e scendo giù verso il basso. Sgranchisco un po' le spalle, abbiamo lavorato con un movimento lento, sicuramente abbiamo impegnato la parte alta qui delle spalle in un lavoro che richiedeva un pochino più di impegno muscolare e per questo motivo ci prendiamo un momento per allungare. Quindi iniziamo dall'esercizio in cui un braccio alla volta lo portiamo disteso davanti al corpo, incrociamo come se stessimo accompagnando una porta per chiuderla e con l'altra mano sosteniamo il gomito e lo andiamo ad avvicinare alla spalla opposta. Manteniamo la posizione di allungamento respirando come al solito. 3 o 4 bei respiri profondi ci aiutano a rilassare e a dare un tempo all'esercizio. Torno col braccio giù lentamente, accompagnandolo se riesco, e ripeto dall'altro lato. Distendo il braccio sinistro, nel mio caso, lo vado a incrociare, lo porto davanti al petto, con la mano destra sostengo e vado a avvicinare il gomito alla spalla opposta. Raggiunta la posizione mi fermo, la mantengo l'allungamento, di nuovo 3 o 4 bei respiri profondi. E indietro, accompagno giù il braccio, vado a rilassare. Un altro esercizio per la muscolatura delle spalle che coinvolge anche quella del collo, lo facciamo sempre in piedi. Le spalle e le mani, le braccia sono rilassate, quindi manteniamo una posizione eretta, dritta con il corpo ma senza tensione sulle spalle e andiamo lentamente a inclinare la testa da un lato, quindi scendiamo lateralmente, sentiremo che dal lato opposto i muscoli del collo e della spalla si allungano. Raggiunta la posizione di allungamento la manteniamo. Continuiamo a respirare, cerchiamo di riempire bene i polmoni e poi lasciare che l'aria esca naturalmente e lo facciamo per 3 o 4 volte.
Ogni volta che butto fuori l'aria rilasso e guadagno un po' di allungamento. Finite le respirazioni mi posso aiutare con una mano, delicatamente risollevo il capo, torno sulla verticale e, avendo cura di mantenere le spalle rilassate, inclino la testa dall'altro lato per completare. Ci sarà magari un lato in cui ci viene più facile inclinare la testa, un altro che ha più rigidità, questo è normale, non siamo perfettamente simmetrici. Quindi guadagniamo lo spazio che il nostro corpo ci concede e poi manteniamo la posizione di allungamento, ricordandoci di respirare in modo il più possibile profondo. Dopo 3 o 4 respirazioni posso di nuovo aiutarmi con una mano e risollevare il capo, portarlo verticale. Andiamo a sgranchire un pochino. Concentriamoci, andiamo a scendere, concentriamoci su una parte un po' più bassa del nostro corpo. Abbiamo lavorato bene sulle spalle, ora attiviamo un pochino di più la parte inferiore, addominali compresi, e lo facciamo con un supporto per l'equilibrio, in quanto adesso muoveremo una gamba prima e l'altra poi, staccandola da terra. Richiede quindi una buona posizione stabile. Se serve l'aiuto del sostegno, i piedi partono vicini l'uno all'altro. Quello che vogliamo fare è, senza fretta, sollevare, staccare un pochino il piede da terra e portare piede e ginocchio alti davanti al corpo, per poi scendere, toccare terra e invertire, cambiare lato. Sollevo piede e ginocchio opposto, li porto alti, se riesco, davanti al corpo e cambio nuovamente. Alterniamo gamba destra e giù, gamba sinistra e giù. È una marcia sul posto essenzialmente. Se siamo bravi con l'equilibrio, riusciamo a fare questo esercizio senza appoggio, possiamo farlo anche senza toccare la sedia. L'importante è che ogni volta che appoggi i piedi a terra e devo iniziare il movimento io mi senta stabile. Su, giù, riprendo l'equilibrio e cambio lato. Ultimi movimenti. E giù, rilasso un pochino, sgranchisco e continuo a lavorare sempre con le gambe, e anche se sul subito magari uno non se ne accorge, con gli addominali dorsali, sempre con un appoggio, un piede alla volta. Questa volta sollevo il piede da terra e sposto la gamba posteriormente, quindi lascio lo spazio dietro per allungare e poi tornare giù in appoggio. Può essere utile in questo caso avere il supporto, quindi la sedia, davanti al corpo per potersi appoggiare magari con 2 mani nel caso ci sia bisogno. Prima una gamba, poi l'altra. Sollevo il piede e lo distendo un pochino dietro e di nuovo cambio. Destro, appoggio e poi sinistro. Ora mi ruoto lateralmente così si può vedere meglio, voi potete rimanere nella posizione in cui siete, e continuiamo con prima una gamba e poi l'altra. Se riesco la gamba la tengo abbastanza distesa, insomma, e durante il movimento il busto accompagna, per cui verrà naturale piegarsi un pochino in avanti e quindi assecondare con le spalle il movimento della gamba. Ancora qualche ripetizione e poi torniamo su dritti verticalmente.
stiamo iniziando ad attivare la muscolatura. In quest'ultimo esercizio abbiamo lavorato di più con la parte posteriore dei muscoli, quindi i lombari, questa fascia qui che si trova dietro alla schiena. Nell'esercizio che facciamo adesso lavoreremo invece un pochino di più con i muscoli che si trovano davanti, gli addominali. Di nuovo stacco il piede da terra e con la gamba distesa provo a salire leggermente in avanti e di nuovo giù. Simile all'esercizio di prima, ma la gamba questa volta si porta davanti al corpo e giù. Se riesco la tengo anche distesa, non è necessario che sia rigida, ma provo a sollevare il piede, in particolare il tallone, lo porto davanti al corpo. Prima una gamba, poi l'altra. Probabilmente mi accorgo che più faccio questo esercizio, più riesco a sollevare il piede davanti al corpo. I primi movimenti erano sicuramente più difficili da fare. I muscoli qui dietro tiravano indietro, appunto. Un po' alla volta, se riusciamo a sciogliere il movimento, sarà più facile sollevare la gamba. Mi raccomando, sempre l'equilibrio come primo obiettivo di questo esercizio. Se sentite che la posizione è un po' instabile, ci si può fermare, riprendere l'equilibrio e poi ripartire. Ultimi movimenti e giù. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Completiamo questa serie di esercizi per gli arti inferiori e per, come abbiamo detto, la parete addominale e dorsale, facendo dei passi in avanti, come al solito un piede alla volta. Io partirò dal piede destro, farò un passo non molto ampio in avanti, sempre con il supporto a portata di mano, per poi tornare in posizione di partenza e ripetere con l'altra gamba. Quindi allungo questa volta il passo sul piede sinistro e torno in posizione e alterno destro e poi il sinistro. Come al solito, equilibrio prima di tutto, per cui prima di effettuare ogni spostamento sia all'andata che al ritorno mi assicuro di essere stabile e di avere l'equilibrio. Se c'è bisogno la sedia è a portata, posso anche sempre mantenere una mano o anche solo un dito a contatto. Per chi volesse possiamo aumentare un pochino l'intensità e quindi l'impegno di questo esercizio, e per farlo sarà sufficiente allungare anche di poco l'ampiezza del passo, per cui fare un passo un pochino più lungo e poi portare il ginocchio un po' in avanti. Ecco che siamo obbligati così a piegare di più il ginocchio, flettere di più questa articolazione e, tornando indietro, soprattutto dare una buona spinta con la gamba per tornare dritti. Più allungo il passo, più scendo, vengo in avanti col ginocchio, più aumento l'intensità dell'esercizio. Attenzione che diventa anche più difficile poi mantenere l'equilibrio, quindi cerchiamo sempre un buon compromesso che ci permetta di fare un esercizio efficace, che noi sentiamo buono per la nostra muscolatura, ma che al contempo ci garantisce di farlo in sicurezza, quindi con l'equilibrio sempre sotto controllo.
Ancora le ultime ripetizioni. E torno su. Dovremmo avere il tempo per fare anche un ultimo esercizio di questo tipo. Ci spostiamo questa volta lateralmente con i passi, quindi la sedia torna davanti al corpo per avere spazio ai lati e il passo questa volta lo effettuiamo prima verso destra, sempre piegando leggermente il ginocchio, per poi tornare in posizione e spostarci verso sinistra. Pieghiamo leggermente il ginocchio e poi su, nella posizione iniziale di partenza. Non serve farlo velocemente, non sto cercando un movimento rapido, ma piuttosto un movimento lento e controllato, che come al solito, lo ripeto, ha come primo obiettivo riuscire a fare tutto l'esercizio mantenendo bene il controllo dell'equilibrio. Di nuovo, più ampio sarà il passo lateralmente, più impegnativo sarà poi il movimento dal punto di vista dello sforzo muscolare. Dall'altro lato diventa anche più instabile, o meglio più difficile mantenere l'equilibrio durante lo spostamento. Ultime ripetizioni da un lato e dall'altro e torniamo su verticalmente in piedi dritti. Sgranchiamo un po' e completiamo questi ultimi minuti della lezione sedendoci con un po' di allungamento. Prendiamo posto sulla sedia e ripartiamo con un esercizio per la parte alta del corpo, il collo l'abbiamo lasciato indietro da prima, lo andiamo a vedere adesso, da una posizione stabile, sempre con la schiena possibilmente dritta e le spalle rilassate, andiamo a flettere il capo in avanti, chiniamo il capo quindi giù verso il basso, lo sguardo è tra i talloni, tra i piedi, magari anche verso la sedia, avviciniamo un pochino il mento al petto e manteniamo questa posizione qui, respirando, con l'obiettivo di allungare i muscoli del collo posteriormente. Quando abbiamo finito l'esercizio, possiamo aiutarci con una mano, risolleviamo lentamente il capo. Se serve sgranchiamo un pochino il collo e andiamo ad allungare ora il busto con stessa posizione di partenza, ben stabili. Un esercizio completo per tutta la schiena, si parte con le mani sulle ginocchia e lentamente scendiamo in avanti con il busto, ci avviciniamo con il petto alle ginocchia. Se riusciamo ad appoggiarci, lasciamo anche che le mani, le braccia vadano giù verso il pavimento, proviamo a rilassarci, quindi appoggiare, lasciare che il peso del busto sia sulle ginocchia e poi sfruttando il peso del nostro corpo, quindi abbandonandoci alla forza di gravità, facciamo scendere giù le braccia e anche la testa verso il pavimento. La posizione è particolare, magari un po' scomoda, cerchiamo di continuare a respirare, respirazioni profonde se riusciamo, e ogni volta che buttiamo fuori l'aria ricerchiamo del rilassamento, cerchiamo di rilassare la muscolatura, ci accorgeremo che guadagniamo qualche millimetro. Finito l'esercizio,
Per risalire e tornare seduti, mi raccomando, prima di tutto mani sulle ginocchia e poi lentamente andiamo a spingere su con le braccia e raddrizziamo il busto. Se serve sgranchiamo un pochino le spalle e ci concentriamo per finire sugli arti inferiori. Primo esercizio di mobilità, lo eseguiamo una gamba alla volta, ci possiamo aiutare con la mano sul ginocchio, allarghiamo il piede lateralmente alla sedia e con il palmo aiutiamo a spingere il ginocchio posteriormente all'esterno e allungare l'interno della coscia. Manteniamo la posizione 3 respirazioni, 4 respirazioni complete. E poi con la mano ci aiutiamo, accompagniamo il ginocchio e andiamo a cambiare lato. Allargo bene, col palmo mi aiuto, se serve, ad aumentare la tensione di allungamento sul muscolo interno della coscia e di nuovo mantengo la posizione. Sempre con l'aiuto della mano, senza sforzare, torno nella posizione iniziale e concludiamo con un allungamento per i muscoli anteriori delle cosce che abbiamo utilizzato molto durante il passo in avanti, ma anche quando sollevavamo il ginocchio e il piede davanti al corpo, e per farlo ci spostiamo sempre mantenendo l'equilibrio un po' lateralmente alla sedia. La gamba che sta centrale ci sostiene, quindi è davanti a noi ben salda, la gamba più laterale invece lentamente la facciamo indietreggiare in modo che il ginocchio vada giù verso il basso. Dovremmo sentire, più il ginocchio scende verso il basso, più dovremo sentire la tensione su questo muscolo qui della coscia. Come al solito cerco di mantenere anche la concentrazione sulla respirazione senza andare in apnea e poi al ritorno mi aiuto un pochino con le mani per non andare a sforzare. Un muscolo che è appena allungato, appena rilassato, cerchiamo di non utilizzarlo subito in un movimento di sforzo. Cambio lato, quindi mi sposto sull'altro lato della sedia, come sempre. Una gamba mi dà sostegno, mi mantiene ben stabile, l'altra invece pian pianino indietreggia, lasciando che il ginocchio punti giù verso terra. Più abbasso il ginocchio, più aumenta la tensione sulla coscia. Mantengo la posizione respirando, 3 o 4 respirazioni complete. E quando abbiamo finito aiutiamo il movimento di ritorno con la mano e riprendiamo la posizione più comoda sulla sedia. Questo era l'ultimo esercizio di allungamento pensato per oggi. Io vi ringrazio come sempre di aver partecipato alla lezione, come al solito ringrazio i nostri atleti che anche con una giornata uggiosa come quella di oggi si sono presentati. Vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona giornata. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo.
Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Un trafiletto del 20 ottobre 1866 della Gazzetta di Venezia annunciava che il mattino precedente, in una camera dell'Albergo Europa, si è fatta la cessione del Veneto. Il 19 ottobre, infatti, chiusi nella stanza vicina al Canal Grande dove alloggiava Leboeuf, ebbe luogo la consegna del Regno Lombardo-Veneto dalle mani del commissario austriaco Karl Möning a quello francese. Di seguito ci fu la retrocessione del Veneto dalla Francia alle autorità municipali, nelle persone di Michiel, De Betta e Demi Kelder. Addirittura al termine della cerimonia, il conte Michiel rilasciò al generale Leboeuf una presa d'atto dove si dichiarava che Venezia era rimessa a se stessa. Ecco che cosa appare nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 19 ottobre 1866. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuta oggi, alle ore 10:15 antimeridiane, il seguente dispaccio da Venezia. La bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, salutata dalle frenetiche grida della esultante popolazione. Firmato generale di Revel. Si glissa sul fatto che le frenetiche grida provenivano dai rappresentanti municipali e dalla Guardia Nazionale, unici presenti all'alzabandiera, eseguito con un blitz. Secondo il piano di Thaon, fatta la cessione alle ore 8, alle 9 dovevano issarsi 3 enormi tricolori Sabaudi in piazza San Marco e solo alle 11 la sua divisione sarebbe smontata dai treni in piazzale Santa Lucia. Ben 4.000 soldati avrebbero marciato verso piazza San Marco in 3 colonne, una su barche per il Canal Grande, una per l'Accademia ed una attraverso le mercerie. Durante la marcia per ponti e calli, i veneziani avrebbero accolto con giubilo le truppe sabaude, sicché tanti soldati si distrassero dai loro compiti e non raggiunsero piazza San Marco. Il plebiscito si svolse in 2 giornate, sabato e domenica 21 e 22 ottobre. Vi poterono votare gli uomini di età superiore a 21 anni, ma non ne ebbero diritto le donne. Su una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, votarono in circa 650.000. Domenica e lunedì 21 e 22 ottobre 1866 i veneti furono posti davanti a un quesito che non aveva precedenti nella storia dei plebisciti. Non fu chiesto loro di quale Stato volessero far parte, ma fu chiesto di aderire o meno al seguente testo: dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il governo costituzionale di Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Una spiegazione per tale stranezza può venire da discorsi dell'epoca, riportati nel libro di Ettore Beggiato sulla grande truffa del plebiscito. Il comunicato del Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli, datato 16 ottobre, poneva la seguente questione: ma i veneti non hanno già scelto un re ed un governo proprio fin dal 1848, con solenne e spontaneo plebiscito? Gli emissari di Carlo Alberto, infatti, tra il 30 maggio e il 5 giugno 1848 avevano chiamato al voto le sole città di Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo, che avevano il nemico alle porte. Tale pronunciamento di 20 anni prima fu parziale e rimase privo di efficacia, in quanto gli austriaci subito occuparono di nuovo quelle città. Proprio il 1848 aveva infatti dimostrato che i veneti volevano rifondare la Serenissima.
Nel 1866 il governo Ricasoli era preoccupato dalle possibili reazioni dei veneti, perciò li fece votare su una dichiarazione preconfezionata che non ammetteva alternative. Il concetto di plebiscito non fu democratico, bensì napoleonico. Sia Napoleone I che Napoleone III fecero uso del plebiscito per legittimare i rispettivi regimi e tutti i plebisciti avvenuti in Italia furono utilizzati per giustificare l'unificazione e la maggior parte di essi venivano eseguiti nelle maniere più corrotte. Il massiccio voto favorevole all'unificazione non si identifica in alcun modo con il sostegno popolare all'unità, bensì rappresenta un'estesa opera di intimidazione, giustificata dal fatto che alle persone non fu offerta nessun'altra possibilità. La martellante propaganda di Stato si incaricò di infamare chi votava contro. La natura coercitiva del plebiscito emergeva dai manifesti affissi sulla via pubblica. In uno di questi si legge: Chi dice sì mostra sentirsi uomo libero, padrone in casa propria, degno figlio d'Italia. Chi dice no, la prova d'animo di schiavo, nato al bastone croato. Il sì lo si porta all'urna a fronte alta, sotto lo sguardo del sole, con la gioia nell'anima, con la benedizione di Dio. Il no, con mano tremante, di nascosto, come chi commette un delitto, con la coscienza che grida, traditore della patria. Insomma, cos'è questa storia? Non viene nessuno qua. Eccellenza, finché a non venire sono i contrari è meglio, no? La Gazzetta di Verona, il 17 ottobre 1866, annunciando il plebiscito, scrisse: Sì vuol dire essere italiano ed adempiere al voto dell'Italia. No vuol dire restare veneto e contraddire al voto dell'Italia. L'espressione restare veneto dice tutto. Il clero cattolico fu reso oggetto di minacce, con frasi di questo tenore. Ricordino i parroci che ove in alcune parrocchie questo voto non fosse sì aperto, sì pieno, quale lo esige l'onore delle Venezie e dell'Italia, sarebbe assai difficile non farne mallevadrice la suddetta influenza clericale e contenere l'offeso sentimento nazionale dal prendere contro i preti qualche pubblica e dolorosa soddisfazione. Queste cautele, adatte ad una terra da sottomettere a forza, facevano a pugni con l'unanimità di consensi che fu sbandierata. L'occupazione militare era in corso a Venezia dal 19 ottobre. Il sì era già un dato di fatto che nulla poteva mutare. Generalità. Angelo Pavan fu Giuseppe e Agnese Mazzon, 22 settembre 1803. Intenzione di voto? No. Che cosa? Ci prendi in giro? Abbiamo forse un anti-italiano qui? Io veramente... Ignorante! Ecco che cosa sei. Ci farai vergognare di fronte a tutti i seggi della provincia. Rideranno di noi! Sì! Va bene. Mi scusi, Ser Gradinigo, mi scusi. Scrisse Taon di Revel. Le autorità comunali avevano preparato e distribuito dei biglietti col sì e col no, di colore diverso. Inoltre, ogni elettore, presentandosi ai componenti del seggio, pronunciava il proprio nome e consegnava il biglietto al presidente, che lo depositava nell'urna. Il fatto che ci fossero urne separate nelle quali venissero inserite le schede dimostra quanto tutto ciò rese più facile identificare chi fosse contrario. La gente percepì di non aver scelta e alla fine non ebbe scelta perché erano presenti anche soldati armati di baionetta. Qualcuno doveva pur consegnare il biglietto da votare e ciò permetteva ai funzionari di segnalare quello più gradito. Verso i tanti analfabeti di allora,
La procedura negava sia ogni margine di scelta che segretezza nel voto. Altre istruzioni recitavano: vi devono essere 2 urne separate sopra un tavolo. Sopra una sarà scritto ben chiaro il sì, sopra l'altra il no. I protocolli sono 2, uno per i votanti che presentano il biglietto del sì, l'altro dei votanti che presentano il biglietto del no. Così i dissidenti restavano schedati. Per non farsi mancare nulla, le istruzioni di un commissario del Veronese disponevano che la commissione quindi conclude il presente protocollo gridando: viva l'Italia unita sotto lo scettro della Casa di Savoia. Il giorno 27 ottobre 1866 il presidente della Corte d'Appello di Venezia, Tecchio, dichiarò al mondo i seguenti risultati: votanti 647.495, favorevoli 647.426, contrari 69 e voti annullati 567. Il plebiscito del 1866 fu chiaramente fasullo, fu organizzato in maniera molto maldestra e di fatto il risultato era già noto in anticipo. Non si può dar credito ai risultati ufficiali. Però è interessante che quel voto abbia avuto luogo. Ed ebbe luogo perché le potenze riunite a Vienna il 3 ottobre decisero che il passaggio del Veneto all'Italia dovesse trovare una sua legittimazione nella volontà del popolo veneto. Anche allora le diplomazie decedevano, ma avevano bisogno di un sostegno appunto popolare, di una legittimazione. È interessante tutto questo perché 150 anni dopo siamo messi in un certo senso peggio. Una legge decisa dal Consiglio regionale Veneto che indiceva un referendum perfino solo consultivo è stata prima rigettata dal governo nazionale e poi addirittura bocciata dalla Corte Costituzionale. In altri termini, nel 1866 fu tenuto un referendum fasullo, ma almeno si finse di chiedere alle popolazioni venete se volevano stare in Italia oppure no. Oggi siamo in una situazione perfino più illiberale. Il 4 novembre 1866 a Torino le rappresentanze municipali consegnarono a Sua Maestà il riscontro del plebiscito. Fu emesso allora l'imperioso decreto regio numero 3300 che così disponeva: le province di Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. Un'amara ironia traspare oggi dalle battute finali del discorso tenuto dal podestà di Venezia, Giustiniani, nella Sala del Trono. Sire, quei 641.757 sì raccolti nelle nostre province offrono all'Europa tutta una novella testimonianza della concordia italiana e danno alla nazione la certezza che l'era dei sacrifici è chiusa per sempre ed incomincia quella di uno sviluppo progressivo di tutte le nostre forze. Furono le classiche ultime parole famose, prima di lacrime e sangue. Alcuni storici importanti sono arrivati a giustificare le falsità, gli imbrogli del referendum del 1866 sulla base di una sorta di contestualizzazione. Cioè dicendo che in fondo era normale nell'Ottocento che fossero le diplomazie soltanto a decidere, che fossero i poteri e che le popolazioni fossero consultate così in maniera puramente formale. Non credo che questo sia vero. Non stiamo parlando di quale età strana, stiamo parlando del 1800, cioè di un'età nella quale il principio di nazionalità stava affermando e le idee democratiche da molto tempo circolavano ovunque. Se il 3 ottobre a Vienna fu deciso di far votare i veneti è perché nello spirito del tempo non c'era in realtà possibilità di ignorare questo passaggio. Era importante per l'Italia e per altre potenze che ci fosse davvero l'appoggio dei veneti, un appoggio, come dire, che fu allora puramente formale, ma che era ritenuto fondamentale per legittimare l'italianizzazione del Veneto. Il 7 novembre faceva trionfale ingresso a Venezia Vittorio Emanuele II. Come per Bonaparte, fu preparato un grande corteo acqueo
al quale seguì l'immancabile Te Deum in Basilica di San Marco e un discorso dalla balconata. Furono elargite 100.000 lire alle famiglie povere dei patrioti che avevano fiancheggiato il nuovo ordine, ma non furono disimpegnati i beni dei poveri presso il Monte di Pietà, che coprivano debiti ammontanti a 765.128 fiorini. Era arrivata l'Italia. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Bentrovati amici di Veneto 1 in questo appuntamento dedicato alla musica classica, quest'oggi puntata davvero speciale, perché andremo a riascoltare, e per chi si collegherà anche nel nostro portale www.veneto1.it, anche rivedere il concerto che l'Orchestra da Camera e i solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini, hanno svolto all'Auditorium Catron di Roncade. E per l'occasione noi ringraziamo anche il comune di Roncade, in particolar modo il sindaco Simonetta Rubinato, il vice sindaco Giorgio Favero e l'assessore alla cultura Chiara Tullio, che preziosamente hanno collaborato per la realizzazione di questa magnifica serata. Un evento che ben si prestava anche per celebrare i 150 anni della Croce Rossa italiana. E noi insomma entriamo subito nel vivo di questa puntata. Io saluto e ritrovo qui in studio con me il maestro Giorgio Sini. Ben trovato, maestro. Grazie caro Emanuele. Beh sì, devo dire che è stato una serata, un concerto molto, molto interessante, soprattutto anche devo dire grazie a questo gruppo di musicisti di gran valore. Naturalmente per eseguire tra l'altro la musica di Antonio Vivaldi, che a volte si dice ma è facile, non è per nulla facile, anzi direi che ci vuole vera stoffa di grandi musicisti. Andremo a riascoltare integralmente il concerto, quindi sarà sicuramente un'emozione tutta da vivere, da vedere e anche da ascoltare. Chi non riuscirà a vederlo può andare sul nostro portale veneto1.it anche nei prossimi giorni. Dicevamo, grandi musicisti, ci sono 3 solisti importanti, tra poco sentiremo il violoncellista Luca Fiorentini e poi avremo 2 primi violini molto importanti, l'esperienza di Enzo Ligresti e il grande talento di un giovane coneglianese, nemmeno 17 anni, Paolo Tagliamento, che sentiremo, i nostri amici vedranno anche da casa, insomma, ha grandi doti, grandi qualità. Beh, sicuramente poi Luca Fiorentini, già di Wiener Filarmonica, ha avuto grande esperienza con questa grande orchestra, e poi abbiamo appunto, dicevi, Enzo Ligresti, uno dei grandi virtuosi, anche lui ha collaborato con i solisti veneti, quindi musicisti di gran valore, come dicevo, e sicuramente non ultimo questo giovanissimo Paolo Tagliamento, la sua giovane età, insomma 16 anni, già diplomato al conservatorio, e suona anche i capricci di Paganini con una maturità e con una sonorità e soprattutto con una tecnica veramente stupefacente. Ecco, con una squadra così sicuramente ci si sente partecipi a pieno. E vorrei anche ricordare, ancora facendo un piccolo ricordo storico di questo grande compositore, Antonio Vivaldi, che è nato nel 1678, il 4 marzo, faccio una piccola curiosità, ecco, il 4 marzo ci fu un grande terremoto nel Veneto, la data di nascita di... E quindi potrebbe... che ha scosso un po' la terra, ma forse anche il mondo della musica in generale, insomma, perché da lì è cominciata una grande epopea, quella di Antonio Vivaldi, insomma, certo, che ha composto grandi sonate, grandi... Certamente più di 550 opere, ma 220 sono solo concerti per violino, per esempio. Quindi insomma una produzione vastissima e c'è ancora cose da scoprire. Bene. Allora,
Entriamo e immergiamoci nell'atmosfera del concerto che si è tenuto il 4 aprile scorso all'Auditorium Catron di Roncade con il primo concerto, un concerto per violoncello e archi RV 418 proprio di Antonio Vivaldi. Dicevamo, violoncello solista Luca Fiorentini, come diceva il maestro Giorgio Sini, per anni ha collaborato con i Wiener Philharmoniker, insomma un prestigio che pochi hanno avuto. Certo. Extra Austria ovviamente, perché sappiamo che sono molto anche legati al loro territorio. Insomma, per un italiano collaborare con i Wiener Philharmoniker è sicuramente motivo di prestigio. È stato anche primo violoncellista di Riccardo Muti alla Scala di Milano. Sì, insomma, sì, ecco, sì. tanto per dare qualche nozione che fanno già capire il calibro di questo grande musicista. E allora andiamo all'Auditorium di Roncade per questa apertura del concerto che si è tenuto lo scorso 4 aprile con l'Orchestra da Camera e i solisti di Radio Veneto 1. Ascoltiamo questo concerto e poi torneremo in studio.
E rientriamo in studio dopo aver ascoltato questo concerto per violoncello e archi RV 418 di Antonio Vivaldi, violoncello solista, l'abbiamo sentito, il maestro Luca Fiorentini. Maestro, 2 parole ancora su questo concerto prima di passare alle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Ma sicuramente un bellissimo concerto in La minore, e la tonalità di La minore spesso può avere anche un velo melanconico, non solo virtuoso naturalmente, ma in questo caso Luca Fiorentini veramente ha dato la sua dimostrazione di verarti, di vero virtuoso e soprattutto anche di ricerca della sonorità del suono, il suo violoncello. Passiamo alle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Qui i solisti sono 2 violini primi con Enzo Ligresti e Paolo Tagliamento, che poi si sono alternati. Paolo Tagliamento ha scelto la primavera e l'inverno, mentre Enzo 2 parti centrali appunto estate e autunno. 4 4 stagioni, insomma, le conosciamo bene, non occorre dire molto su questa opera che ormai credo sia tra le più conosciute a livello di musica classica. Allora maestro, torniamo all'Auditorium Catron di Roncade. Sul palco i solisti di Radio Veneto 1, primo violino per primavera sarà Paolo Tagliamento, la direzione sempre del maestro Giorgio Sini. Torniamo a Roncade e poi ancora qui in studio.
Rientriamo brevemente in studio. Quella che abbiamo ascoltato era La primavera dalle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Abbiamo visto, l'avevamo lanciato già, il primo violino, quello di Paolo Tagliamento, giovanissimo, ragazzo trevigiano, di Conegliano per la precisione, che si è diplomato già a 15 anni, ha vinto il concorso Migliori Diplomati Italiani a Castrocaro Terme, ha fatto con questa appunto possibilità anche il suo secondo CD, quindi insomma un sicuro talento, un ragazzo prodigio che ha fatto sentire tutta la sua arte in questa esecuzione. Sicuramente poi andremo adesso anche a sentire e potrete ben ascoltare la sua purezza che ha anche nella sonorità e l'intonazione, che insomma veramente è stupefacente per la sua giovane età, e la ricerca anche della sonorità, ma non si ferma solo al fatto estetico fino a se stesso, ma ha una ricerca veramente profonda anche del senso della frase, e rispettando anche veramente con grande, posso dire, attenzione i ritmi, e non lasciando anche troppo libera, ecco, la fantasia, e rispettando quindi la partitura. Veramente un bravissimo, e sicuramente ci darà grandi soddisfazioni nel futuro. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera amici e benvenuti alla rubrica Valdo TV 361, l'appuntamento non periodico di Valdo TV. Questa puntata è intitolata Il diabete di tipo 1 e il progetto DiabFriend. Sigla. Quindi, diabete di tipo 1 e progetto DiabFriend, argomenti questi che affronteremo con le nostre carissime ospiti, Letizia Pozzebon, socia dell'associazione Nastrino Invisibile e affetta da diabete mellito di tipo 1, Michela Zandonà, mamma e consigliere dell'associazione Nastrino Invisibile, e Paola Tranquillo, responsabile del progetto DiabFriend. Benvenute innanzitutto. E prima di tutto volevamo fare un attimo un'introduzione sul diabete mellito di tipo 1, in modo che i nostri telespettatori possano capire meglio di che cosa stiamo parlando questa sera. Infatti il diabete mellito di tipo 1 è una patologia autoimmune. Cosa vuol dire che è una patologia autoimmune? Il nostro sistema immunitario, per capirci meglio, l'esercito che combatte soprattutto i microrganismi patogeni nel nostro corpo, attacca le cellule del nostro corpo. Nel diabete di tipo 1, in particolare, le cellule che producono l'insulina, che sono delle cellule presenti nel pancreas, le cosiddette beta cellule. Facciamo un passo indietro. Le nostre cellule si nutrono di zuccheri. Gli zuccheri li recuperano attraverso il sangue e a loro volta attraverso i cibi che noi mangiamo, soprattutto i carboidrati, e quindi la pasta, i cereali in genere, i dolci.
e carboidrati che sono appunto anche gli zuccheri semplici. E i livelli di zucchero nel sangue sono controllati da due ormoni principali, che sono l'insulina e il glucagone, prodotti entrambi dal pancreas. In particolare l'insulina serve per abbassare i livelli di glucosio nel sangue, mentre il glucagone li alza. Quando mancano questi due ormoni succede che il nostro organismo riceve dei grossi danni, sia dalla condizione chiamata ipoglicemia, quindi bassi livelli di zucchero nel sangue, sia dalla condizione chiamata iperglicemia, e quindi appunto gli alti livelli di zucchero nel sangue vanno a danneggiare il corpo tramite meccanismi di stress ossidativo. Nel diabete mellito di tipo 1 le cause purtroppo sono ancora sconosciute, però il nostro sistema immunitario appunto attacca queste beta cellule ed è un processo lento che impiega anche molti anni per manifestarsi, perché le beta cellule devono essere danneggiate almeno all'80% per causare un drastico calo dei livelli di insulina nel sangue. Infatti quando l'insulina comincia a scarseggiare, la persona affetta da diabete mellito di tipo 1 entra in una condizione di iperglicemia, il glucosio raggiunge livelli stellari e i principali sintomi che devono allarmare sono la forte sete e l'aumento della diuresi. Sostanzialmente si beve tantissimo e si va a fare anche tanta pipì. Questa è una condizione che va sicuramente riconosciuta più presto, perché l'iperglicemia, come già accennato, danneggia vari organi, danneggia i reni, la retina, il cervello, il cuore, i nervi. Non solo, perché i livelli alti di glucosio nel sangue vanno anche a favorire le infezioni, perché appunto i batteri si nutrono di zucchero. Quando una persona scopre di avere diabete mellito di tipo 1 deve iniziare a somministrarsi per via sottocutanea delle dosi di insulina, che è appunto carente. Ma l'insulina è un ormone e gli ormoni, come si sa, sono delle sostanze pericolose che vanno assunte alle dosi giuste e in particolare l'insulina va assunta in base alla quantità di carboidrati che vengono assunti durante i pasti. Se se ne prende troppa, purtroppo la persona rischia di andare in ipoglicemia. Se viene presa troppo poca, è come se non venisse presa, e quindi iperglicemia. In entrambi i casi le condizioni sono molto pericolose, perché si può andare incontro a una situazione addirittura di coma, a sua volta ipoglicemico o iperglicemico. Quindi, veniamo al punto. E parliamo subito con Letizia, la nostra amica che è affetta appunto da diabete mellito di tipo 1. Letizia, come hai scoperto di avere diabete? Allora, sono passati 4 anni e era a giugno, ho iniziato a bere di più, avere tanta fame, però col fatto che stava iniziando l'estate non ci avevo dato molto peso, perché comunque col caldo si beve di più solitamente. Poi verso settembre ho iniziato, oltre a svegliarmi di notte per bere, anche a sentirmi più stanca, magari dormivo anche il pomeriggio, e un giorno mi è venuto improvvisamente un'orticaria e allora per questo motivo i miei genitori mi hanno deciso di portarmi dal dottore. E là, arrivata dal medico, dopo avergli detto, oltre che all'orticaria, anche del fatto che avevo perso molto peso, bevevo sempre di più e anche mangiavo sempre di più, allora lui, da questi sintomi e anche sentendo dall'alito acetonico, ha capito subito di cosa poteva essere. Infatti mi ha subito fatto lo stick glicemico e la glicemia era 475 e mi ha fatto direttamente la ricetta per andare al pronto soccorso. Certo. Raccontaci quindi da questo momento come sono cambiate le tue giornate, perché gestire un diabete, una glicemia alta, sembra che sia davvero complicato. Raccontaci un po' proprio la tua giornata tipo. Allora, all'inizio è stato un po' difficile tra l'alimentazione e l'insulina, anche perché era molto complicato capire tutto questo cambiamento, e adesso alla mattina cerco di svegliarmi presto, perché l'assunzione di insulina deve avere un intervallo di un tot di ore, e mi peso il mio pasto della colazione, quindi i singoli ingredienti che mangio,
e dopo aver fatto il calcolo dei carboidrati faccio la mia colazione e mi faccio anche l'insulina. Dipende poi la quantità di insulina sia dai carboidrati e poi anche in relazione alla mia glicemia, nel senso che se parto con la glicemia più alta assumerò più insulina e viceversa. Poi vado a scuola, frequento l'università e il mattino, poi magari può essere che sto al pomeriggio, ho lezione anche al pomeriggio e quindi mi porto il pranzo a sacco da casa. E questa a volte è un po' complicato perché non so mai cosa portarmi e devo sempre portarmi comunque qualcosa che posso contare i carboidrati, quindi devo pensarci prima a casa. E successivamente il pomeriggio torno a casa, se ho la glicemia alta tendenzialmente vado a camminare perché so che comunque mi aiuta un sacco e la bassa. E poi a cena, anche là di solito mangio le stesse cose e faccio anche là peso le cose che mangi, singoli ingredienti, per aggiustare insomma la dose di insulina, anche se non sempre poi la glicemia è a posto. Sì, diciamo che poi il diabete fa un po' quello che vuole, mi dicono, no? Quindi bisogna sempre tenerlo sotto controllo, controllare sempre la glicemia e comportarsi di conseguenza, infatti. E quindi una gestione sicuramente molto difficile. Michela, tu che sei una mamma e che sei appunto socia consigliera dell'Associazione Nastrino Invisibile, parlaci un po' dal tuo punto di vista del diabete, se hai figli o figlie, appunto, ecco, una bambina affetta da diabete mellito, com'è? Allora, noi abbiamo scoperto il diabete di mellito tipo 1 quando nostra figlia aveva solo 6 anni e mezzo. Per noi non conoscevamo la malattia, eravamo completamente estranei, per cui è stata veramente un fulmine a ciel sereno. Non conoscevamo niente, per cui subito è entrata in noi la disperazione, soprattutto perché ci hanno detto da subito che non c'era una cura e con questa malattia avremmo dovuto convivere per tutta la vita. E questo per tutta la vita ci ha veramente spaventato, è stata una cosa veramente grande che abbiamo fatto e facciamo ancora fatica a digerire, perché una mamma per un figlio spera sempre nel massimo, spera sempre nel top, e il diabete, i nostri ragazzi possono fare di tutto, abbiamo visto che Letizia si è diplomata, adesso va all'università come tutti gli altri ragazzi che non hanno il diabete, però per le famiglie il diabete cambia la vita, la condizione in modo estremo, perché comunque dobbiamo pesare anche noi tutti gli alimenti, come ha ben detto Letizia. Di notte ci alziamo più di una volta a misurare la glicemia, perché è consuetudine per la glicemia abbassarsi, andare in ipoglicemia, per cui dobbiamo svegliare i bambini, i ragazzi, e dargli da mangiare o dargli da bere la Coca-Cola che alza la glicemia stessa, per cui nel primo periodo ci mettevamo la sveglia all'1, alle 3 e alle 5, ogni 2 ore provavamo la glicemia a nostra figlia, proprio per il timore che la glicemia si abbassasse. Poi la vita comunque di nostra figlia doveva continuare, per cui lei ha continuato a mangiare in mensa. Allora io e mio marito a turno, in base ai nostri impegni lavorativi, ci recavamo a scuola a misurare la glicemia, a fare l'insulina, e poi nostra figlia poteva partecipare alla mensa come tutti gli altri ragazzi. Stessa cosa per la pratica dello sport. Nostra figlia praticava e pratica ancora nuoto. Prima di entrare in vasca si misura la glicemia. In base ai valori della glicemia, se è tendenzialmente bassa, mangia qualcosa, un biscotto, un cracker, qualcosa, in modo che durante la lezione di nuoto non si abbassi e vada troppo bassa in ipoglicemia. Anche le nostre attività per andare al ristorante, per andare a mangiare la pizza sono condizionate, perché se la glicemia è alta rinunciamo perché poi comunque sappiamo che il giorno dopo ne paghiamo le conseguenze e la glicemia rimane tendenzialmente alta.
Di conseguenza è un po' tutto in base ai valori che nostra figlia ha. Hai detto ne paghiamo le conseguenze, cosa significa? Significa che ci limita la libertà. Perché appunto ci sono i controlli ravvicinati. Ci sono i controlli ravvicinati, se abbiamo magari come se c'è da andare a mangiare la pizza, diciamo no, la glicemia è troppo alta, non ci andiamo. E soprattutto magari non sappiamo i piatti con cosa sono fatti. Ma infatti proprio di questo volevamo parlare, perché appunto mangiare al ristorante o comunque mangiare fuori, anche Letizia ha parlato appunto del portarsi il pranzo a sacco banalmente, ok, uno pensa esco di casa e mi porto un panino, no, perché pesa il pane, pesa tutto, ok? Tu hai parlato della mensa scolastica e anche lì non penso ci sia stata la possibilità di pesare gli ingredienti, oppure me lo racconterai tu, insomma. No. Noi abitualmente decidiamo, con nostra figlia decidiamo di mangiare un primo o un secondo accompagnato da carboidrati, non entrambi, in modo da non creare confusione nel calcolo dei carboidrati, per cui nostra figlia preferisce, per facilitare la sua scelta, mangiare sempre un primo pasta, sa ormai ad occhio, perché dopo 7 anni è abituata, sa ad occhio quale quantità di pasta mangiare, e di secondo evita un secondo e un contorno con i carboidrati, per cui evita i legumi, evita le patate e mangia la verdura fresca, ed è sicura di aver assunto più o meno, perché sicuro non si è mai, la quantità giusta di carboidrati in base all'insulina che ha fatto. Per cui questo ci condiziona sempre. Nostra figlia difficilmente potrà fare merenda con un gelato, perché il gelato è pieno di zuccheri, dovrà mangiare un frutto che ne ha meno, per cui è tutto si basa in questi numeri che il glucometro ci dà ogni volta che nostra figlia si misura la glicemia. Sì, una vita quindi basata sui numeri, è sì. davvero sconvolgente questa cosa. Mi veniva anche una domanda da fare a Letizia riguardo che ha un po' più di anni e che quindi si suppone che esca con gli amici, che ogni tanto le sia capitato di dover rinunciare appunto a uscire. Cosa ci racconti riguardo a questo? Com'è la tua vita sociale con il diabete? Allora, se devo mangiare fuori faccio fatica, nel senso che cerco di prendere qualcosa che conosco, però non so mai quanti carboidrati ha, e quindi faccio una dose di insulina approssimativa, ma poi spesso o vado troppo su con la glicemia e quindi vado in panico, oppure vado in ipoglicemia, e quindi è abbastanza un problema, e a volte preferisco o stare a casa, mangiare a casa al posto di prendermi una pizza o qualcosa. Ok, e ti è mai capitato di avere dei seri problemi? Ti chiedo degli aneddoti quando sei uscita e magari non sapevi bene controllare la tua glicemia con gli amici e tutto, ti è capitato di stare male? Stare male proprio no, però magari mi è capitato che avevo preso una pizza e all'inizio era giusto la glicemia, dopo qualche ora è cominciato a salire e ho corretto insomma facendo l'altra insulina. Ok, quindi diciamo comunque bisogna controllarla questa glicemia. Sì. Come la controlli? Allora io ho questo, ok, che è diciamo un glucometro che lo appoggio nella spalla e mi controlla la glicemia. Mi dice non solo il numero, ma anche se sta salendo o se è costante o se è in lenta diminuzione. Di conseguenza, se sta salendo o faccio una correzione o vado a camminare, mentre se vedo che si sta abbassando troppo mangio qualcosa per prevenire le ipoglicemie o le iperglicemie. Certo, uno strumento sicuramente molto utile, cioè all'avanguardia nella tecnologia anche. Sì. Mi chiedevo, quanta glicemia hai in questo momento? Allora. Come sta andando? Facci vedere come te la misuri. Ok. E adesso ho mangiato perché ero in ipoglicemia, infatti mi dà un valore di 150 in salita 150 è un valore veloce. Normale o alterato?
Per noi diabetici è normale, però appena mangiate, quindi fra poco farò l'insulina. Fra poco dovrai fare l'insulina, Sì. ecco, quindi anche la gestione, diciamo, la vediamo proprio in diretta. E invece torno da Michela perché volevo un attimo cambiare argomento parlando della vostra associazione, l'associazione Nastrino Invisibile. Quali sono i progetti che avete in questo momento e com'è nata? Raccontaci. Allora, la nostra associazione è nata circa 2 anni fa per volontà di alcune famiglie che sono unite da questa malattia. I progetti che questa associazione ha sono molteplici e comunque tutti con un unico obiettivo: aiutare questi ragazzi e aiutare le famiglie di questi ragazzi, perché come ho detto prima il diabete ce l'hanno i ragazzi, però condiziona anche la vita di tutte le famiglie. Nastrino Invisibile organizza dei campi scuola per i ragazzi e i nostri ragazzi vanno in una località lontano dalle famiglie, da soli, accompagnati però dal medico e del personale infermieristico, e trascorrono 4-5 giorni tutti insieme, fanno attività, giocano. L'anno scorso sono andati a fare rafting, sono andati a fare delle passeggiate, per cui delle esperienze come tutti i normali ragazzi che non hanno il diabete, però serve loro per capire come si devono comportare quando fanno degli sforzi, quando fanno delle lunghe passeggiate, quando fanno delle cose particolari diverse dalla quotidianità, e si sentono ovviamente sicuri, più autonomi, perché sanno che con loro hanno le infermiere e il nostro medico, delle persone ovviamente esperte e certamente in grado di essere di aiuto in caso di iper o ipoglicemia. È molto importante anche per noi famiglie sapere che questi ragazzi sono fuori casa, però che sono seguiti, per cui per noi è una garanzia, ci sentiamo più sicuri e più tranquilli lasciar fare queste esperienze ai ragazzi, che poi un giorno comunque dovranno andare fuori casa da soli, perché fino adesso aiutiamo loro, li seguiamo, un giorno diventeranno grandi adulti e dovranno diventare indipendenti ed autonomi, e questo è uno degli obiettivi di Nastrino Invisibile. Un altro obiettivo è fare degli incontri, organizzare degli incontri, delle riunioni che parlano del diabete, ma diabete in che senso? Abbiamo fatto degli incontri per la conta dei carboidrati, cioè saper contare quanti carboidrati gli alimenti hanno e di conseguenza iniettare la giusta dose di insulina. Per cui incontri con diabetologi, con nutrizionisti e medici che sanno trattare questa malattia. Abbiamo fatto altri incontri per la nuova tecnologia. Come avete visto, Letizia ha un glucometro nuovo per la misurazione della glicemia e non si buca sempre le dita facendo la prova capillare, per cui abbiamo invitato degli esperti che ci hanno spiegato queste tecnologie. Sì, perché alla vecchia maniera bisognerebbe ricordare ai telespettatori che i vecchi glucometri o glucometri che si usano comunque in ospedale normalmente hanno delle lancette, quindi dei piccoli aghetti tramite i quali si pungono le dita, si fa uscire una goccia di sangue, il glucometro ha una striscetta, raccoglie il sangue che deriva da questa goccetta e analizza il contenuto di glucosio in quella goccetta di sangue. Però capite che bucarsi le dita di continuo per un diabetico sicuramente non è per niente piacevole. Già si deve somministrare l'insulina per via sottocutanea, perché ricordiamo che l'insulina non è una pastiglia che si prende, ma è un farmaco che si inietta, esatto. Di solito si inietta sulla pancia, giusto? Dici, Letizia? Sulla pancia, sulle spalle o sulle gambe, cercando di ruotare ogni volta. Perché immagino che dover pungere spesso la stessa zona possa causare comunque dei danni. Esatto, può portare... degli ematomi. Sì. Ok.
e quindi la tecnologia ci aiuta, sì, per fortuna. Però non risolve il problema, ovviamente. Altro obiettivo di Nastrino Invisibile è mettere in contatto le famiglie, perché abbiamo notato che la condivisione ci aiuta, ci si sente un po' più leggeri. Diciamo che mal comune mezzo gaudio, ed è proprio vero, perché ci si sente meno soli. Io dico sempre che quando è stata diagnosticata il diabete a nostra figlia mi sono sentita una goccia nel deserto, cioè mi sono proprio sentita sola. La tristezza, l'amarezza mi ha preso completamente. Grazie a Nastrino Invisibile invece ho capito che non sono sola e che condividendo, parlando e esprimendo le proprie sensazioni, condividendo le esperienze anche tra famiglie è molto importante e il sorriso ha ripreso a far parte di noi. Tutte iniziative, quelle di Nastrino Invisibile, sicuramente encomiabili. E tra l'altro volevo ricordare che esiste un progetto sempre dell'associazione in questione che si chiama Progetto DiabFriend, e qui chiedo a Paola di spiegarci che cos'è questo termine e in che cosa consiste questo progetto. Allora, il termine mette insieme il termine diabete e friend, che vuol dire amicizia. Avete capito insomma che una delle cose che ci rende la vita complicata è mangiare, e soprattutto mangiare fuori. E anche quando la malattia è arrivata a casa mia da mia figlia, insomma, anch'io ho una bambina con il diabete, anche a me è pesato tantissimo non poter essere più libera di andare a mangiare fuori come facevo prima, perché come dice Letizia, come diceva anche Michela in mensa, tendenzialmente cerchiamo di misurare ad occhio quello che ci arriva nel piatto, però non indoviniamo quasi mai, questa è la verità. Quindi anche Letizia dice sì, ad occhio cerco di capire, però in realtà poi vado in ipoglicemia o in iperglicemia e a volte preferisco rinunciare piuttosto che trovarmi nella situazione. Il progetto di DiabFriend è nato per cercare di rendere più semplice andare a mangiare fuori. Cosa significa? Significa che quello che facciamo a casa normalmente, quindi Michela e Letizia vi hanno raccontato che pesano i singoli ingredienti del loro pasto, abbiamo chiesto di poterlo fare al ristorante. Quindi il ristorante già nel menù ha il conteggio dei carboidrati proprio per la porzione. Quindi quando mi arriva il piatto di pasta io so già quanti carboidrati conta quel piatto di pasta, perché in cucina loro hanno fatto esattamente la dose corretta. Quindi mi è più semplice andare a mangiare fuori perché io so che quella pasta conta tot carboidrati e quindi il pasto fuori casa diventa una cosa che ci si può permettere dal punto di vista proprio emotivo e di relax. Quindi possiamo andare a mangiare fuori con la scioltezza e con la leggerezza con cui mangiamo a casa, e però possiamo stare in compagnia. Spesse volte invece a volte rinunciamo a questo. Quindi il progetto nasce per includere le persone con il diabete nel ristorante. Bene, e questo è un progetto a cui per caso qualche locale ha già aderito? Sì, il locale che ha già aderito e che subito si è reso entusiasta di questo nostro progetto è il Fraccaro Caffè a Castelfranco Veneto, che quindi all'interno del loro menù, tutti i menù presenti nel locale, hanno il conteggio dei carboidrati proprio per porzione. Ecco, proprio a questo proposito, a proposito del caffè Fraccaro, la nostra redazione ha preparato un piccolo inserto per voi e che andremo a vedere proprio ora. Vediamo. Ci troviamo al caffè Fraccaro di Castelfranco Veneto, primo locale di DiabFriend in Italia. Con noi Luca Fraccaro, titolare del locale. Perché la scelta di aderire a questo progetto di DiabFriend? Allora, quando è venuta qui la Paola, che ormai siamo diventati amici di Nastrino Invisibile, ci ha proposto questa nuova idea che loro avevano in cantiere, cioè quella di creare una sorta di
di locale che fosse amica, diciamo così, un locale amico di chi soffre di questa patologia. E quando mi ha spiegato un po' tutto quello che era il loro progetto, noi ovviamente sensibili ovviamente a quello che è il sociale ho subito aderito, perché mi sembrava una cosa molto interessante, tanto più perché lei diceva: Luca, se tu aderisci a questo tipo di progetto, non solo crei il primo ristorante in Italia che abbia queste caratteristiche, ma inoltre sensibilizzi tutti quelli che possono essere i tuoi colleghi, cioè chi ha altri ristoranti, di seguire nel tuo esempio. Ecco, questo ci ha motivato molto e spinto ad aderire al progetto. Ecco che da lì siamo partiti e da lì è nato, come dire, la prima sorta di menù dedicata al DB One Friend. Perché spieghiamolo come funziona? Sì, in maniera tra virgolette molto semplice, un po' più complesso nel prepararlo, però è molto semplice, nel senso che noi dal menù, praticamente a fianco a quello che sono tutte le informazioni di ogni piatto del menù che noi abbiamo la quantità di carboidrati presente nel piatto finito, quello che viene poi servito al cliente. E questo è molto importante per chi soffre di questa patologia, proprio perché riesce così a calcolare e avere un'indicazione abbastanza precisa di quella che potrebbe essere l'insulina da poi iniettarsi. Cosa cambia a livello di gestione della cucina e a livello di gestione del locale essere un locale di DB Friend? Beh, da una parte ci ha molto motivati, è stata anche una sfida che abbiamo accettato, e soprattutto lo chef non è stata una cosa così semplice, perché poi bisogna anche abituarsi a pensarla anche in questa maniera, quindi dare delle informazioni che prima non erano, cioè noi non mettavamo e quindi non erano necessari. Adesso ovviamente si confrontano sempre per avere un dato molto più preciso possibile per inserire. Cosa cambia? Cambia che ci vuole più attenzione, bisogna pianificare e soprattutto essere certi di quello che si va a scrivere. Però diciamo che questo aiuta molto anche la cucina a essere più attenta, e questo è una cosa che ci piace, essere molto più precisi anche sulle porzioni, precisi su quello che noi e che lo chef prepara per i nostri clienti. La Paola un giorno mi ha chiamato, noi non ci conoscevamo, mi ha chiamato dicendo che appunto aveva piacere parlare con noi e prendere un appuntamento, così è stato fatto, e ha iniziato a parlarci di questa associazione Nastrino Invisibile, che tutto sommato noi personalmente anche non conoscevo molto, e quando mi ha spiegato tutto quello che è la storia, mi ha spiegato anche come funziona e a chi ovviamente si rivolge, è stata abbastanza toccante questa cosa, per cui mi ha coinvolto, perché ho detto: guarda, queste sono scelte, come dire, che cadono sulle famiglie, e ovviamente non è che poi tu scegli o non scegli di avere, perché ovviamente sono cose che succedono e che chi magari come più di qualcuno si è trovato in casa ad avere magari il proprio figlio che prima non aveva nulla e dopo scopri che soffre di questa tipologia di malattia, se vogliamo, comunque questa problematica, ti può anche cambiare la vita, anche perché ti senti, come dire, in parte anche, come dire, così, che non riesci a capire bene, ti vedi proprio un muro di fronte. E allora questa mi ha ulteriormente sensibilizzato, avendo anch'io 2 bambini piccoli, e ho detto: Paola, volentieri, vediamo cosa si riesce a fare. Tanto più che, come dicevo prima, il fatto di dire: ascolta, potrebbe essere intanto il tuo il primo ristorante che propone un menù dedicato ai diabetici, quindi non esiste in Italia una cosa così, saresti il primo. Questo ovviamente da una parte mi ha stuzzicato, se devo dire la verità. Dall'altra parte però la cosa più importante, mi ha detto: questo potrebbe essere il punto di partenza per chi ha questa patologia, creare una rete di locali come il tuo, in cui uno che ha questa problematica si possa rivolgere e trovare e soddisfare un po' le proprie esigenze, perché dice: Luca, per noi è difficile andare a mangiare fuori,
andare a fare una cena, un pranzo, perché dobbiamo calibrare ad occhio, e capisci anche te che calibrare ad occhio non sapendo cosa utilizza lo chef in quel momento per fare quel piatto lì, perché non possiamo andare a controllare tutti gli ingredienti ogni volta, diventa difficile per noi. Ecco che questa cosa qui mi ha ulteriormente sollecitato di dire no, dobbiamo assolutamente accettare e comunque condividere questo tipo di progetto, perché è un progetto che ci piace molto, legato molto al sociale, legato a qualcosa di veramente utile per il pubblico, insomma. Caffè Fraccaro, parliamo di questo locale qui alle porte di Castelfranco Veneto. È un locale che nasce anche questo un po' per sfida, perché noi non avevamo, è nato 4 anni e mezzo fa circa, è stato inaugurato il 1° di novembre 2014, nasce dalla ristrutturazione tra virgolette del vecchio spaccio. Avevamo uno spaccio aziendale dove offrivamo i nostri dolci, e da lì man mano è nata questa idea di creare, non solo rinnovare lo spaccio e creare qualcosa di più adatto alla nostra azienda, alla nostra immagine, ma anche di dare uno spazio dedicato alla somministrazione. Ecco che è nato questo spazio qui, che è molto, diciamo che va a 7/7, quindi durante tutta la settimana è sempre aperto, dalle 6 di mattina a circa le 11 di sera, quindi con spazi dedicati alle prime colazioni, che è un nostro must, ma anche al pranzo e anche alla cena con gli vari intermezzi. Quindi proponiamo dei prodotti che sono tipici, che riguardano un po' i nostri prodotti. Nasce un po' perché noi abbiamo sempre lavorato con lievito madre, un qualcosa che ci appartiene, un ingrediente nostro speciale ai nostri prodotti. E abbiamo pensato di proporre anche questo prodotto come la pizza, che è un derivato del pane. Noi, essendo nati dal panificio, ci sembrava di proporre qualcosa di carino, proporre anche qualcosa che derivasse da quello che era il pane, da quello che eravamo sostanzialmente, quindi la pizza, che è sicuramente un cibo moderno che tutti apprezzano, sia in Italia che ovviamente all'estero. E questo è nato questo concetto, che noi siamo molto orgogliosi e che fortunatamente sta andando bene e sta riscuotendo comunque successo. Quindi le coordinate per chi volesse trovarvi, dove vi trova? Beh, qua a Castelfranco Veneto siamo lungo la statale, in circonvallazione ovest 25, ma abbiamo un bel parcheggio. Anche questo è un servizio importante, perché vediamo che viene molto apprezzato il fatto di dire chi arriva non ha problemi di parcheggio, e quindi c'è un grande parcheggio proprio davanti al locale, è un locale di circa 600 metri complessivi, per cui è anche capiente dal punto di vista proprio dello spazio dedicato ai clienti. Noi di Valdo TV siamo già stati in realtà anche da Caffè Fraccaro per girare uno spot promozionale appositamente creato per diffondere la presenza del progetto di Hub Friend. Vediamolo ora in esclusiva. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune cronica. Chi ne è affetto, per vivere deve somministrarsi insulina ogni volta che mangia, con un'iniezione. Saper calcolare la giusta dose è una sfida quotidiana. Per farlo è importante conoscere la quantità di carboidrati del pasto. Se a casa si può pesare il cibo, quando si è fuori casa tutto si complica. Per questo, in un locale di Hub Friend sono segnate nel menù le quantità di carboidrati per porzione. Così, se hai voglia di mangiare un piatto di pasta, sai già quanta insulina fare. Il tuo pasto fuori casa diventerà quindi un momento più sereno
perché il conteggio dei carboidrati è già stato fatto. Se lo trovi scritto, è più semplice. The Up Friend, easier in this way. Bene, sicuramente uno spot di impatto. Tu Paola eri presente tra l'altro nel backstage, quindi raccontaci un attimo com'è andato, come sono andate le riprese? Beh, è stato curioso perché io non avevo mai partecipato alla registrazione di uno spot, quindi è stato bello. È durato a lungo, non pensavo che ci volesse così tanto, e gli attori sono stati bravissimi, devo dire. Attori che conosci bene? Certo, perché la ragazzina è mia figlia e l'altro è il suo papà, insomma. Ecco, sì. ecco. Si sono prestati a questa bellissima attività, insomma. E è stato curioso, è stato bello poter partecipare, insomma. E qual è il messaggio che vuole trasmettere questo spot? Il messaggio voleva proprio far capire qual è la differenza tra andare in un locale che non ha il conteggio dei carboidrati, dove quindi uno non sa cosa scegliere, guardo il menù però non so che porzione mi arriverà, e invece il relax e la gioia di poter scegliere dal menù ciò che voglio, perché tanto so già come calcolarlo. Quindi far vedere proprio le due facce di questa medaglia, che per noi fa tantissima differenza. Sì, quindi far vedere quanto migliorerebbe insomma la situazione questo provvedimento, insomma. Sì. Bene, quindi invitiamo tutti i ristoratori che ci stanno vedendo e che ci stanno ascoltando ad aderire a questo lungimirante progetto, perché siamo tutti noi convinti che questo possa permettere alle persone con il diabete mellito di tipo 1 di avere una vita decisamente più tranquilla e migliore anche quando escono di casa. Quali sono le modalità e quali sono i contatti che uno deve prendere per aderire a questo progetto? Quindi spieghiamolo. Allora, il ristoratore che vuole aderire al progetto può contattarci, quindi può seguirci sulla pagina Facebook di The Up Friend oppure direttamente dal sito, o mandare una mail a theupfriend@gmail.com. A quel punto poi noi lo ricontattiamo e andremo a spiegare in cosa consiste di preciso per il locale il progetto e in che modo si può appunto trovare la collaborazione tra l'associazione, che si occuperà comunque di fare i calcoli e tutto, quindi l'associazione fa la gran parte del lavoro, e il ristorante che offre questo servizio alla sua clientela. Quindi è un beneficio per entrambi. L'associazione perché aiuta a così rendere il mondo più a misura di diabete, e il ristorante comunque dà un servizio ai suoi clienti. Il Fraccaro Caffè ha avuto tanto riscontro rispetto a questo. Beh sì. Sì. Ma all'interno della cucina, quindi il ristorante, di che cosa si deve occupare? Di pesare gli ingredienti? Sì, praticamente la porzione della pasta, la porzione del contorno, eccetera, dovrebbe pesare sempre più o meno la stessa cosa. Quindi Ma alla fine è un gesto non così difficile, perché di solito i ristoratori usano già le loro porzioni, voglio dire. Alla fine si tratta di fare il conteggio della porzione e renderla disponibile a chi mangia. Questo sicuramente, e quindi un gesto semplice che potrebbe migliorare davvero la vita di tante persone. Quindi io ringrazio tantissimo le nostre ospiti, Letizia Pozzebon, Michela Zanola e Paola Tranquillo, per essere state con noi stasera, per averci raccontato le loro storie e averci spiegato il progetto The Up Friend. Ricordiamo che lo spot che abbiamo appena visto durante questa puntata andrà fra poco pubblicato nei nostri canali Valdo TV, quindi vi invitiamo a controllare e andarlo a rivedere. E infine ringrazio tutti gli spettatori per averci seguito durante questa puntata, e l'invito è al prossimo appuntamento con Valdo TV 361. Ciao!
Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Ben ritrovati dunque ai nostri radioascoltatori e ai nostri spettatori che ci seguono sul web per un nuovo appuntamento con Soldi e Finanza. Cos'è cambiato? Il programma di informazione finanziaria che serve un po' ad aiutarci a capire come possiamo investire bene i nostri soldi e come destreggiarci nel mondo della finanza. Nel primo appuntamento con Pierpaolo De Pazzi di Centro Marcabanca Credito Cooperativo di Treviso abbiamo parlato di mutui che interessano sicuramente molte famiglie, ma c'è un altro argomento di sicuro interesse di cui però si parla anche poco, che riguarda tutti noi, che è quello della previdenza integrativa. Ebbene, ne parliamo oggi nel dettaglio con un altro esperto, con Andrea Menegazzi, il dottor Menegazzi, ben ritrovato, responsabile dei consulenti finanziari di Centro Marcabanca Credito Cooperativo di Treviso. Dottor Menegazzi, che cosa significa previdenza integrativa? Allora, la previdenza integrativa è un ramo della finanza che mette a disposizione una serie di strumenti per gli investitori e diciamo tutti i cittadini, i contribuenti, che devono pensare al loro futuro quando avranno cessato l'attività lavorativa. Importante pensarci ora, soprattutto perché i dati recenti dell'INPS dicono che probabilmente, almeno per quando andrò in pensione io, probabilmente, non ne parliamo per i miei figli, probabilmente non ci sarà più denaro per coprire la previdenza. Sì, purtroppo la situazione della previdenza italiana, della previdenza pubblica, è una situazione che si è progressivamente deteriorata nel tempo. Ed è strettamente legata al sistema come funzionava qualche decennio fa, ma è anche legata alle dinamiche demografiche che si sono man mano sviluppate negli ultimi decenni. Dinamiche demografiche che vedono il tasso di natalità diminuire progressivamente e l'età media della popolazione, quindi diciamo l'invecchiamento progressivo della popolazione aumentare in maniera si vive di più fortunatamente, però alla fine c'è anche più gente che va in pensione. Fortunatamente si vive di più, però c'è più gente che va in pensione, l'età media della gente si eleva, per cui il numero di persone anziane aumenta e quindi il bilancio pubblico è sollecitato da due fronti, quello previdenziale, della previdenza pubblica, e il fronte della sanità, perché ovviamente ciascuno di noi, man mano che passa l'età, ha bisogno di un'assistenza sanitaria via via più elevata, per cui il combinato disposto di questi due aspetti, previdenza e sanità, ha messo in difficoltà il bilancio pubblico. Noi nel nostro piccolo che cosa possiamo fare, quindi, dottor Menegazzi, per cercare di affrontare al meglio questo problema, cioè nel senso, quando ci ritroveremo in un'età in cui non lavoreremo più e magari ci troveremo con una pensione che non sarà adeguata al nostro tenore di vita, possiamo correre ai ripari prima? Noi pensiamo che sia assolutamente necessario correre ai ripari prima, nel senso che quando si parla di pensione integrativa abbiamo come centro del problema il tempo, proprio anche per questioni anagrafiche, diciamo così, per cui quanto prima si inizia a pensare a costruirsi una pensione che vada anche ad integrare la contribuzione pubblica, che abbiamo detto è sempre più in difficoltà,
quanto prima anticipiamo questo intervento e quanto prima affrontiamo il problema e quindi riusciamo a garantirci nella vecchiaia il tenore di vita che siamo riusciti a conquistare durante l'età giovanile ed adulta con il sudore della nostra fronte. Ma quanto prima dobbiamo pensarci? Allora, è interessante questo aspetto perché quanto prima si inizia e tanto prima scatta il conteggio di alcuni aspetti tecnici, diciamo così, che hanno bisogno di, la legge sulla previdenza integrativa afferma che c'è bisogno di un tempo minimo affinché questi meccanismi maturino e possano dare i benefici. Dico una cosa molto semplice. Se io, per assurdo, ma non è per assurdo, apro una pensione integrativa a mia figlia che ha 13 anni. Non le sembra un po' oggi, troppo presto? Poi vediamo che non è presto. Tra 8 anni mia figlia avrà 21 anni è trascorso il minimo periodo di contribuzione, appunto gli 8 anni, che permettono, trascorsi i quali è possibile anticipare, fare dei riscatti anticipati dei premi versati, per cui mia figlia a 21 anni può anticipare il 30% dei premi che ha versato, del montante che è maturato nel tempo, e con il gruzzolo che ha ottenuto può magari pagarsi la retta universitaria oppure un master all'estero o l'Erasmus, quelle cose che i giovani d'oggi sono abituati a fare e quindi diciamo che la pensione integrativa può servire anche a anticipare l'autonomia dei giovani in un certo senso. Allora il genitore può fare, il papà o la mamma o perché no i nonni possono fare un bel regalo ai ragazzi aprendo subito una posizione pensionistica integrativa anche con un versamento minimo di 50 euro, perché nel momento in cui la posizione è aperta inizia il conto, per esempio, di quegli 8 anni che abbiamo appena citato, che permettono poi in futuro di usufruire dei benefici che la normativa mette a disposizione per questi strumenti. Sì, però dottor Menegazzi, a questo punto potrei investire questo denaro all'interno di un libretto di risparmio, un po' come aveva fatto la mia mamma, come avevano fatto i miei nonni quando io ero piccina, invece che investirli in una pensione integrativa, no? Il caro vecchio libretto risparmio. Allora, diciamo che i tempi sono un poco cambiati. Il libretto risparmio è gravato da una fiscalità indubbiamente elevata. L'aliquota fiscale sugli interessi maturati in un libretto risparmio, che di per sé sono bassissimi, perché attualmente nell'area euro gli interessi, diciamo, a vista sono a zero sostanzialmente, o poco sopra lo zero. In più questi interessi sono gravati da una fiscalità, da un'aliquota fiscale del 26%, vuol dire che dobbiamo ritornare allo Stato quasi un terzo di quello che è maturato. Di quei pochi interessi già che potrei prendere dal mio capitale all'interno di questo libretto, in sostanza. Se poi calcoliamo, non ce n'è tanta, ma se calcoliamo un minimo di inflazione che ci erode il potere d'acquisto, quella va a coprire poi il resto, per cui con un libretto io non riesco ad accantonare un montante che sia in grado poi di farmi i servizi di una pensione integrativa. E poi il libretto non ha altri vantaggi che la pensione integrativa ha, e sono vantaggi fiscali. L'aliquota degli interessi di una pensione è molto più bassa, 20% contro il 26%, significa che abbiamo un 6% di risparmio che è tutto grasso che cola di questi tempi. In più abbiamo una serie di vantaggi di tipo di protezione, diciamo così, perché la pensione mi protegge anche dalla premorienza, cioè il titolare della pensione integrativa se dovesse mancare, diciamo, e quindi non potesse godere lui stesso dei frutti del proprio lavoro, del proprio investimento, in questo caso il montante va agli eredi, gli eredi possono beneficiare di questo montante, il montante è fuori dall'asse ereditario, per cui è esente da eventuali tasse di successione, è impignorabile, insequestrabile, quindi
accanto ai vantaggi fiscali ci sono anche una serie di vantaggi di tipo protettivo, di protezione, che un libretto non ha, per cui non sono due cose paragonabili. I vantaggi della pensione integrativa, che è stata pensata proprio per questo, sono nettamente più elevati rispetto a un tradizionale investimento in un libretto a risparmio. Lei prima mi ha parlato di sua figlia ai 13 anni, io non ne ho proprio 13, ne ho 50, no, ma ci sto seriamente pensando, perché mi sembra molto interessante, ma io potrei aprire una pensione integrativa? Senz'altro sì. Alla mia veneranda? Sì, beh, non è poi tanto veneranda, ho 50 anni anche io. Diciamo che anche un cinquantenne può assolutamente pensare... Ma avrei qualche vantaggio, logico. I vantaggi fiscali che abbiamo appena accennato valgono per il tredicenne come per il cinquantenne, e questo è il grande vantaggio appunto del piano pensionistico integrativo. Diciamo che per un cinquantenne i vantaggi sono più spostati sul lato fiscale piuttosto che su quello finanziario, perché se comincio a pensare a una pensione integrativa ai 50 anni, il tempo che mi rimane prima della pensione non è così considerevole per ottenere una progressione finanziaria in grado di darmi un contributo rilevante poi appunto all'integrazione ma della neanche pensione. Se verso annualmente un premio, come lo chiamate voi? Se sono una persona facoltosa che ha la capacità di versare un premio considerevole, ovviamente non le chiedo cifre, perché la metto in difficoltà. Non entrerei appunto nella questione delle cifre, perché poi la cosa è estremamente variabile. Immagino, certo. Per una mediamente per la capacità contributiva dell'investitore medio italiano rimane comunque fortissimo il vantaggio fiscale, perché faccio un esempio: se io verso 1.000 euro di premio, ho un'aliquota marginale all'anno, ho un'aliquota marginale del 23% IRPEF, certo. Riesco ad ottenere un vantaggio fiscale dal punto di vista della deduzione d'imposta di circa 220 euro, quindi dei 1.000 euro versati il mio costo effettivo si riduce a 770 euro, e con quello che mi rimane, con il gruzzolo che mi rimane, che mi viene riversato dallo Stato come appunto risparmio fiscale, io posso pensare a qualcos'altro, per esempio a qualche altro investimento, e questo è un vantaggio oggettivo che esiste come incentivo per il piano pensionistico integrativo, e invece non è previsto per altre forme di investimento. Un'ultimissima cosa, poi la lascio andare. Quando percepirò questa pensione integrativa? Cioè quando andrò in pensione, con la pensione dell'INPS, con la pensione assolutamente dello Stato? Sì, quando scatta la vecchiaia o l'anzianità, a seconda dei casi, bisogna vedere quanti anni di contribuzione a ciascuno, quando i tempi sono maturi per vecchiaia o per anzianità, e quindi io vado in pensione, posso beneficiare del montante, e quindi riesco appunto a monetizzare quello che ho accantonato in precedenza. Questo denaro, un'ultimissima cosa, questo denaro mi verrà elargito mensilmente o con il capitale intero? Allora, anche qui bisogna fare dei distinguo molto tecnici, perché io posso decidere di farmi liquidare l'intero capitale, oppure posso anche per una parte ottenere una rendita, però qui appunto entriamo in distinguo tecnici che forse è meglio affrontare casomai nel singolo caso. E quindi diciamo che in questo caso la banca può dare un modesto quindi contributo. Voi lo fate questo? Se gli ascoltatori pensano di venirci a trovare, possiamo ovviamente dare delle indicazioni. Era proprio questo che volevo chiederle, cioè io da utente, da risparmiatore, da cittadino, dove devo andare? Cioè, mi verrà spontaneo guardare su internet, però questo è un servizio tra virgolette che offre anche la banca. Quindi. Sì, chiaramente su internet c'è un universo intero su questo argomento qui. Certo. La banca è un canale interessante che può essere appunto utilizzato per aggiornarsi, per informarsi e per avere magari qualche dettaglio tecnico più rilevante.
questa è una materia complessa per cui bisogna fare molto riferimento alla situazione individuale, che può essere appunto molto diversa una con l'altra. Bene, molto interessante. La ringraziamo quindi Andrea Menegazzi, il dottor Andrea Menegazzi, grazie agli ascoltatori, responsabile dei consulenti finanziari di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Con lui abbiamo affrontato, come avete sentito, il tema della previdenza integrativa. Noi torniamo la prossima settimana, continueremo sempre a parlare di soldi e finanza, con particolare riferimento a quelle persone alle quali noi teniamo di più, che sono le nostre famiglie e le nostre aziende che ci danno da lavorare. Arrivederci e grazie. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Benvenuti in questa nostra terza pagina dedicata alla cultura, il nostro Elzeviro, nella quale vi proporremmo dal Teatro delle Voci di Treviso, una delle 3 strutture in Europa di questa dimensione. Un'altra si trova a Londra, l'Abbey Road Studio, dove hanno registrato Beatles, Rolling Stones, grandi complessi musicali, e l'altra ancora si trova a Sofia in Bulgaria, dedicata anche alla musica classica, come appunto il Teatro delle Voci di Treviso, con il quale stiamo riprendendo i contatti per riproporvi delle nuove produzioni che speriamo di riuscire a mettere in onda grazie al contributo di tutti. Come ben sapete, queste nostre produzioni appunto sono distribuite in tutta Italia nelle più importanti emittenti di informazione locale, e quelle che amano la cultura sono decisamente le più importanti, e siamo anche molto seguiti, siamo soddisfatti, perché stiamo dimostrando che la televisione locale non è solo televendite, è soprattutto informazione al territorio. Siamo i mezzi che gestiscono il rapporto con il territorio, qualcosa che i nostri politici forse hanno sottovalutato, non hanno adeguatamente preso in considerazione, e il nostro garbato messaggio è proprio a loro, perché riteniamo che le nostre realtà, come esattamente la cultura, sono luci che devono rimanere accese. E una delle più belle luci del Sud è sicuramente Telefoggia, ospite in questa puntata del nostro preludio al concerto. Linea alla regia. Da quasi mezzo secolo TV leader del territorio, Telefoggia nasce in via sperimentale nel 1974 e comincia la sua programmazione un anno dopo, nel 1975. Da sempre punto di riferimento per la provincia di Foggia, Telefoggia è visibile sull'LCN 12 in terra di Capitanata, sul 73 nella provincia di Bari e in gran parte del resto della Puglia. L'illuminazione della storica TV raggiunge anche le regioni limitrofe della Basilicata, dell'Abruzzo e del Molise.
Da circa 50 anni al servizio della gente, Telefoggia fa dell'informazione, dell'approfondimento e dell'intrattenimento i suoi punti di forza. Nel 2010 la TV si è dotata di una nuova, grande e moderna sede che ospita tutte le attività dell'emittente televisiva, con 2 spaziosi studi dedicati alla produzione e un'ampia sala congressi. Da sempre fucina di talenti, a Telefoggia hanno mosso i primi passi artisti come Gegè Telesforo e più di recente i comici Pio e Amedeo, che con la loro trasmissione Occhio di Bue spiccarono poi il volo verso le reti nazionali. Telefoggia è leader anche per la comunicazione in rete e social. La pagina Facebook dell'emittente conta in media 3 milioni di visitatori mensili. Presente anche su Instagram e YouTube, Telefoggia da anni ha deciso di investire in quelli che sono i nuovi media per una TV che vuole essere al passo coi tempi e guarda al futuro con sempre più rinnovate ambizioni. E non possiamo che ringraziare Carmine Troisi che ci ha inviato questo bel servizio su Telefoggia. Telefoggia è una delle molte televisioni che lavorano per il territorio, lavorano per voi. Un cenno di riconoscenza da parte vostra è molto gradito, perché grazie a voi noi esistiamo. Per voi noi esistiamo. E per voi, visto che non si può andare a teatro, visto che non si può andare al concerto, in auditorium, in chiesa, vi proponiamo una serata come foste a teatro, a concerto, di buona musica classica. Vi aspetta tra poco un concerto dedicato sostanzialmente ad Antonio Vivaldi. Di lui il concerto alla rustica in sol maggiore per sola orchestra, dirige il maestro Giorgio Sini, dopodiché l'RV 149 per violoncello e archi, solista Giuseppe Barutti, seguirà poi l'RV 547 per violino e violoncello, violino solista il grande Glauco Bertagnin, accompagnato dall'almeno altrettanto grande Giuseppe Barutti, sempre di Antonio Vivaldi, dalla raccolta Il cimento dell'armonia e delle invenzioni, 4 concerti, quelli dedicati appunto alle 4 stagioni, Glauco Bertagnin al violino solista. E per concludere un ospite d'onore, il nostro amatissimo Paolo Tagliamento, un talento incredibile che avete più volte visto. Da lui, di Johann Sebastian Bach, il divino Bach era legatissimo a Vivaldi, è stato uno dei più grandi sostenitori dell'innovazione di Antonio Vivaldi. Di lui Paolo Tagliamento ci farà ascoltare la sarabanda Giga numero 2 BWV 1004. Johann Sebastian Bach ha patito la stessa sorte di Antonio Vivaldi, relativamente limitata. Antonio Vivaldi ha avuto 180 anni di oblio, Johann Sebastian Bach ne ha avuti, si fa per dire, solo 100. Ebbene, ascoltiamoceli. Il lavoro di Antonio Vivaldi fu riscoperto dopo oltre 180 anni di oblio negli anni 20 del secolo scorso. Le sue opere erano letteralmente sparite e ritrovate poi tra il Piemonte e la Lombardia grazie al professor Alberto Gentili di Vittorio Veneto, al quale era stata conferita la prima cattedra di musicologia d'Italia presso la Regia Università di Torino. A catalogare ben oltre 1 migliaio di componimenti, alcuni non ancora eseguiti, insigni maestri del calibro di Angelo Efrican, Gianfranco Malipiero e il conte Antonio Fanna, ancora vivente, al quale si deve la catalogazione proprio del concerto alla rustica che andremo ad ascoltare ora e che fa parte del gruppo di concerti che Vivaldi scrisse senza la presenza di un solista per una facile esecuzione da parte delle allieve della sua ben nota Scuola delle Putte, le orfanelle e ragazzine senza famiglia assistite dall'ospedale della Pietà. Un concerto destinato, si dice, all'esecuzione in chiesa.
Tra i più di 450 concerti destinati a qualsiasi strumento, violino, violoncello solo per citarne un paio tra gli archi, fiati in uso ai tempi di qualsiasi genere, senza dimenticare il clavicembalo e l'organo, nel concerto in si bemolle maggiore Vivaldi mette l'accento sulle performanti potenzialità di violino e violoncello, quest'ultimo tra l'altro considerato ancora oggi lo strumento più vicino alla voce umana. Dopo il lento recitativo iniziale, l'allegro moderato a seguire brilla nel suono dei due strumenti ad arco. L'armonico andante poi di fatto libera i solisti nello svolgere il loro tema. E infine l'allegro molto del finale fa risaltare maestosità e splendore degli allegri alla Vivaldi.
Thank you.
Il concerto per violoncello in La minore RV 419, che andremo ad ascoltare, è forse la più eloquente conferma di come Antonio Vivaldi abbia rivoluzionato la scrittura della musica, intraprendendo nuove metodiche per avere come risultato sonorità straordinarie. In questo nuovo modo di concepire il concerto ha adeguato la composizione per il violoncello quale strumento solista, senza mancare di dare la massima considerazione al suo rapporto con l'intera orchestra, tutto ciò preoccupandosi di esaltare sia il valore virtuosistico del solista che le sonorità proprie dello strumento. In questo senso ne è prova l'interpretazione di un grande virtuoso, Giuseppe Barutti e il suo violoncello.
L'opera ottava, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, comprende 12 straordinari concerti che hanno reso ad Antonio Vivaldi una grande popolarità. In particolare i primi 4, dedicati alle 4 stagioni, hanno entusiasmato il grande pubblico del tempo e tutto ciò ancora oggi. In questa raccolta Antonio Vivaldi rivoluziona la struttura formale e ritmica del concerto con invenzioni tecniche, novità stilistiche che influenzano grandi compositori, tra i quali anche il divino Bach. Le 4 stagioni rappresentano forse il più importante caposaldo del concerto descrittivo per l'immensa maestria, l'innovativa tecnica di concertazione degli archi e del violino solo, e l'inesauribile espressività di ogni brano.
Il prete rosso, così veniva chiamato Antonio Vivaldi, ancora in vita era famosissimo in Europa, soprattutto in Francia, nei Paesi Bassi, Inghilterra e Germania. Oltre a compositore, fu tra i più grandi virtuosi del violino della storia, considerato il maestro dai grandi compositori e strumentisti del tempo. Solo per dire, Johann Sebastian Bach ha trascritto per organo, clavicembalo e 4 strumenti i 13 concerti per violino di Vivaldi, tanto che nei 180 anni della sparizione di oblio delle opere di Vivaldi erano queste, assieme alla partitura delle 4 stagioni conservata nella biblioteca dei Reali del Belgio, le uniche testimonianze del suo lavoro di compositore. Il giovane violinista Paolo Tagliamento, ospite d'onore del concerto, eseguirà un tributo al grande Johann Sebastian Bach, la Sarabanda e Giga numero 2 BWV 1004.
Credo sia stata una gran bella serata di grande musica. Siamo lietissimi di avervi dato modo di passare un'oretta e mezza, un'ora e mezza amena. Purtroppo non si può uscire, purtroppo non si può andare da nessuna parte, almeno godiamoci la musica classica. Questo è il senso del nostro lavoro, darvi un servizio. Da parte vostra vi raccomandiamo, rispettate tutte le regole, vi raccomandiamo, comprate italiano. Abbiamo bisogno di dare una mano ai nostri commercianti, ai nostri produttori, ai nostri agricoltori, ai nostri industriali, ai nostri artigiani. Non dimentichiamoci. Rispettiamo le regole e dimostriamo quello che siamo. Numeri 1. Grazie ancora per l'ascolto. Sostenete le vostre radio, le vostre televisioni locali. Sono il rapporto con il territorio. È gente serissima che lavora per darvi ottima informazione e per tenervi informati sul territorio. Hanno gli stessi diritti delle testate nazionali. Grazie e alla prossima. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Qui siamo nell'isola di Sant'Andrea, già Castel Nuovo, perché inizialmente la prima fortificazione del sito, veneziana, è medievale e il primo castello non era qui ma era a San Nicolò, dall'altra parte, quindi la chiusura della bocca di una delle 3 bocche di porto della laguna di Venezia, detto appunto Castelvecchio. Si decise di erigere un castello cosiddetto nuovo intorno al 1100-1200. Sappiamo che nel 1300 esistevano questi docastei che avevano una tipica struttura anche architettonica dei castelli medievali con torri merlate, non particolarmente importanti come dimensioni. Uno conservava ancora delle torri di legno, vi erano degli edifici affiancati che servivano per la truppa e per gli ufficiali, per gli armamenti. Vi era anche una torre campanaria, questo dall'altra parte, per una campana che doveva servire proprio ai naviganti per i cosiddetti caliggi, i caighi, la nebbia. Nel 400 si cominciò, tra fine 300 e primi 400, si cominciò a sentire la necessità di una fortificazione più importante, soprattutto dopo la guerra di Chioggia. Nel 1380, con la pace di Torino, Genova è costretta a riconoscere la supremazia di Venezia e la Repubblica di Genova come indipendenza finirà per sempre, anche se formalmente cadrà anch'essa con Napoleone. E tuttavia i veneziani scoprono la loro fragilità, perché come voi sapete i genovesi arrivano alle lagune, arrivano a Chioggia, poi da assedianti sono assediati, vengono sconfitti, ma fu quasi un caso del destino. Allora si scopre tutta la fragilità, si comincia a ritenere che una buona flotta turca o spagnola o pontificia, si diceva all'epoca, avrebbe avuto facile gioco nel entrare all'improvviso, forzare le fortificazioni che non erano fortificazioni importanti, rompere le catene, acquartierarsi tra Piazza San Marco e San Giorgio e di chiudere la partita in 4-4 ore. Si cominciò quindi a costruire il forte di Sant'Andrea, che venne chiamato così per la prima volta di Sant'Andrea dal nome dell'isola e non più Castelnuovo, sotto il dogado di Michele Steno. Vedremo infatti, siamo a metà del 400, vedremo poi se potremo andare perché c'è un passaggio
molto pericoloso per arrivare al primo terrazzamento senza ripari e con rischio di caduta, quindi adesso vediamo come siamo messi. C'è il leone di San Marco, ci sono i 2 stemmi ancora con la stella della famiglia Steno. Steno aveva anche è un doge molto importante nella Repubblica anche per il tipo di edilizia che sotto il suo rogado viene portata avanti. Per esempio viene completato il Palazzo Ducale così come lo conosciamo, tant'è che sul molo c'era il doge Michele Steno, sul Palazzo Ducale, la facciata sul molo, c'era il doge Michele Steno inginocchiato davanti al leone, secondo la tipica iconografia che voi trovate ancora sulla Porta della Carta, Francesco Foscari, o sulla piazzetta Andrea Gritti. Come gli altri è stato distrutto dai francesi nel 1797, stranamente quello non è stato ricostruito, gli altri sono stati costruiti. Allora dicevo, non è ancora questa la fabbrica però, quella di Michele Steno, la prima struttura, portiamoci un po' più qua. La prima struttura è quella quattrocentesca, ma la vera riforma rivoluzionaria del forte avviene nel Cinquecento. È intorno agli anni 30 del Cinquecento che si comincia a pensare a una fortificazione moderna, non più fortificazioni solo a castello, ma fortificazioni che abbiano 2 caratteristiche. Una, quella delle fortificazioni cinquecentesche che cominciano a dover essere abili a sopportare i colpi delle grandi artiglierie. 2, quella di avere delle caratteristiche uniche, cioè quella di poter affrontare eventualmente una flotta che avesse forzato la bocca di porto. Come? Con un acquartieramento di artiglierie posizionato in modo adatto a poter colpire le navi da qualunque posizione e soprattutto sull'opera viva delle navi, tra l'opera viva e l'opera morta, in modo da creare l'affondamento delle navi che potessero avanzare. Si pensa a un grande ingegnere della Repubblica, Michele da San Micheli, veronese, il quale proprio in quegli anni del Cinquecento dà grande prova, che ancora oggi rimane visibile a tutti noi, della sua perizia architettonica, particolarmente in architettura militare, sia in Dalmazia che nell'entroterra veneto, che appunto qui nel Forte di Sant'Andrea, che è una delle sue opere più importanti. Ed è una delle prime opere con il forte a bastioni detti angolari, perché è un bastionamento fatto studiato per creare un fuoco incrociato di artiglieria che ripari il forte da tutti i lati e che contemporaneamente protegga da tutti i lati la navigazione e eventualmente possa difendersi da attacchi che vengono dall'esterno. Ecco che il forte Sant'Andrea determina anche un po' la perdita di importanza dell'altro forte di San Nicolò, che però rimane speculare, rimane una caserma, quindi un acquartieramento in epoca avanzata soprattutto di soldati schiavoni, dalmati quindi, cosiddetti truppe illiriche, e rimane il contraltare del forte di Sant'Andrea. Tra i 2 forti vi era comunque sempre una catena che veniva tesa. Tra i 2 forti? Tra i 2 forti. Si fermavano. Sì, tenete presente una cosa, adesso quando andiamo su sarà suggestivo pensare a quello che vi sto dicendo. Contrariamente a quanto si pensa normalmente, la flotta veneta, che era soprattutto tra 6 e 700 particolarmente importante, in un periodo in cui si ritiene invece che la Repubblica sia decadente, la forza militare era ancora di primo ordine, era superiore alla flotta veneta per quanto riguarda navi di primo rango, cioè da 77-80 cannoni, superiore a quella inglese, per capirci. Non era distanza qui a San Marco all'Arsenale, ma a Corfù. Corfù era la base militare della Repubblica, c'era anche la scuola militare. Per cui quando si pensa sempre ai problemi dei fondali, eccetera, sono veri solo in parte, perché le navi uscivano dall'Arsenale, uscivano con un sistema particolare i grandi vascelli, i cosiddetti cammelli, che erano dei galleggianti con delle gomene poste sotto il fasciame della nave veniva sollevata e usciva di qui. Poi la nave, salvo riparazioni ogni certo numero di anni importanti, perché la Repubblica aveva arsenali anche in giro per il Mediterraneo, non faceva più ritorno qui. Non faceva più ritorno qua a Venezia, ma rimaneva operativa nell'Adriatico o nell'Egeo. Dicevo, questo forte viene concepito da San Micheli con 40 cannoniere. Le cannoniere sono quei fori che vedete all'altezza d'acqua, costruite più strette nella parte anteriore, dove usciva il vivo di volata della bocca da fuoco, più ampie nella parte posteriore perché dovevano dare libero sfogo al fumo e al gas nel momento della sparatoria. Possiamo accedere?
San Michele ha costruito il ponte con una grande perizia, noterete adesso i mattoni disposti a spina di pesce, le volte tipiche di architettura militare, ma anche sempre attenti a una grazia formale, come il bugnato di pietra d'Istria delle porte o le scale in pietra d'Istria molto curate anche nel toro, quindi nel gradino. Intorno agli anni 40 del 500 questa struttura è ultimata, vedrà dei perfezionamenti dopo la battaglia di Lepanto, tant'è che poi non so se riusciremo ad accedere sotto perché ripeto è pericoloso l'accesso, adesso vediamo chi se la sente o non se la sente. Qui sotto c'è un meraviglioso leone di San Marco, fortunatamente solo parzialmente scalpellato, sempre dalle truppe francesi, vedrete l'ala sinistra scalpellata, con un'iscrizione che ricorda che per ricordare la grande vittoria navale, che non viene mai nominata Lepanto, ma è la vittoria navale per antonomasia, si dà atto appunto della finitura delle opere del forte. E vedrete anche lo stemma del doge Alvise I Mocenigo, che era lo stemma, che era il doge proprio che dogava allorquando vi fu l'assedio di Cipro e la battaglia di Lepanto. Le bocche di porto sono sempre state inviolate per tutta la storia millenaria della Repubblica di Venezia, soprattutto poi dopo che vi fu la presenza di queste fortificazioni. Per la prima volta vengono forzate il 20 aprile del 1797. Siamo in piena bufera napoleonica quando Bonaparte ha deciso, senza ancora dichiararlo apertamente, di far fuori la Repubblica Veneta neutrale. Stato neutrale, primo Stato a riconoscere la Repubblica Rivoluzionaria Francese europeo. 3 brick francesi, nella sera del 20 aprile, pioveva, cominciava a imbrunire, c'era una tempesta in mare, cercano di forzare appunto l'ingresso. Il comandante del forte si chiamava Domenico Pizzamano, dall'altra parte vi erano i soldati bocchesi, dalmati delle Bocche di Cattaro, tra i più fedeli alla Repubblica Veneta, comandati dal Vise Viscovic. In quel frangente vengono sparati alcuni colpi di artiglieria di avvertimento perché vi era un decreto del Senato che impediva a qualunque legno straniero, se non fosse autorizzato, di accedere al porto di Venezia. Il comandante di una di questi brick, che si chiamava infatti Libérateur d'Italie, voleva quindi essere anche sul piano della propaganda l'arma di ingresso e di liberazione della Repubblica di Venezia, prosegue la sua marcia. Gli altri 2 brick fanno dietro fronte, se ne vanno dopo i primi colpi di artiglieria. Prosegue la sua marcia, a un certo punto qui le versioni francese e veneta si distaccano, ma più o meno possiamo riassumere così l'evento. Pizzamano fa tirare altri colpi di artiglieria, ma non sulla nave, sempre di avvertimento, ma da San Nicolò si stacca una barca di dalmati, i quali, senza pensarci 2 volte, assaltano il brick francese all'arma bianca, uccidono il giovane comandante Logere e altri 4 dell'equipaggio. Il Domenico Pizzamano, il comandante del forte, verrà per questo decorato, ma questo sarà uno degli episodi che Napoleone userà a pretesto, insieme ad altri, la rivolta delle Pasque Veronesi e altre cose, per dichiarare formalmente guerra il 1 maggio del 1797 alla Repubblica Veneta, dicendo che era stato un assalto proditorio di una nave in difficoltà, in panne, che chiedeva soccorso. Domenico Pizzamano verrà processato successivamente, lui e i 3 inquisitori di Stato dovranno lasciare per essere graziati metà del loro patrimonio nelle casse della Repubblica Francese. Questo è il primo e l'ultimo episodio in cui il porto di Venezia è stato violato militarmente. Mi piacerebbe portarvi, ripeto, qua sotto, venite a vedere un po' per capire se siete in grado di seguirmi o se avete... Allora, come vi dicevo, vedete questi 2 stemmi, uno a destra e uno a sinistra, sono gli stemmi del doge Michele Steno. Vedete lo stemma gentilizio sormontato dal corno dogale e il tipico fregio gotico intorno. Anche il leone è ancora goticheggiante, è precedente certamente allo stemma Mocenigo, e che invece vedete a destra e a sinistra le 2 rose, le rose mocenighe, perché vedete che è un leone con i tipici tratti gotici anche nella criniera, sembrano un po' le capigliature delle Madonne ancora del 300-400.
Dicevo, vedete lo stemma Mocenigo, Alvise primo Mocenigo, è il primo dei 4 dogi che si chiameranno Alvise Mocenigo nella storia di Venezia, ed è quello della battaglia di Lepanto che viene qui ricordata, con un'iscrizione che possiamo tradurre così, perché nulla mancasse de esset ad una città già tra le più munite di tutte, la più munita di tutte, per natura. Questo propugnacolo, questo forte, i 10, cioè il Consiglio dei 10, vollero porre dogando Alvise Mocenigo, nell'anno della grande vittoria navale. Non c'è neanche, vedete, non si dice Lepanto, non si dice 1571, si dà per scontato che si debba saperlo. Quindi questa è la conclusione anche architettonica del forte. Vedete che il leone ha sofferto perché ha una scalpellatura, dicevo, nell'ala sinistra, ed è anche rotto a metà perché si dice, non so se sia vero, che sia stato divelto, gettato in acqua e recuperato successivamente da mani pietose. Qui c'è anche un piccolo aneddoto, vi fu anche Casanova, Giacomo Casanova, perché Casanova servì la Repubblica nella flotta come sottufficiale. Era giovanissimo, 18-19 anni, andò anche a Corfù, che era proprio come dicevo, la base navale, e racconta degli aneddoti che ricordano un po' le storie dell'ammiragliato inglese, le ufficiali, le mogli naturalmente gli interessavano molto, eccetera. Qui fu anche imprigionato perché combinò guai e se ne scappò nottetempo e gli lasciò la divisa, secondo i suoi costumi. Due fughe che altro che la fuga di Palazzo Ducale è un po' più complessa. Ecco, questo proprio, vedete... La prima battaglia con gli arabi che ha fermato, se no sei scusa Zara, potete considerarlo uno dei simboli proprio della potenza navale veneta. Quante persone stanziavano? Più o meno così, qualche centinaio. Come capienza? Qualche centinaio. Sì. Qualche centinaio. Beh, a seconda poi pensi nel periodo in cui a un certo punto si tenta di armare, dopo la rivoluzione francese, tra il 93 e il 94, 1700, qui ci sono state 500-600 persone e di là siamo arrivati fino a 20.000 schiavoni. Hanno creato degli acquaterri. Sì. Era molto munita, un peccato che non abbia resistito, perché si raccontano tante palle sulla struttura della Repubblica Veneta dell'epoca. Era una repubblica che aveva ancora tante cose da dire, era ancora ricca, non era più la Repubblica del 400, ma gli stati certamente non possono pretendere di mantenere lo stesso tipo di potenza nel tempo. E aveva una flotta munitissima, ancora, bastava riattarla, era una flotta non adusa alla guerra da un po' di tempo, non da moltissimo, perché l'ultimo grande ammiraglio della Serenissima è Angelo Emo, è sepolto in un bellissimo monumento neoclassico che c'è nella chiesa di San Biagio all'Arsenale, che aveva fatto una campagna contro i Beylikati, si chiamavano, cioè contro i cantoni barbareschi, quindi quella che oggi è l'Algeria, la Tunisia, bombardando Tunisi, Sfax, Biserta tra il 1784 e il 1787. Ed era una flotta in quel momento ancora molto tenuta, molto bellicosa. Angelo Emo peraltro aveva costruito anche delle batterie galleggianti che potevano andare sulle secche e bombardare le coste. No, lì fuori per i cannoni. Quelle sono le cannoniere, sì, perché il cannone stava proprio a pelo d'acqua. A pelo d'acqua. Quella lì, una flotta qui non avrebbe avuto scampo. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buongiorno da Mattia Zanardo. L'autismo è una condizione che colpisce un bambino ogni 100 nuovi nati.
Veneto Autismo è una nuova associazione fondata a Treviso da pochi giorni, ma che nasce dall'esperienza sul campo ormai pluriennale di Nicola Pasqualato e di sua moglie Maria Chiara Nordio. Maria Chiara Nordio, che è la direttrice scientifica di questa associazione, Nicola Pasqualato invece ne è il presidente, e l'abbiamo qui con noi proprio per presentarci questa nuova realtà e le sue prime iniziative. Buongiorno Nicola Pasqualato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, Veneto Autismo, innanzitutto con quali obiettivi nasce questa associazione? Veneto Autismo continua a perseguire gli obiettivi dell'origine, e cioè da quando ormai 6 anni fa abbiamo avuto diagnosi di autismo per Luca adesso ha 9 anni, siamo entrati in un mondo davvero sconosciuto. Io da ex comunicatore, ex giornalista, mi sono trovato in un ambiente assolutamente alieno, pieno di codici, gerghi, professionisti, nomi di terapia, assolutamente non conoscevo nulla prima di quel giorno lì, e nemmeno quel giorno lì poi ho imparato a conoscere tutto da subito. Ho cominciato un viaggio che si fa spesso soli, senza supporto di altre famiglie. I clinici spesso, anche se adesso un po' le cose sono cambiate, consegnano una diagnosi scritta dicendo: cari genitori, vostro figlio è autistico, grazie, arrivederci. Quindi è scarsissima la preparazione da parte dei clinici nei confronti dei genitori, e i genitori vanno un po' a tastoni, a tentoni, poi si mettono su internet. E allora noi, che abbiamo fatto una missione di questo studio, ci siamo messi a studiare tutte le notti da ormai 6 anni, e abbiamo fatto una nostra conoscenza del mondo, e abbiamo deciso di metterlo a disposizione. Quindi da diversi anni facciamo conferenze. Ovviamente noi ci occupiamo delle cose basilari, ad esempio la conferenza e il seminario che facciamo dal titolo Abecedario degli autismi si occupa di dire le cose semplici, cose che sembrano semplici ma che sono davvero ancora sconosciute. Ad esempio, ci sono ancora persone che pensano che l'autismo sia contagioso o che sia causato dai vaccini, per esempio. Ecco, noi spieghiamo queste cose, naturalmente partendo da documentazione scientifica validata e da ricerche scientifiche. Spieghiamo anche un po' come funziona la mente autistica in linea generale, anche se tutti sanno che tutti i soggetti sono anche molto diversi fra loro. Ecco che allora l'obiettivo è quello di divulgare il più possibile il funzionamento della mente autistica, cercare di rompere quegli stereotipi che spesso ci sono in questa condizione, come per esempio molti ritengono che siano tutti dei geni. In realtà se ne contano solo 200, 100 nel mondo gli assoluti geni, un po' come Rain Man nel film che tutti abbiamo visto. Celebre film. La maggior parte di queste persone ha associato anche un grave ritardo mentale, quindi grosse difficoltà in casa, grosse difficoltà di gestione. Questi soggetti spesso devono essere sorvegliati fisicamente con la presenza continua H24 di mamma, papà o da altre persone. E allora cerchiamo anche di potenziare le famiglie che entrano in questo mondo e davvero non sanno che pesci pigliare. Quindi l'obiettivo è fare l'informazione, formare, e spesso ci succede di ricevere telefonate di genitori con bambini piccoli che appunto ricevono diagnosi e non sanno che DGS-NAS, perché questa è la dicitura, è un acronimo che viene utilizzato nelle diagnosi, significa poi alla fine autismo. E quindi anche lì è difficile interpretare i documenti. Noi mettiamo a disposizione di tutti coloro che appunto ce lo chiedono la nostra esperienza. Facciamo appunto anche questi seminari pubblici dal vivo, invitiamo, come l'anno scorso abbiamo invitato l'amica Olga Bogdashina, che è la massima esperta mondiale della sensorialità in autismo, che ha dato davvero un grande contributo a tutta la materia, scandagliando gli aspetti della sensorialità, del disordine sensoriale in autismo. Quindi continuiamo con questi obiettivi che secondo noi sono davvero importanti. E Nicola Pasqualato ha già accennato en passant ad alcuni dei temi e degli argomenti anche delle prime iniziative di Veneto Autismo. Ne parleremo tra pochissimo un po' più nel dettaglio. Prima volevo chiedere a Nicola Pasqualato, citava la famiglia che rimane certamente il primo soggetto che
in qualche modo subisce anche la diagnosi di autismo di un figlio, di un suo componente, ma poi è anche la prima linea per affrontare questa patologia. Certamente, questo è nei fatti, perché la diagnosi arriva in famiglia, arriva tra mamma e papà e subito arriva come una bomba atomica, anche in questo caso, dirompe e mette a dura prova i rapporti fra mamma e papà, perché spesso a causa di teorie molto vecchie ma ancora diffuse che ritengono che l'autismo sia causato da un'errata relazione fra le persone, soprattutto tra mamma e figlio, la famigerata ormai teoria della mamma frigorifero, allora cominciano i sensi di colpa, accuse varie, quando invece si sa che è una condizione neurobiologica che si predetermina nell'utero della mamma tra il primo e il secondo trimestre di gravidanza. Quindi è proprio per cause di mutazioni genetiche che la mente autistica si predispone all'autismo e diventa tale poi nel tempo. Però arriva questa bomba e le coppie scoppiano. Noi conosciamo diverse mamme sole, perché poi spesso lo sappiamo, l'elemento fragile è il maschio, è il papà che in molti casi se ne va, proprio lascia la moglie col bambino con autismo, anche con associato un ritardo grave, quindi conosciamo diverse persone, mamme sole con un bambino autistico con grave ritardo mentale. Però come colpisce, correttamente dice lei, all'inizio la coppia, la famiglia di fatto è il primo ammortizzatore sociale, si potrebbe dire, la prima agenzia educativa. E lo è anche non solo nei fatti, ma anche formalmente, perché le linee guida sull'autismo emanate dall'Istituto Superiore di Sanità italiano pone nella prima raccomandazione, e Veneto Autismo nasce proprio su questa prima raccomandazione, l'empowerment delle famiglie, cioè dice: care famiglie, mettetevi al centro dei processi di abilitazione dei vostri figli, in primis noi aggiungiamo perché la famiglia sarà sempre la massima esperta dell'autismo di quel soggetto, di quel bambino, e in secondo perché è quell'agenzia educativa che passerà tutta la vita, la maggior parte delle ore della giornata con quel soggetto, e quindi dovrà imparare a conoscerlo, dovrà imparare ad aiutarlo, a comprenderlo, a capirlo e diventare il punto di collegamento con il mondo esterno. Ecco che allora mettere al centro la famiglia nei processi di abilitazione, naturalmente nel corretto rapporto con i clinici, perché è un rapporto di collaborazione con l'equipe dei clinici del Centro per l'Autismo di riferimento locale, naturalmente, diventerà il nucleo fondante del progetto di abilitazione e del progetto di vita di quel soggetto autistico. E la famiglia in qualche modo sarà al centro anche del debutto ufficiale, del primo evento pubblico dell'Associazione Veneto Autismo, che, lo ricordiamo, è stata costituita davvero da pochi giorni, ai primi di marzo. Il 24 marzo a Monastiera, al Parco Hotel Villa Fiorita, avete organizzato appunto un evento di presentazione proprio dell'associazione. Sì, lo scopo è mettere al centro la famiglia in ogni situazione di difficoltà. Ecco che allora verrà a parlare della bellezza della famiglia l'avvocato Gianfranco Amato, il presidente dei Giuristi per la Vita, che da molti anni gira l'Italia a celebrare la bellezza appunto della famiglia e la centralità in tutte le società, in tutte le civiltà, e verrà anche Luca Di Tolvi, uno scrittore ex gay che ha avuto un suo percorso personale e che è arrivato alla conclusione, anche lui, che la famiglia è centrale per ogni difficoltà. Ecco che allora l'autismo, nel caso della disabilità psichica, e tante altre situazioni di difficoltà vedono e mettono al centro la famiglia come punto di arrivo, ma come punto di felicità. Quindi si potrebbe dire che la famiglia è il segreto della felicità, mamma e papà sono il segreto della felicità. Dunque appuntamento venerdì 24 marzo alle 21 al Parco Hotel Villa Fiorita di Monastier. L'ingresso è libero, ma poi, come sempre in simili occasioni, le eventuali offerte raccolte andranno proprio a sostenere l'attività di Veneto Autismo. Un'attività, un calendario che vede già i primi appuntamenti oltre a questa serata di presentazione.
formazione. Sì, infatti il 31 marzo cominceremo un breve ciclo di incontri sugli autismi, li abbiamo chiamati così, che poi seguiranno il giorno dopo, il 1 aprile, e si concluderà il 2 aprile, la giornata mondiale di sensibilizzazione in autismo stabilita dall'ONU. Il 31 marzo noi proietteremo il film Temple Grandin, Una donna straordinaria. È un film biografico molto interessante, molto bello, ai noi poco diffuso perché non è stato nemmeno distribuito in Italia nelle sale cinematografiche, è stato trasmesso in chiaro nei canali molti anni fa, nei canali a pagamento, stranamente in chiaro quella volta, e parla di questa donna vivente, autistica, più famosa al mondo, che con un autismo, noi diciamo, ad alto funzionamento, che ha rivoluzionato non solo la zootecnia grazie alle sue intuizioni, ma soprattutto ha permesso per la prima volta di entrare nella mente autistica, perché ha rappresentato e rappresenta l'emblema delle persone autistiche che raccontano le loro percezioni. Noi dobbiamo ricordarci che la maggior parte delle cose che conosciamo, ecco perché spesso nei grandi convegni internazionali a parlare sono mamme, papà, fratelli di persone con autismo. È importante chiedersi questo, perché su 10 relatori 9 sono mamme, papà, fratelli, e poi il 10° è il neurobiologo che studia il DNA. Perché? Perché la conoscenza della mente autistica arriva grazie, diciamo, a familiari che si spaccano la testa giorni e anni per cercare di entrare nei ragionamenti dei loro figli e dei loro fratelli, e poi quando arrivano a trovare una spiegazione del loro comportamento così strano, così difficile, allora trovano quella regola, diciamo, che vale per quel soggetto, ma che magari non vale per altri soggetti, ma che in certi aspetti si può generalizzare. Ecco che Temple Grandin per la prima volta ha parlato delle sue sensazioni, e alla fine del film infatti c'è una bella scena dove si rappresenta proprio questo, dove lei alza la mano e dice: ma io penso così e quindi deduco queste cose. Ecco, la fine del film è molto, molto interessante per questo. Poi il giorno successivo, il 1 aprile, terrò un seminario che chiamiamo Abecedario sugli autismi, ne accennavamo prima, e cioè una serie di notizie di base, informazioni di base. Parleremo della preistoria, delle prime teorie in parte sbagliate e poi corrette dagli stessi psichiatri o psicologi, in parte sbagliate e non corrette da loro stessi ma corrette da altri, e in parte sbagliate che ancora sopravvivono. Perché la teoria della mamma frigorifero, ne parlavamo prima, è una teoria che ancora serpeggia in addirittura alcuni clinici. Noi percepiamo subito quando siamo a colloquio con qualche medico o qualche psicologo, quando parliamo del nostro figlio Luca, e in quelle piccole risposte capiamo che c'è un senso di accusa nel comportamento dei genitori, come fosse appunto la causa dell'autismo dei bambini. Lo percepiamo subito noi genitori, e quindi poi capiamo che avremo solo un certo tipo di risposte da quel mondo. Ecco che allora anche tante leggende metropolitane, come per esempio che l'autismo sia causato dai vaccini, cosa assolutamente infondata, ampiamente discussa e dimostrata, ma che dichiara che la leggenda metropolitana più famosa al mondo, perché questo bisogna dirlo, e cioè che i vaccini causino l'autismo è la più conosciuta al mondo, la più diffusa, non a caso colpisce proprio la condizione autistica. Noi ci siamo dati una risposta a questo: perché colpisce la condizione autistica e non so, i problemi renali o il cuore o altre cose? Perché è una materia ancora molto sconosciuta, molto diffusa, ma sconosciuta. Noi utilizziamo per esempio il termine di ragazze invisibili dell'autismo, perché quando colpisce la maggior parte dei casi le ragazze è davvero molto difficile diagnosticarlo. Quindi se, a differenza di altre patologie, diventano evidenti o perché ci sono degli esami invasivi, o perché per esempio nella sindrome di Down si vede esteticamente che un bambino sono dei sintomi chiari, evidenti. Ecco, nel caso dell'autismo anche la diagnosi diventa difficile e richiede molti mesi, molti test per arrivare a una diagnosi fondata e seria, riconoscere appunto i sintomi che poi portano a questa cosa. E in questa ambiguità poi chiaramente purtroppo proliferano anche queste teorie pseudoscientifiche
che sono uno dei problemi, e che voi cercherete in qualche modo di, se non confutare, quantomeno di porre dei punti fissi, dei paletti, insomma, anche per orientare non solo le famiglie che magari hanno dei parenti, dei figli con queste problematiche, che forse sono già in qualche modo attrezzate o predisposte, ma anche magari poi altri cittadini, perché questi incontri sono aperti a tutti, naturalmente. Certamente. Nicola Pasqualato. Sì, sono incontri pubblici, aperti, liberi, non è necessaria l'iscrizione, li faremo qui a Treviso in piazza Pio X, la sede nazionale, la sezione di Treviso dei mutilati invalidi di guerra, e parleremo anche di questo mondo, come lei ha accennato, che è ancora pervaso da persone che per esempio propongono cure per l'autismo tramite la somministrazione di cucchiaini di omega 3. Per esempio. Quindi c'è ancora un sottobosco di persone che vendono la pietra filosofale. Ecco che allora fare un'informazione di base permette soprattutto ai genitori non solo di non perdere soldi, perché molti genitori spendono anche con viaggi della speranza in passato, quando c'era la moda delle cellule staminali, ad esempio, viaggi a Kiev, cose del genere, ma perdono tempo. Noi sappiamo che intervenire subito nei primi mesi, nei primi anni di vita per un bambino non verbale, per esempio, se si riesce a far parlare un bambino non verbale entro i 6, 7, 8 anni di vita, allora si può raggiungere un certo successo. Diversamente, superato questo periodo d'età, diventa assolutamente molto più difficile. Quindi non bisogna perdere tempo, bisogna scartare le terapie fasulle, diciamo così, concentrarsi sulle validate e potenziare la famiglia, metterla al centro di ogni progetto. L'esperienza appunto diretta di chi è in contatto, e questo sarà anche il tema dell'ultimo incontro, proprio in occasione della giornata mondiale sull'autismo. Sì, Maria Chiara parlerà della storia di Luca. Se è vero che i soggetti autistici sono tutti anche molto diversi fra di loro, però le storie delle famiglie con autismo sono molto simili, perché c'è il periodo in cui arriva la diagnosi e allora ci si critica e ci si attacca tra mamma e papà, poi si prende consapevolezza, anche se in non tutti i casi si prende consapevolezza, poi si decide di affrontare il problema, poi il bambino va a scuola, inevitabilmente molti genitori finisce che litigano con gli insegnanti o con gli insegnanti di sostegno, perché spesso questa condizione non è compresa, non è ben affrontata. Poi c'è il problema di relazionarsi con lo Stato, le varie altre agenzie, il riconoscimento della disabilità quando c'è la disabilità, quindi le storie sono un po' tutte uguali. Noi racconteremo la nostra per dare degli spunti per chi può riconoscersi, per costruire un piccolo bagaglio di esperienza altrui e di impedire magari di fare certi errori grossolani. Informazione e divulgazione è, come abbiamo capito, uno degli obiettivi fondanti dell'Associazione Veneto Autismo, ed ecco allora questi seminari, questo primo ciclo, a cui naturalmente altri poi ne seguiranno nei mesi successivi, ma ovviamente l'associazione poi sta avviando anche varie altre attività. Sì, noi adesso stiamo in riconoscimento appunto delle nostre attività, stiamo preparando anche un seminario che sarà a fine anno scolastico, dove tratteremo tutto l'ambito dell'inclusione scolastica. Perché? Perché a nostro parere l'inclusione scolastica della neurodiversità, quindi dell'autismo, non è sufficiente in Italia. Noi sappiamo, per esempio, che il 42% dei bambini disabili a scuola hanno una disabilità psichica, e contestualmente sappiamo che quando tutti parlano di disabilità, anche a scuola, quasi tutti pensano alla carrozzina o alla rampa o comunque disabilità fisiche, o per esempio alla cecità o bambini ipoacustici, cose di questo tipo. È raro che una scuola, e sicuramente il sistema scolastico nazionale non lo fa in maniera sistematica, si occupi invece della disabilità psichica. Per esempio, noi sappiamo che circa il 15% delle persone con autismo non tollera o rimane molto infastidita dallo sfarfallio dei neon che spesso sono presenti nelle nostre aule, nelle classi, nelle scuole. E questo determina un sovraccarico sensoriale che può spingere il soggetto
a stare irrequieto, a non star fermo nel banco, ad esempio, io sto facendo solo un esempio, che però questa cosa non viene considerata né dagli insegnanti né dalla scuola, né dagli insegnanti di sostegno, però sono piccoli accorgimenti che si possono anche individuare per un istituto, sostituendo appunto delle lampadine, magari solo quando c'è il soggetto con autismo che conclama questa difficoltà. Ecco, tutto questo a scuola non c'è. Noi, in collaborazione con l'Istituto Vescovile di Treviso e il Collegio Pio X, abbiamo introdotto da diversi anni ormai, perché Luca frequenta la scuola da diversi anni, un nostro modello di comprensione scolastica, lo chiamiamo così, nel doppio senso della comprensione, nel senso della comprensione perché Luca comprende il mondo che lo circonda, ma nell'altro senso perché il mondo che circonda Luca impara a comprendere lui. Ecco che allora la comprensione del mondo scuola e del soggetto Luca con il tempo stanno lavorando bene e stanno portando dei risultati. Addirittura negli ultimi mesi Luca riesce a interagire con gli altri bambini e a cercare addirittura nel gioco, ovviamente organizzato, non nel gioco libero, ma anche in alcuni aspetti del gioco libero, e quindi quando si affronta nel modo corretto la condizione autistica, noi diciamo sempre è una condizione che pervade tutta la vita per sempre una persona, ma rispetto ad altre condizioni, se si lavora bene in equipe, in gruppo e con le idee chiare, si possono ottenere molti grossi risultati. Presenteremo dunque il lavoro svolto quest'anno a scuola per Luca a fine anno scolastico. Ora la data ancora non l'abbiamo fissata, ma sarà fine maggio. Proprio a scuola faremo una restituzione, la chiamiamo così, del lavoro svolto un po' in tutte le materie. Insomma, abbiamo capito, tanti sono gli aspetti legati alla condizione autistica, uno status che è sempre più diffuso anche nel nostro territorio. Tanti soprattutto sono gli aspetti ancora non conosciuti come sarebbe necessario. Grazie intanto a Nicola Pasqualato, presidente di Veneto Autismo. Io vi ricordo anche il sito di questa nuova associazione, dove poi potrete trovare tutti i dettagli sui programmi, i progetti, le iniziative, anche i contatti per chi volesse informazioni ulteriori, anche delle piccole consulenze, perché no? Quindi www.venetoautismoonlus.org. Siete in attesa del riconoscimento ONLUS, certo. I soliti tempi tecnico-burocratici. Grazie ancora a Nicola Pasqualato, presidente di Veneto Autismo. Grazie a voi, a presto. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
waiting now. Time goes on flowing, you don't want to let go. Your heart is broken, 'cause your son told you so. The city tried, the city tried, the city tried, the city tried. Oh, come one last time, holding on to your last night. Words are unspoken when you take a look at him, taking his hand strong. Every face as a father could bring. Never see you cry, never see you cry, never see you cry, never see you cry. Your body surrounds laying down, and your mind soon accepts the end. Stay down, cover. Bullets will not hit your head. The end of a tunnel. You can't stand now. Now it's alright. It's alright. Alright. They say, don't give up, don't give up. Wonder why
my window, scare around black dress, asking who she was. Oh, age, met her in my dreams. I always had fun, she's in serious. Kill me, always knew she wanted black. I don't even care, glad to see you again. Princess, maybe I'm going mad, maybe I don't sleep well, maybe this is hell. Worry not, worry not, worry not. Find myself in bed, still trapped in shame. Don't remember well my age. To the pen got trust, why so not sure. There's a lot on the floor. Once I opened the door, realized it was a dream. Nothing left to lose, jumped into the fire. Worry not, worry not, worry not, worry not, worry not. Came from my window, scared around black trees, asking who she was. Oh, age. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Ed eccoci, come di consuetudine, sintonizzati sulla terza pagina delle emittenti che svolgono attività di informazione al territorio. A questo proposito, l'altra volta mi sono permesso di sottolineare l'importanza dell'informazione locale, spesso attiva nel dare il suo contributo a quella nazionale. Vi è nota la recente tragica vicenda di Ravanusa in Sicilia? Ebbene, la prima emittente a portarsi sul luogo di questa grave disgrazia già alle 10 di sera, poco dopo le esplosioni che hanno distrutto e seminato morte in un intero quartiere, le prime immagini di cronaca sono di Agrigento TV. Il suo editore, Maurizio Bellavia, di sua iniziativa era sul posto per la cronaca. La redazione di Agrigento TV e Maurizio le ha immediatamente passate a Rai News e lì è nata una diretta lunghissima. Ne sono testimone perché alle 4 di mattina ho sentito elogiare e molto proprio Maurizio Bellavia dal conduttore della diretta di Rai News, e alle 5 di mattina l'ho letto ancora lungamente
nelle classiche didascalie sotto a corredo delle immagini. Un lunghissimo, instancabile lavoro di cronaca svolto dalla struttura di una eccellente emittente, Agrigento TV, che non è stata ammessa dal DPR 146-2017 alla possibilità di continuare nel suo lavoro di informare non solo il territorio, tutta la nazione. Non è forse la più palese dimostrazione di violazione dell'articolo 21 della Costituzione, del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, più volte difeso dal nostro capo dello Stato in persona. E credete, un vero orgoglio sentire elogiare il grande ininterrotto lavoro di Maurizio Bellavia. Solo l'ultimo degli esempi del ruolo conquistato in almeno 9 lustri dalla gran parte dei nostri editori, al servizio non solo del territorio, ma anche dell'informazione nazionale e in questo caso Rai News. Auspichiamo che i nostri bravi politici che conoscono il nostro lavoro, perché spesso sono nostri ospiti, prendano atto del ruolo fondamentale che rivestono le nostre testate giornalistiche locali e le vogliono tutelare, chiedendo l'abrogazione del DPR 146-2017. È una fonte secondaria che di fatto sta delegificando l'articolo 21 della Costituzione. Solo un esempio, e parlo del Veneto, la mia terra. Su 44 televisioni, solo 14 hanno avuto accesso alla Tower Rai, l'unica. 30 televisioni escluse. E le 14 ammesse, nella recente riunione svoltasi per i contratti, nessuna di queste 14 ha firmato il contratto sottoposto. Mi pare un segnale di per sé eloquente. Qualcosa non quadra. E non solo in Veneto, a quanto pare. L'informazione locale va tutelata. Ma anche i gruppi pare abbiano un qualche problemino stando ai numeri che stanno facendo circolare. E mi auguro sinceramente vengano smentiti dai fatti. E il paradosso sarebbe che gli utenti in grado di ricevere il T2 siano ben inferiori alle aspettative. Se è vero, sarebbero meno del 50% coloro in grado di ricevere la nuova tecnologia. Situazione che sta creando problemi non indifferenti anche alle imprese nazionali. Gli auguriamo di no, per carità. Un mutamento delle aspettative possibile, considerato il momento di crisi che stiamo attraversando. Non sono poche le famiglie che non possono permettersi spese supplementari e rinunciano al nuovo, rinunciano alla televisione. Questo, ripeto, non vuol dire essere contro e che bisogna rinunciare all'evoluzione della tecnologia. La crisi ha stravolto le regole di mercato e, abrogando il DPR 146-2010, si pone un ragionevole ed immediato rimedio, permettendo agli editori locali di continuare nella loro attività. L'esperienza maturata in questo periodo sul campo permetterà di ponderare uno strumento legislativo che salva migliaia di posti di lavoro e a voi, agli utenti, di potersi permettere con la dovuta gradualità l'acquisto dei nuovi apparati utili alla ricezione. Buon senso che il mondo della politica dovrebbe fare suo, quantomeno in rispetto del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione. Prima di passare alla pagina di questa sera, permettetemi di ringraziare il signor Dalmazio Sgolacchia, che il 1° dicembre scorso ha voluto dare sostegno alla cultura con un suo piccolo ma significativo bonifico. L'importo non è importante, ovvero è davvero importante perché certamente commisurato alle sue possibilità,
ma importantissimo è il bel gesto che ha fatto nei confronti di un lavoro che stiamo cercando di svolgere con la massima dignità, con la massima serietà. In questa puntata siamo a proporvi un'esecuzione giusta, perfetta per l'Avvento. La registrazione, come vedrete, è stata fatta in un luogo di culto, la chiesa di Col San Martino. Un ringraziamento doveroso lo devo fare all'arciprete Don Carlo Maccari, sempre sensibilissimo alla cultura. E vedrete, siamo in totale assenza di pubblico. Lo scorso anno, in pieno lockdown. E come vedrete è dedicata ad un caro amico, il cantante lirico, mio compaesano, Angelo Mori. Fenomenale, un grande cantante, il più gradito dal grande Mario del Monaco quando era impossibilitato a cantare. E nel ricordo di Angelo Mori, di Lino Mori, vi propongo volentieri il bel servizio redatto con Angelo protagonista da Eden TV, una emittente di informazione che non c'è più. E permettetemi di mandare un caro saluto ad Adriana, Stefania e Gianni Rasera, l'editore, protagonisti per decenni davvero di un eccellente lavoro. Ovviamente anche il più sentito ringraziamento per il servizio che stiamo per mettere in onda a testimonianza. Dopodiché ascolteremo il quartetto Ensemble Benedetto Marcello, 2 violoncelli, Lorenzo Parravicini e Lorenzo Gallo, e un clavicembalo, Mario Parravicini. Completa il quartetto la bellissima voce del mezzo soprano Benedetta Mazzetto, giovane e davvero brava. Buon ascolto. Una voce potente, priva di qualsiasi imperfezione. Angelo Mori, Trevigiano Doc, svela la sua vita ai nostri microfoni. Mio padre non ne voleva sapere. Quando sono arrivato a 17 ha deciso che dovevo andare a Milano a studiare canto. E sono andato da Aureliano Pertile, il quale in quegli anni stava già male in salute, e quindi, non potendo studiare con lui, ho studiato poi con il maestro che lo accompagnava nei concerti e il maestro che lo accompagnava al pianoforte. Una carriera iniziata, possiamo dire, grazie alla vittoria in un concorso alla Fenice di Venezia nel 1960. Da lì Angelo Mori incominciò a sorvolare oceani. In Finlandia, un po' dappertutto, molte volte in Germania soprattutto, e poi naturalmente in tutti i teatri italiani, praticamente li ho fatti tutti, insomma, i teatri italiani. Poi una volta a New York, una volta a Montreal in Canada. La carriera posso definirla soddisfacente, insomma, ecco, anche se non eccezionale, però insomma, ho avuto le mie soddisfazioni. Un cantante inarrestabile, ma nel 1998, dopo la serata con l'opera, proprio a Pieve di Soligo, a pochi passi da dove è sempre abitato, l'artista ha dovuto fermarsi. Insomma, tutto sommato, malgrado quello che mi è successo con la famosa emorragia cerebrale che ho avuto 11 anni fa, me la sono anche cavata abbastanza bene, quindi non posso neanche lamentarmi. Ora Angelo Mori ascolta la sua voce e guarda contributi video di qualsiasi cantante d'opera. Uno studio, quello al primo piano della sua abitazione di Farra di Soligo, ricco di ricordi.
articoli di giornale, CD, LP, musicassette, DVD, fotografie che lo ritraggono in qualsiasi luogo del mondo. Ma io ho conosciuto tutti i grandi artisti, i grandi tenori, soprani, baritoni, con i quali ho cantato anche diverse volte, insomma, questo l'attestato che c'è sopra il pianoforte qui lo dimostra, ed era naturalmente un grande piacere poter cantare con i cantanti più famosi che avevano sempre qualcosa da insegnare. Forse Angelo Mori ha incominciato a cantare grazie alla passione del padre. Emigrato in Francia, ma ritornato subito nel Trevigiano dopo la nascita del tenore. Lui era appassionatissimo di canto e non vedeva l'ora di mandarmi a studiare, perché un giorno mi mise addirittura sul bastone della bicicletta per portarmi a farmi sentire da Toti Dal Monte, che abitava ancora a Mogliano Veneto. Nella sua carriera ha cantato moltissime opere, la più eseguita Rigoletto, ma amava di più ma non di Puccini e Chenier di Giordano. Mi definisco un cantante che ha fatto il suo dovere, sicuramente, naturalmente rincorrendo quelli che erano molto più celebri e cercando di avvicinarmi a loro. Poi dopo, insomma, al di là di questo, io non mi sono mai posto problema di arrivismo, quindi per me andava bene aver fatto il mio dovere e poi tornarmene a casa tranquillo. Sul palco succedevano tante cose, a raccontarle ci vorrebbe un certo tempo, insomma, perché c'era sempre qualcuno che tentava di farlo spiritoso, alle volte cambiando anche magari parole che non erano quelle del testo, e quindi bisognava, insomma, stare al gioco, ecco, tutto. La prima non era mai un divertimento, perché la prima c'era la tensione, il problema di far bene, e poi dopo, quando le cose andavano nel verso giusto, allora magari verso l'ultima recita ci si permetteva anche qualche giocosità, insomma, ecco. Prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, chiuso era l'uscio e la magion deserto, e dove lascerà quell'angel caro, vorrei che prima potei in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti.
Telemann, nella molteplicità delle sue attività di compositore, dedicò particolare interesse alla musica da camera senza basso continuo. La fantasia numero 7 ci coinvolgerà in una serie di stati d'animo che vanno dalla dolce malinconia alla gaiezza, all'umorismo, senza dimenticare stati d'animo come la disperazione. Brano giusto, perfetto per ricordare un grande cantante lirico qual è stato Angelo Mori. E appunto di George Philip Telemann proponiamo, come detto, la fantasia numero 7 per violino senza basso continuo in bemolle maggiore nei tempi di dolce, allegro, largo, presto. Sarà eseguita da Giovanni Scarpa che, come sentirete, lo ha conosciuto molto molto bene. Era di casa. Lo scorso giorno di Natale purtroppo è venuto a mancare il tenore Angelo Mori, che per me è stato un amico, una persona molto preziosa e anche il padre del mio migliore amico, il mio amico d'infanzia Leonardo. È stata una figura dal punto di vista artistico fondamentale per Col San Martino e io lo ricordo con grande gioia, ripensando alla mia prima esibizione pubblica proprio insieme al mio amico Leonardo, in cui avevamo 8-9 anni circa e Angelo, ma noi lo chiamavamo Lino, era il direttore della scuola di musica di Col San Martino e noi facevamo il saggio finale e ci aveva indottrinato sul fatto che qualsiasi cosa che succedesse in concerto bisognava sempre andare avanti. Lui lo diceva dall'alto di un'esperienza internazionale sui più importanti palcoscenici di tutto il mondo. E successe che durante l'esecuzione ci fu un imprevisto, io e Leonardo ci siamo fermati e da dietro la tenda mi ricordo la voce di Lino che urlò "Avanti!" e noi senza neanche guardarci subito abbiamo cominciato a suonare dallo stesso punto perfettamente insieme e questo è stato un insegnamento proprio sul campo. Durante un'esecuzione qualsiasi cosa succede bisogna sempre andare avanti e portarla a termine. E un altro ricordo, e questo anche questo mi interessa, mi preme dirlo, una volta stavamo andando a Roma in macchina e Lino mise su una sinfonia di Beethoven in un CD e si arrabbiò dicendo in questa macchina, le macchine all'epoca erano meno silenziose di adesso, in questa macchina non si può ascoltare Beethoven perché non si sentono i pianissimi. E questo era, come dire, significa che Lino amava tutta la musica, non solo la lirica, cioè quella che lui praticava, ma ascoltava Chopin, ascoltava Mozart, ascoltava il barocco, ascoltava tutto, ed è per questo che io dedicherò a lui e alla sua famiglia questa fantasia numero 7 di Telemann, che appartiene a un repertorio che da lui non era spesso praticato, ma che lui sicuramente amava. Ciao Lino.
Per il concerto adatto alla solennità della Settimana Santa, come detto, abbiamo chiesto l'ospitalità della chiesa dedicata all'Assunzione in Cielo di Maria. Rinnovo quindi il ringraziamento al signor arciprete Don Carlo Maccari per averci dato modo in questo periodo di realizzare una produzione nel luogo consono alla solennità di questo momento. Ecco che di Benedetto Marcello verrà eseguito il 15° Salmo di Davide, musicato sfruttando timbristiche calde, voce di mezzo soprano in continuo dialogo con un violoncello concertante, accompagnati dal basso continuo, altro violoncello e clavicembalo. Le successive 3 sonate seguono la struttura della sonata da chiesa, nella quale si alternano 2 movimenti lenti a 2 veloci e nella quale non sono presenti movimenti di danza. Quindi di Antonio Vivaldi la sonata in si bemolle maggiore RV 47, ancora di Benedetto Marcello la sonata numero 2 in mi minore e per concludere, sempre di Antonio Vivaldi, la sonata numero 7 in la minore RV 44. Buon ascolto.
Rinnovo l'appello a Sua Eccellenza il Capo dello Stato. Se, come ha più volte detto e ridetto, l'informazione è presidio di democrazia, ci aiuti a difendere la democrazia attivandosi per l'abrogazione del DPR 146 del 2017, che sta facendo chiudere centinaia di editori locali, mettendo sulla strada migliaia di lavoratori che hanno l'unica colpa di informare il territorio. Detto questo, vi raccomando, il momento è difficilino, cerchiamo di rispettare le regole, vi invito ad usare la mascherina, anche se non ci fosse obbligo, usatela lo stesso. Vaccinatevi, pare dai numeri che la vaccinazione abbia limitato la pandemia. Prendiamone atto. Cerchiamo di fare per quanto possibile il nostro dovere. Detto questo, mi raccomando, la spesa andiamola a fare dai nostri commercianti, i regali di Natale, dalle nostre botteghe, quelle vicino a casa. Grazie e alla prossima. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo.
Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera amici e benvenuti alla rubrica Valdo TV 361, l'appuntamento non periodico di Valdo TV. Questa puntata è intitolata Il diabete di tipo 1 e il progetto DiabFriend. Sigla. Quindi, diabete di tipo 1 e progetto DiabFriend, argomenti questi che affronteremo con le nostre carissime ospiti, Letizia Pozzebon, socia dell'associazione Nastrino Invisibile e affetta da diabete mellito di tipo 1, Michela Zandonà, mamma e consigliere dell'associazione Nastrino Invisibile, e Paola Tranquillo, responsabile del progetto DiabFriend. Benvenute innanzitutto. E prima di tutto volevamo fare un attimo un'introduzione sul diabete mellito di tipo 1, in modo che i nostri telespettatori possano capire meglio di che cosa stiamo parlando questa sera. Infatti il diabete mellito di tipo 1 è una patologia autoimmune. Cosa vuol dire che è una patologia autoimmune? Il nostro sistema immunitario, per capirci meglio, l'esercito che combatte soprattutto i microrganismi patogeni nel nostro corpo, attacca le cellule del nostro corpo. Nel diabete di tipo 1, in particolare, le cellule che producono l'insulina, che sono delle cellule presenti nel pancreas, le cosiddette beta cellule. Facciamo un passo indietro. Le nostre cellule si nutrono di zuccheri. Gli zuccheri li recuperano attraverso il sangue e a loro volta attraverso i cibi che noi mangiamo, soprattutto i carboidrati, e quindi la pasta, i cereali in genere, i dolci. E carboidrati che sono appunto anche gli zuccheri semplici. E i livelli di zucchero nel sangue sono controllati da due ormoni principali, che sono l'insulina e il glucagone, prodotti entrambi dal pancreas. In particolare l'insulina serve per abbassare i livelli di glucosio nel sangue, mentre il glucagone li alza. Quando mancano questi due ormoni succede che il nostro organismo riceve dei grossi danni, sia dalla condizione chiamata ipoglicemia, quindi bassi livelli di zucchero nel sangue, sia dalla condizione chiamata iperglicemia, e quindi appunto gli alti livelli di zucchero nel sangue vanno a danneggiare il corpo tramite meccanismi di stress ossidativo. Nel diabete mellito di tipo 1 le cause purtroppo sono ancora sconosciute, però il nostro sistema immunitario appunto attacca queste beta cellule ed è un processo lento che impiega anche molti anni per manifestarsi, perché le beta cellule devono essere danneggiate almeno all'80% per causare un drastico calo dei livelli di insulina nel sangue. Infatti quando l'insulina comincia a scarseggiare, la persona affetta da diabete mellito di tipo 1 entra in una condizione di iperglicemia, il glucosio raggiunge livelli stellari e i principali sintomi che devono allarmare sono la forte sete e l'aumento della diuresi. Sostanzialmente si beve tantissimo e si va a fare anche tanta pipì. Questa è una condizione che va sicuramente riconosciuta al più presto, perché l'iperglicemia, come già accennato, danneggia vari organi, danneggia i reni, la retina, il cervello, il cuore, i nervi. Non solo, perché i livelli alti di glucosio nel sangue vanno anche a favorire le infezioni, perché appunto i batteri si nutrono di zucchero. Quando una persona scopre di avere diabete mellito di tipo 1 deve iniziare a somministrarsi per via sottocutanea delle dosi di insulina, che è appunto carente.
ma l'insulina è un ormone. E gli ormoni, come si sa, sono delle sostanze pericolose che vanno assunte alle dosi giuste e in particolare l'insulina va assunta in base alla quantità di carboidrati che vengono assunti durante i pasti. Se se ne prende troppa, purtroppo la persona rischia di andare in ipoglicemia. Se viene presa troppo poca è come se non venisse presa e quindi iperglicemia. In entrambi i casi le condizioni sono molto pericolose perché si può andare incontro a una situazione addirittura di coma, a sua volta ipoglicemico o iperglicemico. Quindi veniamo al punto e parliamo subito con Letizia, la nostra amica che è affetta appunto da diabete mellito di tipo 1. Letizia, come hai scoperto di avere diabete? Allora, sono passati 4 anni e era a giugno, ho iniziato a bere di più, avere tanta fame, però col fatto che stava iniziando l'estate non ci avevo dato molto peso perché comunque col caldo si beve di più solitamente. Poi verso settembre ho iniziato, oltre a svegliarmi di notte per bere, anche a sentirmi più stanca, magari dormivo anche il pomeriggio e un giorno mi è venuto improvvisamente un'orticaria e allora per questo motivo i miei genitori mi hanno deciso di portarmi dal dottore e là, arrivata dal medico, dopo avergli detto, oltre che all'orticaria, anche del fatto che avevo perso molto peso, bevevo sempre di più e anche mangiavo sempre di più, allora lui, da questi sintomi e anche sentendo dall'alito acetonico, ha capito subito di cosa poteva essere, infatti mi ha subito fatto lo stick glicemico e la glicemia era 475 e mi ha fatto direttamente la ricetta per andare al pronto soccorso. Certo. Raccontaci quindi da questo momento come sono cambiate le tue giornate, perché gestire un diabete, una glicemia alta, sembra che sia davvero complicato. Raccontaci un po' proprio la tua giornata tipo. Allora, all'inizio è stato un po' difficile tra l'alimentazione e l'insulina, anche perché era molto complicato capire tutto questo cambiamento e adesso alla mattina cerco di svegliarmi presto perché l'assunzione di insulina deve avere un intervallo di un tot di ore e mi peso il mio pasto della colazione, quindi i singoli ingredienti che mangio e dopo aver fatto il calcolo dei carboidrati faccio la mia colazione e mi faccio anche l'insulina. Dipende poi la quantità di insulina sia dai carboidrati e poi anche in relazione alla mia glicemia, nel senso che se parto con la glicemia più alta assumerò più insulina e viceversa. Poi vado a scuola, frequento l'università e il mattino, poi magari può essere che sto al pomeriggio, ho lezione anche al pomeriggio e quindi mi porto il pranzo a sacco da casa. E questa volta è un po' complicato perché non so mai cosa portarmi e devo sempre portarmi comunque qualcosa che posso contare i carboidrati, quindi devo pensarci prima a casa. E successivamente il pomeriggio torno a casa. Se ho la glicemia alta tendenzialmente vado a camminare perché so che comunque mi aiuta un sacco e la bassa e poi a cena anche là di solito mangio le stesse cose e faccio anche là peso le cose che mangio, i singoli ingredienti per aggiustare insomma la dose di insulina, anche se non sempre poi la glicemia è a posto. Sì, diciamo che poi il diabete fa un po' quello che vuole, mi dicono, no? Quindi bisogna sempre tenerlo sotto controllo, controllare sempre la glicemia e comportarsi di conseguenza, infatti. E quindi una gestione sicuramente molto difficile. Michela, tu che sei una mamma e che sei appunto socia consigliera dell'Associazione Nastrino Invisibile, parlaci un po' dal tuo punto di vista del diabete, se hai figli o figlie, appunto. Ecco, una bambina affetta da diabete mellito, com'è? Allora, noi abbiamo scoperto il diabete di mellito tipo 1 quando nostra figlia aveva solo 6 anni e mezzo. Per noi non conoscevamo la malattia, eravamo completamente estranei, per cui è stata veramente un fulmine a ciel sereno. Non conoscevamo niente, per cui